Può avvicinarsi, grazie Fernando. Allora sostituisco indegnamente il Presidente Berdes e faccio io la presentazione della mattina con questi relatori così importanti. Siamo un po' in ritardo e prego tutti di rispettare i termini dei 30 minuti perché chi viene dopo è sempre vittima di quello che lo precede. Ma qui partiamo sul sicuro perché ben conosciamo la precisione di Deborah Howard, la quale ci parlerà dell'acqua come risorsa per la protoindustria in contesto rurale. Quindi è un suo argomento, lei è professoressa emerita di storia dell'architettura all'Università di Cambridge e Fellow al St. John College di Cambridge, membro del Consiglio Scientifico del Centro dal 2012. Molte e innovative sono le sue pubblicazioni sull'arte e l'architettura veneziana in età moderna, spazi per la musica, spazi devozionali, cioè lei ci ha insegnato a guardare un'architettura parallela, l'altra architettura, non l'architettura monumentale, ma in una pagina non solo il recto ma anche il verso, e che ci ha aperto orizzonti incredibili. E così è giunta la mostra di grandissimo successo che ha allestito qua sull'architettura proto-industriale nel Veneto nell'età di Palladio, dando alla provincia e alla regione di Vicenza un titolo in più della nobiltà della sua industria che ha radici molto profonde. Grazie Deborah, a te la parola. Grazie Fernando e grazie a voi tutti di aver avuto il coraggio di affrontare il tema dell'acqua in un modo coraggioso stamattina. Questo intervento è dedicato alla memoria di Bruno Tamiello, tristemente deceduto il 12 agosto dopo una lunga malattia. La vita di Palladio fu un periodo di straordinaria inventiva tecnologica per il Veneto. Leggendo i decreti del Senato veneziano durante le mie ricerche per altri progetti, ero sempre rimasta colpita dal gran numero di brevetti concessi ad inventori per nuove macchine. La mia curiosità è stata suscitata e una quindicina d'anni fa ho iniziato a compilare un registro sistematico. Incuriosita da questa abbondanza di testimonianze, ho fatto una domanda per un assegno di ricerca per indagare sull'eredità architettonica di questo periodo di innovazione. È notevole come il numero di brevetti concessi nel secondo Cinquecento sia quasi identico a quello della rivoluzione industriale vera e propria, nel tardo Settecento, come dimostrano le ricerche di Roberto Perveglieri. I richiedenti dovevano produrre un disegno o un modello funzionante o almeno una spiegazione completa dell'invenzione e i modelli venivano conservati in un deposito segreto del Palazzo Ducale. Purtroppo questa collezione di modelli non esiste più, ma la bella raccolta di Augusta conserva molti esempi storici di modelli in legno. Evidenze grafiche sopravvivono anche sotto forma di disegni come quelli di Francesco Di Giorgio, copiati e ricopiati durante tutto il periodo. Contrariamente all'uso odierno, i macchinari erano conosciuti all'epoca come edifici per la loro dimensione e complessità, mentre la parola fabbrica indicava un edificio. Man mano che le tecnologie diventavano meno segrete, cominciarono ad apparire trattati di macchine a stampa, come quelli di Ramelli e Zonca, qui illustrati. Il trattato di Zonca, in particolare, riflette una conoscenza approfondita dei diversi tipi di attività produttive nel Veneto del suo tempo. Le mie ricerche sono state finanziate
da una fondazione inglese, la Leverhulme Trust, che mi ha permesso di collaborare con 3 bravissimi giovani ricercatori italiani, Anna Massignani, Simone Rauch, qui presente in aula, e Rachele Scuro. Abbiamo fatto non solo ricerche storiche, ma anche un programma esteso di sopralluoghi nella terraferma dell'ex Repubblica Veneta. Il risultato è stato questo libro. Oltre a una serie di saggi, il libro include 27 casi studio provenienti da siti sparsi in tutta la terraferma, tra Brescia e Gorizia. Il CISA ha generosamente accettato di pubblicare il mio libro e di ospitare la successiva mostra, un vero privilegio per me, un onore e un sogno davvero. I nostri sopralluoghi sono stati indimenticabili e hanno compreso molti siti di straordinaria bellezza, come il famoso mulino di Refrontolo. La storia di questo posto pittoresco illustra molto bene i pericoli dell'uso dei fiumi per attivare i mulini. I rischi sono numerosi: siccità, gelo e inondazioni impediscono la funzione normale, spesso causando gravi danni. Questo mulino, difatti, è stato più volte danneggiato da pieni improvvisti. In questo intervento vorrei concentrarmi sull'uso dei corsi d'acqua alimentati da sorgenti, come abbiamo sentito ieri, che forniscono una fonte di energia molto più affidabile dai fiumi, rimanendo più o meno costanti tutto l'anno in termini di temperatura e volume. Fortunatamente, lungo le prealpi c'è una linea di sorgenti naturali dovuta alle condizioni geologiche, che fornisce la risorsa ideale per l'energia idraulica, meglio adattabile rispetto a quella ricavata dai corsi dei fiumi. Attraverso le campagne dell'alta pianura veneta, reti di canali, detti rogge o seriole, grandi e piccoli, distribuivano l'acqua per fornire energia idraulica e per l'irrigazione dei campi. Allora, questa è la roggia che va dal sorgente che avete visto adesso. E l'altro è una piccola roggia col Cenigo nel Friuli, che mi piace molto perché indica che anche un piccolo volume può avere una velocità, un potere enorme. Le gore dei mulini dirigevano l'acqua alle ruote mediante paratoie di legno per regolarne il flusso. Per sfruttare la disponibilità di acqua sorgiva, i 500 assistette allo spostamento di una gran parte della produzione industriale dalle città a nuovi insediamenti prealpini. In questo intervento metterò in evidenza diverse imprese alimentate dall'acqua sorgiva, partendo da alcuni esempi in ambito palladiano. Il significato di questa linea sorgiva è evidenziato in modo eloquente nella Villa Barbaro a Maser di Palladio, come abbiamo sentito ieri, dove l'acqua emerge dal fianco della collina, celebrata nel ninfeo della villa. Al tempo di Francesco Barbaro, padre dei mecenati di Palladio, Daniele e Marcantonio, la famiglia gestiva un lanificio a Maser, presumibilmente giovandosi da questa risorsa sorgiva. Purtroppo non sappiamo ancora la colorazione
di questo opificio. È una ricerca che si deve continuare. Come abbiamo sentito ieri, Palladio descrive con orgoglio il passaggio dell'acqua dal ninfeo attraverso la villa ai giardini e poi ai campi. La prima villa di Palladio per cliente veneziano, la Villa Pisani a Bagnolo, anche essa menzionata ieri, illustra benissimo la raccomandazione dell'architetto nei 4 libri di scegliere un sito con accesso all'acqua sia per il trasporto dei prodotti, sia per adeguare le terre, sia per godimento. Il mulino per il grano, costruito sopra il fiume Gua negli anni 50, viene indicato nel rilievo del cartografo Gastaldi nel 1562 e esiste ancora. L'apparato interno del mulino non c'è più, ma la muratura è rimasta più o meno intatta. Le ruote erano alimentate dalle acque del fiume Gua al posto dove c'è un abbassamento del livello che si vede in queste immagini. I fratelli Pisani di Lonigo furono pionieri nella coltivazione del riso nel Veneto. Intorno al 1559 iniziò la coltivazione del riso nelle loro terre e al momento del rilievo di Gallese del 1595 la famiglia possedeva circa 300 campi dedicati alla risicoltura. La macinazione del riso però necessitava un processo diverso da quello della macinazione della farina. Anziché macinare la farina fra 2 mole, i chicchi vengono schiacciati con dei martelli. Il meccanismo della pilla sarebbe stato simile alla tecnologia utilizzata nella fabbricazione della carta o per la frantumazione dei ciottoli. Come dimostra la carta di Gallese, la pila di riso era collocata su un piccolo canale laterale indicato qui come seriola. Si vede la freccia o no? Sì, qui, la pila. Danneggiata da un incendio nel 1816, la riseria fu distrutta da un bombardamento nel 1945, ma i resti di 40 mortai sono stati recentemente individuati dall'architetto Diego Peruzzo e sono ancora al vaglio della soprintendenza. Questa foto rivela i 40 buchi di marmo rosso di Verona, originariamente simili a quelli della riseria di Vancimuglio, ancora esistente. La produzione della carta era un'industria fiorente durante la vita di Palladio, un periodo di grande diffusione della stampa e dell'editoria nella Repubblica di Venezia. E mi fa grande onore che il proprietario della cartiera di Due Ville si trova qui in aula. La famiglia Porto di Vicenza iniziò ad acquisire terre a Due Ville alla fine del 400. In seguito alla divisione dei beni paterni nel 1554, Paolo Porto, eminente canonico della cattedrale di Vicenza, ne acquistò la proprietà e iniziò ad edificare una villa in stile palladiano, anche se la sua attribuzione è in dubbio. La prima testimonianza della produzione di carta a Due Ville con la maestria dei cartai di Salò risale a 1487 in una zona detto Bosco. Prima del rilievo di Gallese
del 1595 questa cartiera era passata di proprietà a Iseppo Porto, nipote di Paolo, quel canonico della cattedrale, ma cessò la produzione poco dopo. Nel frattempo Iseppo Porto possedeva anche una seconda cartiera a 2 ville. Entrambe erano gestite dal cartaio Perin, il cui inventario del 1588 descrive il contenuto della, cito, cartiera nuova del magnifico domino Iseppo Porto, nonché quello della cartiera vecchia. Allora, 2 cartiere, una ancora esistente che si vede qui, l'altra che ha smesso di funzionare nel 500. Questo sito beneficiava della roggia sorgiva denominata Mollina, che sostenne la produzione di carta nel sito per quasi 400 anni. La parte più antica degli edifici superstiti, all'angolo sud-ovest, conteneva i pestelli idraulici al piano terra, affiancati dalla roggia che correva nord-sud lungo il confine occidentale. L'essiccatoio ventilato da persiane al piano superiore venne sostituito nell'Ottocento. Il processo della fabbricazione di carta è complesso, ma la prima fase cruciale è la battitura degli stracci di lino bagnati utilizzando l'energia idraulica per creare una pasta, come indicato nell'incisione di Zonca. Questo campione settecentesco della cartiera di 2 ville porta la filigrana IP, dimostrando che, sebbene la produzione della carta sia sempre stata gestita da cartai professionisti, il marchio Porto è rimasto indissolubilmente legato al prodotto. E questo colore scuro è dovuto al processo fotografico per rivelare la filigrana. Adesso vorrei segnalare alcuni esempi di complessi misti con opifici di vari tipi che sfruttavano la stessa fonte d'acqua. Il caso del Maglio Tamiello illustra le tensioni che potevano nascere quando gli utenti della stessa roggia erano in competizione per una quantità di acqua insufficiente. Il caso del Maglio Tamiello, il Maglio Tamiello faceva parte di un piccolo gruppo di edifici comprendendo anche una colombaia e una segheria. Nel 1635 il segantino Zuanne Fontana informò i magistrati veneziani dei beni inculti di avere in uso la segheria da, cito, 30, 40 o 50 anni. Questo suggerisce che la segheria fosse esistita almeno dal tardo Cinquecento e l'edificio principale del Maglio risale probabilmente a una data simile. Entrambe le strutture, infatti, furono raffigurate in questa mappa del 1635. Nella sua dichiarazione di prova, Fontana spiegò che un maglio era adiacente alla sua segheria e che, a peggiorare le cose, ne era stato aggiunto un altro maglio. Sembra che il fabbro, a quel tempo nominato Maggiaro, stava cercando di regolarizzare l'ampliamento verso nord del maglio già costruito, nonché di confermare i propri diritti all'uso della roggia. Nonostante il dislivello di quasi 3 metri, non c'era abbastanza potenza nella roggia per azionare tutte le ruote contemporaneamente. I documenti indicano che l'uso dell'acqua doveva essere razionato. La fucina e la segheria si alternavano
per far funzionare i loro macchinari, ciascuno dei quali lavorava 3 giorni alla settimana. Invece, di domenica e nei giorni festivi, un altro utente, Giovanni Battista Tamiello, che possedeva dei campi, si vede qui, quest'area lì, nei pressi dei 2 mulini, aveva il diritto di estrarre l'acqua dalla roggia per irrigare il proprio terreno. La configurazione degli edifici raffigurati in una mappa del 1710 corrisponde per molti aspetti al complesso attuale. La famiglia Tamiello, ancora oggi proprietari del luogo, ereditò il Maglio nel 1795 dai Caprini, con i quali erano ormai imparentate per matrimonio. La segheria fu demolita nel dopoguerra e sostituita da una porcilaia, mentre la colombaia crollò. Con grande dedizione, l'ultimo fabbro, Bruno Tamiello, mantenne il Maglio come bene culturale, promuovendo iniziative didattiche ed educative per la comunità di Breganze. Purtroppo è morto il 12 agosto e ci mancherà molto. Questo piccolo complesso industriale sopra Serravalle, Vittorio Veneto, prende il nome dalla primitiva esistenza di una segheria, documentata già nel 1519, insieme ad un mulino, follo e tintoria. Nel corso dei secoli si aggiunsero altri mulini, tra cui un maglio e un pesta-orzo. Il complesso di mulini e case costruiti attorno ad un cortile aperto si trova su un isolotto del fiume Meschio, alimentato da una sorgente con portata costante tutto l'anno, senza pericolo di esondazione. Infine vorrei menzionare l'uso dell'energia idraulica per azionare le filande della seta. L'espansione della produzione di seta nel Veneto, nella prima età moderna, fu intensa e alla fine del XVI secolo le esportazioni di seta superarono di gran lunga quella della lana. I primi filatoi da seta alimentati ad acqua furono documentati sia a Verona che a Vicenza, intorno alla metà del 400, anche se non sappiamo se fossero simili agli ingegnosi mulini cilindrici alla bolognese che furono via via introdotti nel secolo successivo. Questo filatoio a sinistra è una versione domestica, ma conserva, è un raro esempio di un meccanismo soprastante di questo tipo di filatoio. Gli impressionanti mulini alla bolognese erano alti quanto un edificio di 4 piani. Questo modello a scala, esposto a Bologna, mostra come funzionava il processo. Gli edifici che contenevano questi mulini avevano all'esterno l'aspetto di palazzi urbani e ne sopravvivono parecchi esempi, come questo di Nove, eretto nel 600. Si vede che l'esterno è rimasto quasi identico, nonostante la perdita del settificio stesso. Come altre industrie, la manifattura di seta si diffondeva anche in campagna. Questo esempio di un piccolo complesso proto-industriale si trovava a Solagna, sul Brento, sopra Bassano. Nel 1699 il supplicante Bernardino Renier
chiese il permesso di erigere una gualchiera e una filanda da seta utilizzando la stessa seriola che già alimentava un maglio e la sua segheria. Purtroppo non si possono più esaminare i resti di questo bel complesso, già abbandonato alla fine dell'Ottocento e ora sepolto nella vegetazione. Per concludere, le prealpi venete erano ben dotate di corsi d'acqua, anche se le risorse necessitavano un'attenta gestione. L'energia idraulica potrebbe essere utilizzata per una vasta gamma di processi meccanici. Non ho avuto il tempo di discutere i numerosi altri usi, come la follatura della lana, la frantumazione della corteccia per la concia dei pelli, il drenaggio delle miniere, l'azionamento dei mantici, lo scacciamento dei ciotoli per la ceramica e la lucidatura delle armature. L'uso della parola edificio per segnalare un macchinario sottolinea le dimensioni e la complessità della tecnologia, mentre l'architettura delle fabbriche che contenevano queste invenzioni era semplice e costruita di materiali economici. L'utilizzo delle risorse idriche richiedeva una costante regolamentazione a causa della competizione fra le diverse tipologie manufattiere e della necessità dell'acqua per irrigazione. Soprattutto, questa fonte di energia pulita, continua, rinnovabile ed economica ha molto da insegnare alla civiltà di oggi. Grazie per l'attenzione. Sono certo di interpretare il senso comune nel complimentarci con Deborah Howard per questa meravigliosa conferenza. Come sempre avevo previsto che lei sarebbe stata puntualissima e ha detto una quantità di cose in così tempo ristretto a onore della sua chiarezza di ricerca e di risultati. Adesso passiamo al professor Edoardo Demo dell'Università di Verona. Sono contento che capiti proprio a me di presentarlo perché lo stimo molto non solo come studioso ma anche come persona. Lui è professore ordinario di storia economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università appunto Scaligera. È presidente del Consiglio di amministrazione del Centro del 2023 ed è stata una scelta molto innovativa, nel senso che abbiamo uno studioso di economia che si occupa dell'economia del centro, perché alla fin fine quella è la radice, affiancandosi il consiglio scientifico a un consiglio di amministrazione che ha necessità di essere molto oculato e molto efficiente. Ha più di 100 pubblicazioni, con le quali prima o dopo chi si occupa di argomenti palladiani o di argomenti di architettura o di argomenti veneti deve fare i conti. Sono tutti studi fondamentali che è inutile che vi illustri perché sono sicuro che ciascuno di voi li ha in qualche modo o da una parte o dall'altra compulsati. Il titolo dell'intervento è un programma Fetor Infectus, strepito alle orecchie, acque nigre, nulla di più attuale con noi che ormai combattiamo costantemente con l'inquinamento. Grazie Fernando, troppo buono come sempre. Beh, non potevamo scegliere giornata migliore di trattare dell'acqua che quella odierna. Guido l'aveva prevista e per quello che ha scelto il 5. Ieri con Francesco Vallerani abbiamo parlato diffusamente di idrofilia. Oggi io cercherò di presentarvi qualcosa che invece in alcune persone può creare la idrofobia. Perché quando abbiamo pensato a questo convegno, a un certo momento ci siamo anche detti che forse
poteva valere la pena provare a vedere quello che Guido ieri ha definito il dark side dell'utilizzo dell'acqua. Quindi non le chiare, fresche, dolci acque di Petrarca, ma ahimè le acque nigre che compaiono in alcuni documenti, sia notarili che statutari, dell'epoca rinascimentale. Nel mio intervento farò alcune considerazioni di carattere generale che sono state anticipate in maniera magistrale anche da Deborah Howard, soprattutto perché grazie all'intervento di Deborah noi adesso abbiamo un quadro molto importante di cosa significa l'attività di trasformazione nella pedemontana veneta e non solo del Rinascimento, ma poi farò un'analisi specifica del caso di Vicenza, anticipandovi fin d'ora che quello che io dirò per Vicenza, i documenti esistono anche per Bassano, per Verona, per Padova, quindi il tema può essere approfondito per ciascuna città. Partiamo dal titolo. Perché fetor infectus, strepito alle orecchie e acque nigre? Non mi sono inventato il titolo, è quello che emerge dalla documentazione che ho studiato per questo intervento. Talvolta si parla di fetor infectus, talvolta di strepito alle orecchie, altre volte di acque nigre. Io oggi mi soffermerò in maniera particolare sull'inquinamento per motivi di attività di trasformazione manifatturiera delle acque, ma vi avviso fin d'ora che nella documentazione a disposizione troviamo anche riferimenti all'inquinamento acustico. Noi siamo abituati alla società industriale e agli impianti industriali che possono essere molto rumorosi, ma l'esempio che ci ha fatto prima Deborah del torcitoio alla bolognese ci ha fatto capire che comunque essere all'interno di un laboratorio o nelle vicinanze di un laboratorio di torcitura significava avere a che fare con un rumore che per un periodo come quello preindustriale poteva essere comunque difficile da accettare. Su questo aspetto io non mi soffermerò molto, ma voglio partire, ci buttiamo dentro direttamente sull'argomento con alcuni esempi. Questo immagino che molti di voi lo conoscano. Siamo nella zona sopra Schio, la zona mineraria sopra Schio, e la descrizione di questa sopra la casa di montagna di Walter Pancera, sostanzialmente. Siamo proprio in questa zona qua. La descrizione poetica è fatta dal poeta fanese Dragonzino negli anni 20 del Cinquecento. Portano Dragonzino a visitare il complesso minerario fatto anche di compagnie grandi sopra Schio e Dragonzino rimane a bocca aperta. Vidi ai suoi monti non troppo lontano le miniere del piombo e dell'argento rompere in pezzi e condurle nel piano e disfarle e colarle al fuoco drento. Mi parve qui la casa di Vulcano, lo strepito alle orecchie ancora sento, di mantici, di rote e di martelli. Qui nasce il ferro e colasi in gran masse, e stende in verghe un grammaglio il percote d'acciaio sopra l'ancude, e mentre fasse tale opera il sito intorno trema e scotte. E strani ingegni par che il ciel conquasse d'acqua corrente e di volubil rotte. Qua, là, su, giù, non sta maestro indarno, e nudi e negri diavoli parno. Una descrizione impressionante, orrorifica direi, di un sito industriale che però è presente in epoca pre-rivoluzione industriale. Un studioso del sistema minerario veneto come Raffaello Vergani anni fa disse: sembra la descrizione di Manchester con 3 secoli d'anticipo, una situazione incredibile. E al nostro poeta fanese colpisce non solo la presenza di tutte queste ruote idrauliche, ma il rumore pazzesco. Abitare nelle vicinanze del complesso minerario sopra Torre Belvicino non doveva essere proprio simpatico. Questo solo per dirvi quindi che varrà la pena anche provare a approfondire in futuro il tema dell'inquinamento acustico, che potrebbe essere un altro tema importante da prendere. Ma oggi mi soffermerò in modo particolare sull'inquinamento delle acque.
non solo era sfortunato che si trovava a vivere nelle vicinanze di un complesso industriale, ma era sfortunato anche che si trovava ad avere come vicino un laboratorio di tintoria o di concia dei pellami o di... Questo è un esempio che riguarda Vicenza, la metà del 400, che avevo trovato molti anni fa in archivio, che mi aveva immediatamente colpito. Immaginatevi, siamo nella zona di San Michele, siamo nella zona sostanzialmente del retrone tra Ponte San Paolo e l'odierna Ponte San Michele, poi lo vedremo perché mi soffermerò in specifico anche su questo. Abbiamo un nobile, Cosma Barbaran, che ha una bella casa. Il vanto di Cosma Barbaran è quello di avere una casa bella, soprattutto perché ha un bellissimo orto e un brolo in cui invita gli amici. No, che a un certo momento, nel confine, di fianco, si insedia una delle tante poi laboratori che erano presenti in zona, ma comunque si insedia una nuova tintoria, la tintoria di Iseppo da Cremona. Iseppo da Cremona fa quello che è nel suo interesse economico. Costruisce una nuova canalizzazione per sversare nel retrone i reflui della lavorazione e poi 2 nuove finestre che servono sia per dare luce, ma chiaramente gli servono anche per far uscire le esalazioni benefiche dell'attività di tintoria. Cosma Barbaran va in crisi completa, nessun amico vuole più andarlo a trovare, questo lo troviamo nel processo. Il suo brolo è inutile, l'acqua intorno è inquinata e inquina anche le piante, non solo, l'odore è tale che non si può più stare nell'orto. Nasce una causa, noi non sappiamo, ahimè, come vada a finire, sappiamo che c'è il tentativo di compromesso per via extragiudiziale, ma non sappiamo poi come vada a terminare. È chiaro che questo è un esempio chiaro che ci mostra come l'abitare in un'abitazione anche bellissima, non magari in una casa molto bella, ma avere al fianco un'attività benefica come quella di una tintoria cambia completamente le carte in gioco. Voi sapete, l'abbiamo già capito dall'intervento di Debra e qui non mi soffermerò di più, che l'economia del Veneto in epoca rinascimentale è un'economia che non è solo fatta di agricoltura, ma come abbiamo capito è fatta molto di manifattura. L'essere fatto di manifattura fa sì che ci siano necessità sempre più crescenti relative allo sfruttamento delle acque disponibili per usi manifatturieri. L'acqua, infatti, lo sappiamo benissimo, è il fattore fondamentale per dare movimento agli impianti industriali. E il regime idrografico che ci è stato presentato anche da Francesco Vallerani ieri si dimostra anche adatto a sostenere le attività protoindustriali, a dare movimento agli impianti. Il problema è che ci sono alcune zone in cui la concentrazione manifatturiera determina tutta una serie di problemi. La competizione per i diversi usi delle acque, ma non solo la competizione per i diversi usi delle acque, anche per quello che una presenza manifatturiera eccessiva può provocare per la salubrità delle acque stesse. Qui vi faccio vedere alcune elevate concentrazioni di ruote idrauliche, si parla di circa 400 ruote idrauliche censite nel secondo Settecento lungo la rete affluente del Bacchiglione, 350 ruote idrauliche attive sempre nel Settecento sul bacino del Brenta, le 170 ruote idrauliche attive nel Settecento tra i canali della Brentella e della Piovesella, gli studi di Mauro Pitteri e gli studi di Raffaello Vergani, è da questi che ho tratto questi dati. Il problema è, come abbiamo appena sentito anche da Debra, è che c'è una competizione dell'uso delle acque. Acqua per l'agricoltura o acqua per la manifattura? E poi, se c'è una concentrazione di attività manifatturiera, per quale attività? Chi è che ha la precedenza? E poi però vi pongo altre 2 domande su cui ci soffermeremo oggi,
e che l'intervento appunto di oggi mi ha fatto pensare ad una questione di ampio respiro di cui vi parlerò in sede conclusiva, cioè esigenze igieniche o esigenze produttive, benessere fisico o benessere economico. Sinceramente io non ci avevo pensato. Studiando da studioso dell'economia rinascimentale avevo sempre visto l'aspetto positivo che una importante presenza manifatturiera poteva determinare nel benessere delle persone. Ma nel benessere in che senso? Economico. Però il soffermarmi su questo argomento invece mi ha posto dei problemi dal lato di si privilegia il benessere economico o quello fisico. E noi oggi, ahimè, sappiamo che la questione è strategica, è centrale, ma quello che mi ha colpito è che questo problema del benessere fisico, del benessere economico, delle esigenze igieniche o delle esigenze produttive è ben presente anche nel mondo rinascimentale. Vi anticipo, chi esce con le ossa rotte è il benessere fisico, perché a un certo momento quello che conta di più è il benessere economico. Però ci torniamo in sede conclusiva, perché è un tema che si riallaccia secondo me perfettamente al progetto di ricerca che abbiamo fatto con Deborah e di cui si è sentito parlare poco fa. Infatti, l'impetuoso sviluppo nel Veneto del Rinascimento di un gran numero di attività manifatturiere pone tutta una serie di questi temi e pone anche il problema dell'inquinamento industriale. A livello bibliografico la questione non è stata molto affrontata dagli studiosi, ma io qua faccio riferimento a due lavori molto interessanti. Il primo è un libro uscito alla fine degli anni 90 per il Mulino di Ercole Sori, La città e i rifiuti, che invito tutti a leggere se non l'avete fatto, perché è veramente molto interessante, soprattutto perché pone alcune questioni su cui sinceramente io non mi ero mai soffermato. Leggiamo insieme, perché Ercole Sori a un certo momento si domanda se la tecnologia moderna e industriale sia la massima responsabile della degradazione delle acque. E la risposta, benché scontata e positiva, è ovvio che noi sappiamo che la rivoluzione industriale inquina molto, ammette però qualche esitazione problematica, aggiungendo: nel XIX secolo la rivoluzione industriale contribuisce ad inquinare, ma modella anche il quadro politico ed economico entro il quale si realizzano opportuni interventi per mettere a disposizione della popolazione acque non nocive. La questione qui è: con la rivoluzione industriale l'inquinamento cresce molto, però contemporaneamente cresce anche la necessità di porre rimedio all'inquinamento. Che venga fatto o non venga fatto, questo è un altro paio di maniche. Quello che dice Ercole Sori, riportando tutta una serie di esempi dal mondo preindustriale, è che questo problema è meno presente o trattato solo in modo parziale nelle città d'Ancien Régime. No che non sia trattato, il tema c'è, ma non è così scientificamente, affrontato. Lo stesso Sori ricorda, in un'altra parte del suo volume, come la concia dei pellami e l'industria della lana non siano un'invenzione del mondo industriale, ma come fossero secoli che inquinavano le acque. E l'avere uno a fianco all'altro, laboratori di tintoria, laboratori di conceria e altre attività, significava inquinare in maniera pesantissima le acque a disposizione. Un altro studioso, Roberto Greci, che ha studiato approfonditamente la statutaria medievale, soprattutto per l'uso delle acque, la statutaria medievale dei comuni italiani del centro-nord, ricorda come fa tantissimi esempi, sono quasi tutte le città, quindi è per quello che vi dico che il tema che io oggi affronto e affronterò in maniera specifica per Vicenza può valere bene o male per qualunque altra città che ha un fiume al proprio interno, un corso d'acqua.
ricorda come siano continuamente presenti norme volte a controllare il ciclo completo di afflusso e deflusso delle acque potabili, ponendo particolare attenzione non solo al tragitto compiuto dagli escrementi o alla rimozione e gestione di fango e rifiuti solidi, ma anche alla gestione dei rifiuti industriali, con specifico riguardo per gli scarichi e per la localizzazione delle attività. Quello che colpisce è che c'è una continua reiterazione di queste norme. E quando la norma continua ad essere reiterata, significa che non si riesce a risolvere il problema. Vicenza, veniamo quindi al caso di studio, è una grande città manifatturiera del Rinascimento. Questi sono presenti un po' tutti i settori, in maniera specifica quelli del tessile. Io non voglio fermarmi su questo in modo, lo sapete, qua vedete quelli che sono gli elenchi. Quello che colpisce è che, come diceva Neri Pozza, la definizione di una città nata sui fiumi è di Neri Pozza, Vicenza è una città nata sui fiumi, è una città che rischia anche per i fiumi, ma è una città che grazie ai fiumi ha potuto sviluppare la sua attività imprenditoriale e che soprattutto presenta tutta una serie di zone in cui la localizzazione di attività di trasformazione è veramente cospicua. Ce ne sono almeno 3. La Vicenza del Rinascimento ha almeno 3 zone che io non esito a definire zone industriali. Il Retrone, la zona di Ponte San Michele e Ponte San Paolo, su cui vi prego di porre attenzione perché questa è la zona cruciale dell'inquinamento cittadino. Vivere qui era un disastro. Non ci pensiamo, ma adesso guardando la documentazione così è. La zona del Bacchiglione, la zona vicino alla chiesa di San Pietro, e poi a Ponte degli Angeli, e poi la zona di Ponte Pusterla. Guardate che solo dalla pianta angelica del 1580, se ci mettiamo a contare le ruote idrauliche presenti, abbiamo un numero di ruote impressionante. Qui a Borgo Pusterla, vicino a Ponte Pusterla, le ho contate ieri, sono 27 ruote idrauliche. È chiaro che la pianta angelica non le presenta tutte, quindi vuol dire che erano, se poi aggiungiamo queste, capite? Cioè abbiamo 3 zone in cui l'uso dell'acqua per fini industriali o di trasformazione era veramente intensiva. Vicenza nel Cinquecento è tutto un pullulare di ruote idrauliche destinate alle più diversificate attività di trasformazione, come diceva Deborah poco fa. Nel 1596 si dice che solo gli impianti per la lavorazione della seta sono 100, oltre 100, un numero impressionante. Il corso dei fiumi, dei 2 fiumi principali, ma soprattutto direi del Retrone, appariva ben più articolato, contrastato e complesso di quanto non appaia oggi. Il defluire delle acque è molto complesso. Noi oggi abbiamo un panorama che Ercole Sori, parlando dei fiumi contemporanei, definisce spogli. Non è che sul fiume ci sono costruzioni, ruote idrauliche, varie paratoie che blocchino il regolare deflusso delle acque. Nel mondo preindustriale i fiumi, soprattutto nell'ambito cittadino, erano continuamente contrastati nel loro libero movimento. Numerosi e reiterati sono appunto gli interventi che vengono emanati al fine di porre attenzione all'inquinamento dell'acqua. Vicenza, per esempio, continuamente emana una norma che dispone che il sabato e nei giorni precedenti i festivi sia obbligatorio levare le paratie dei mulini e che rallentano il libero decorso delle acque, almeno il sabato. Per favore, alzate le paratie e non fate andare le ruote dei mulini. Bisogna che il fiume vada, perché sennò continuano a bloccarsi sporcizie di vario tipo, l'inquinamento dell'attività industriale peggiora le cose. Questa norma continua ad essere emanata, riproposta, ripresentata. In modo particolare c'è una zona che è
sotto l'occhio dell'attenzione di chi deve emanare la normativa, ed è quella di Ponte San Michele, quella del nostro Cosma Barbarà. Se voi vi prendete il libro di Donata Battilotti sugli estimi di Vicenza del 1563-1564 e vi concentrate nella zona compresa tra l'odierno Ponte San Paolo, Ponte San Michele e il Ponte della Barche, e ne uscite con una visione che chiaramente capite che non può che essere una delle zone più inquinate. In zona ci sono i laboratori per la conceria, i laboratori per la tintoria, gli impianti idraulici per la trasformazione della seta, ci sono le beccherie. A Ponte San Paolo ci sono le beccherie, cioè il macello. Vivere nella zona del Retrone alle spalle di Piazza dei Signori, altro che fetor infectus, gastroenteriti per tutti, senza alcun dubbio. Continuano ad essere emanate norme. Soprattutto le concerie e le tintorie sono quelle che sono ritenute più pericolose per la salute umana. Vicenza è una delle grandi capitali della produzione serica del Cinquecento e ci sono norme specifiche. La seta fa ricca Vicenza, ma ahimè la seta rischia anche di provocare epidemie tra gli abitanti di Vicenza, soprattutto nel periodo in cui c'è la seta nuova, in cui viene fatta la trattura. Perché? Perché negli anni in cui la produzione di seta nuova è particolarmente elevata, coloro che svolgono o che dirigono la fase di trattura non si pongono problemi a sversare nei corsi d'acqua i residui della lavorazione, comprese le crisalidi morte dei baghi. Nel giugno del 1538 il Podestà, in un anno particolarmente favorevole, Vicenza produce seta come mai in precedenza, il Podestà deve intervenire appositamente, disponendo che a salvaguardia dell'igiene pubblica, messa a serio repentaglio anche dalle temperature estive, perché questo è un altro problema, perché se c'è anche poca acqua nei corsi questo aggrava, sia fatto divieto ai filatori o a chiunque abbia a che fare con la produzione serica di gettare nel bacchiglione, nel retrone, nella seriola e negli altri corsi d'acqua della città le crisalidi morte del baco da seta, la cui decomposizione tra l'altro è molto forte dal punto di vista dell'odore, ed anche l'acqua nella quale si sono rammolliti i bozzoli per eseguire la trattura. I fiumi sono così comodi, buttiamo dentro. Il problema si ripresenta in altre annate, nel 74, nel 1605, quindi essere un grande centro industriale e anche però presenta degli inconvenienti. Per concludere, senza concludere, vi ho voluto portare qualche esempio per capire come la questione in effetti meriti un approfondimento. Potrebbe essere un altro bel tema di ricerca, il dark side dell'uso delle acque in età preindustriale. La domanda è indubbio che l'inquinamento ci sia. È chiaro che l'inquinamento del mondo industrializzato è molto peggiore, però è anche chiaro che la questione ambientale oggi, se non altro, viene posta, magari con scarsi risultati. L'idrofilia di cui parlavamo ieri è indubbia, ma nel contempo, nelle zone in cui l'attività manifatturiera è importantissima anche per generare quello in cui oggi stesso noi siamo, pone una scelta. Quando io faccio nel mio corso di storia economica, introduco il tema del perché è riuscito a imporsi a livello internazionale il sistema capitalistico occidentale e come mai gli europei abbiano avuto la capacità di mettere a profitto invenzioni del mondo orientale. Pensiamo solo all'orologio meccanico adattato ai campanili per scandire l'orario di lavoro,
Pensiamo solo alla polvere da sparo. Perché sprecare la polvere da sparo per fare fuochi d'artificio? Molto meglio utilizzarla per gli schioppi. Scusa, ovviamente in senso ironico. Sto dicendo, la visione capitalistica occidentale che ha permesso al mondo occidentale di imporsi anche successivamente con quel fenomeno che si chiama grande divergenza, posto la questione benessere fisico o benessere economico? Interveniamo pesantemente nella salvaguardia della salute pubblica o chiudiamo un occhio perché è bene difendere il lanificio, l'anima della città che dà lavoro a tanti, o il setificio che è il tesoro della comunità, senza il quale in tanti rimarrebbero senza soldi in tasca? Eh, la scelta delle città anche rinascimentali spesso è amara. Grazie. Della ricerca e della lezione di Edoardo Demo ci affascina sempre la sua capacità di far diventare il passato presente, anzi un eterno presente, per cui quello che ci racconta ci sembra che sia successo ieri o che stia ancora succedendo. E un particolare mi ha fatto uscire dalla mente della mia infanzia l'odore nella mia famiglia si produceva seta, per cui un angolo della casa della villa, per fortuna è lontano, ma c'era una puzza di quelli che non so se lo sai, si chiamavano i bigatti, che erano i bozzoli della seta che sapevano un fetore insopportabile, per cui si fuggiva da quei luoghi. Ecco, passiamo all'intervento successivo, ringraziando sempre i nostri oratori di rispettare così puntualmente i termini stabiliti. E ora è la volta mm, di Carlo Bazzani, ancora una volta dell'Università di Verona, il quale ci parlerà della relazione galese, uso e gestione delle acque secondo una fonte di fine 500. Il dottor Carlo Bazzani è collaboratore alla ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università appunto Scaligera. Ci parlerà di un documento che nel 1595, appunto questa relazione di Bartolomeo Gallese, che è già uscita tra le righe dell'intervento di Deborah Howard, che è un importante per noi questa relazione perché descrive in dettaglio il territorio vicentino, i suoi corsi d'acqua e i suoi insediamenti manifatturieri azionati da energia idraulica. Prego, il dottor Bazzani. Grazie mille di questa presentazione. Il PowerPoint lo faccio partire io. Mm, Provo a uscire. Eccolo, è qua. Ci penso io. Ok, perfetto. Ecco, come si può evincere dal titolo di questa relazione, dalla presentazione di poc'anzi, il mio obiettivo è quello di presentare questa fonte, cioè la relazione che Bartolomeo Gallese scrisse tra il 1595 e il 1596, che è un affresco sulla idrografia del Vicentino, del territorio vicentino, ma non solo, perché è anche un ottimo affresco della situazione socio-economica del territorio. Una fonte rara per la sua tipologia, molto citata dagli studiosi e su cui ha lavorato, mi piace ricordare, Giovanni Cattelan, che ha anche trascritto questa lunga relazione. Eh, una relazione che è conservata all'Archivio di Stato di Venezia, nel fondo dei provveditori sopra i beni inculti. Ieri si è accennato a questa importante magistratura, e che questa magistratura
aveva il compito di migliorare e salvaguardare l'ecosistema della Repubblica di Venezia, quindi intervenendo nei territori per evitare appunto che si sviluppassero zone paludose, e quindi portare acqua buona nelle varie contrade dei territori, quindi prosciugando le paludi e rifornire l'acqua, che era anche una fonte, lo si è detto in maniera approfondita in precedenza, una fonte importante per far funzionare le fabbriche della città e del territorio. E in merito al lavoro di Bartolomeo Gallese, mi piace ricordare eh, quanto dice l'atto ufficiale che crea questa magistratura, cioè la magistratura dei provveditori sopra i beni inculti. Il 10 ottobre 1556 si afferma che si attrovano nel territorio nostro di Padua, Vicenza e Verona molti luoghi inculti, i quali, quando si potessero adacquare, essiccare ed irrigare, si ridurriano a buona cultura. Quindi c'era contezza che nei territori della terraferma ci fosse un problema riguardante le acque. E risolvendo questo problema, si diceva, si sarebbe portato un beneficio universale. In qualche decennio si riuscì a sistemare la situazione, prosciugando appunto le paludi, costruendo dei canali in modo corretto e soprattutto costruendo attorno, accanto ai corsi d'acqua, edifici, opifici che diedero molto sviluppo demografico al territorio. Quindi la Repubblica di Venezia fu uno dei primi stati per l'epoca a dotarsi di una magistratura centralizzata che avesse proprio il compito di governare il territorio in una maniera proprio unitaria e sistematica, come si è detto ieri. Ehm, Questa magistratura era interessata da un costante afflusso di richieste di chi voleva appunto usufrutto dei corsi d'acqua, e quindi era necessario che si creasse un sistema che provvedesse appunto all'invio costante di specialisti sul territorio. Quindi i provveditori nominavano due proti, quindi due tecnici altamente specializzati, che dovevano andare appunto in missione sul territorio. Qui ho fatto qualche esempio, ovviamente tutti i territori della terraferma della Repubblica. Questi proti dovevano in maniera autonoma stilare una relazione che appunto illuminasse sullo stato dei corsi d'acqua, su chi ne detenesse i benefici e i diritti, e in generale delle valutazioni sul territorio. Questi compiti, che vengono normati nel dicembre del 1556, sono interessanti perché si collegano a una serie di dispositivi messi in atto dalla Repubblica di Venezia, che permettevano anche di intervenire sulle proprietà private per, diciamo così, la salute pubblica, quindi una sorta di lungimiranza da questo punto di vista. Fu nella primavera del 1595 che i provveditori nominarono Bartolomeo Gallese, col compito di portarsi nel territorio vicentino per controllare lo stato delle acque, quindi sia sorgive che perenni, che pluviali, che acque di derivazione. Chi ne detenesse i diritti, in che misura venisse coltivato il riso, e su questo Gallese fu molto attento, quanti fossero i mulini, i folli, e quanti le ruote da maglio che appunto utilizzavano l'acqua come forza motrice. Su Bartolomeo Gallese disponiamo di pochissime informazioni biografiche. Sappiamo che nacque attorno al 1539 da una famiglia che aveva fatto dello studio del territorio e della cartografia la principale occupazione. Possiamo dire che era una professione che si tramandava da padre in figlio. E le prime tracce del lavoro di Bartolomeo le si possono rintracciare negli anni 70 del Cinquecento, quando a lui sono attribuite delle carte, delle mappe del territorio trevigiano e veronese. Fu senza dubbio però un personaggio di un certo peso e di una certa bravura, perché in queste lettere che ho trascritto, che vi presento, Gabriele Calzoni, che era il segretario del duca di Mantova, sembra interessato ad assumere Bartolomeo Gallese per dei lavori di miglioramento della rete idrica mantovana, sia
per una questione di salubrità, ma soprattutto per aumentare la produzione industriale, protoindustriale. E magari vi risparmio la prima parte, anche se è interessante perché si fa riferimento al figlio di Andrea Palladio, che è stato preso in considerazione, si dice era un umorista assai e che non si muove se non ha una sicurezza del lavoro e soprattutto senza sapere quanto fosse il suo compenso. E appunto il proto di San Marco, che era una delle magistrature più importanti, una delle cariche più importanti della Repubblica, dice che in realtà c'è appunto Bartolomeo Gallese, un uomo di 45 anni, che tra l'altro godeva della fiducia della famiglia Contarini, un'altra famiglia molto importante del patriziato lagunare. E il 31 agosto 1584 si dice che Bartolomeo Gallese è stato marangone, quindi un falegname, che ora serve questi signori in livellare questa professione, questo uomo, di essere buonissimo per soprastante, cioè per perito tecnico, ma di salario tengo che mirerebbe alto, oltre che vuole appresso quel suo figliolo prete. Sappiamo che aveva anche un figlio sacerdote. 10 anni più tardi, Bartolomeo Gallese è a Venezia, incaricato di sovrintendere il cantiere La Dogana Nuova e per l'allargamento del Lazzaretto Vecchio. E in documenti conservati nell'Archivio di Stato ci dicono che i suoi compiti erano molti. Doveva ispezionare proprio il cantiere e i fondali, doveva tenere nota di tutte le spese e indirizzare i lavori. Quindi certamente era un personaggio tenuto in considerazione e molto molto abile. Ehm, Fu quindi nella primavera che ricevette questo compito, mentre si trovava a lavorare con altri periti importanti dell'epoca, tra cui cito, perché ci tornerò alla fine, il bresciano Antonio Glisenti, che soltanto qualche decennio prima era stato uno dei principali animatori del dibattito su l'idrografia, soprattutto del territorio veronese. Bartolomeo Gallese quindi parte il 15 agosto 1595 e la sua missione dura circa un anno. Passa in rassegna 206 località, ad esclusione dalla città di Vicenza e del mandamento di Bassano. Quindi Bartolomeo Gallese si riferisce e è attento soltanto al territorio. Prima si è parlato della città, e se daremo uno sguardo appunto al territorio. La relazione consta di 300 pagine, quindi è molto corposa, e ha una struttura schematica e ripetitiva. Quindi inizialmente vi è il nome della località, dopo si passano in rassegna i corsi d'acqua, dando contezza precisa della lunghezza e della larghezza e soprattutto dei territori interessati dal corso di quest'acqua. Poi vengono indicati i nominativi dei beneficiari, di chi deteneva appunto i diritti, l'utilizzo, quindi se era un utilizzo domestico, se era un utilizzo per gli animali, per i campi o per gli opifici. Si dava contezza del numero dei mulini e infine la presenza o meno di risaie. Questa relazione è importante e utile sotto diversi punti di vista, sia dal punto di vista appunto storico, sociale ed economico, ma anche dal punto di vista della lingua, perché è scritto in volgare, ma risente di reminiscenze notarili latine e dal largo utilizzo di termini dialettali. Inoltre contiene e conserva la menzione di località che oggi non esistono più, quindi anche dal punto di vista della toponomastica risulta molto utile. Ma come lavorava Gallese? Gallese fondamentalmente si recava personalmente nelle varie località e riporta nella sua relazione la dicitura visto con proprio occhio quanto appunto vado descrivendo. Tuttavia, era una sorta anche di intervistatore, perché andava dai gli abitanti del territorio a chiedere contezza dei corsi d'acqua, della loro storia, di eventuali problemi e appunto dei punti di forza o meno di questi corsi d'acqua. Queste persone, tranne rari casi, appartenevano agli strati più bassi della popolazione, perché fondamentalmente erano quelli che avevano maggior proprio, affidabilità e conoscevano meglio il territorio. Eh, Qual è l'immagine del territorio vicentino che esce da questa relazione? Innanzitutto il primo elemento è senza dubbio la prevalenza dell'acqua sulla terra.
ma non come qualche decennio precedente, dove l'acqua, soprattutto nelle zone della pianura, fagocitava la terra. Qui abbiamo la presenza di acqua fondamentalmente buona, ben canalizzata, e che formava una rete articolata e sovrapposta, ma tuttavia armoniosa. Ehm, la fonte quindi fotografa il territorio e soprattutto ci dà la possibilità di fare un paragone con la situazione precedente, quindi capendo nel dettaglio qual è stato poi il lavoro fatto a livello centrale da Venezia sul territorio, ma dall'altro di cogliere il rapporto tra Palladio e la politica veneziana di governo del territorio. In altre parole, si riesce ad apprezzare, entrando nella minuziosa descrizione delle varie comunità, la convergenza degli obiettivi di Palladio con quelli socio-economici di Venezia. Penso solamente al concetto di campagna pianificata di Cosgrove. Uno Stato, quello di Venezia, lo ricordo, l'ho detto ieri bene il professor Pancera, che proprio nel Cinquecento rivolge lo sguardo alla sua terraferma, una terraferma in continuo sviluppo, sia economico che demografico. Vi faccio soltanto un esempio: il territorio vicentino a metà Cinquecento conta 125.000 abitanti, 50 anni dopo arriva a 160.000, quindi una tendenza in crescita forte. È la seconda migliore tendenza dopo quello di un altro territorio importante, che è quello bresciano, che era il territorio nel Cinquecento maggiormente abitato di tutta la terraferma veneziana. Questo, questo aumento, questo sviluppo sicuramente è dovuto appunto alla presenza dei corsi d'acqua, che è il termine, che è il cardine attraverso cui avviene il progresso proto-industriale a Vicenza, sia in città che nel territorio. Quanto detto introduce anche una seconda riflessione che emerge da questa relazione, vale a dire l'attenzione per l'area pedemontana, a discapito dell'area pianeggiante. Le descrizioni, per esempio, del vicariato di Schio o di Arzignano sono quelle più lunghe e quelle più particolareggiate, mentre desta un po' di sorpresa la descrizione di comunità pianeggianti, anche molto abitate, ma a cui vengono dedicate pochissime righe. Questo perché? Molto probabilmente perché nell'area collinare e montana c'era maggiore interesse a chiarire quali fossero i beneficiari dei corsi d'acqua, perché proprio in quelle zone vi era un forte sviluppo industriale e che riguardava senza dubbio la produzione tessile, ma non solo, come Bartolomeo Gallese riesce a fotografare. A livello complessivo, Gallese scheda in questa relazione la presenza di 86 opifici e 98 ruote azionate attraverso l'acqua. La maggior parte di questi opifici appunto erano riservati alla produzione tessile, lana e seta. Nel Cinquecento si ha uno sviluppo importante della produzione serica, e questa relazione quindi è un'ulteriore integrazione a quegli studi recenti. Mi piace ricordare, visto che sono in quest'aula, gli studi di Edoardo Demo, di Walter Pancera, di Francesco Vianello, che hanno dimostrato come proprio nel Cinquecento si ha uno sviluppo impressionante di questa produzione. Uno sviluppo che porta il distretto berico a essere leader non soltanto nella terraferma, ma anche a livello peninsulare e non solo, con esportazioni che raggiungevano gran parte dei territori del continente europeo. Ma Gallese riesce a restituirci anche nuove tendenze produttive. Quindi menziona la presenza di 2 cartiere, servite da 5 ruote, 3 fucine servite da 3 ruote, 2 mole per uso metallurgico servite da 2 ruote e infine 28 segherie servite da altrettante ruote. Eh, questa descrizione, questa attenzione a segnalare queste strutture è utile per, diciamo così, tratteggiare la geografia di queste strutture, che appunto interessa l'area pedemontana, non l'area pianeggiante, dove opifici o laboratori sono molto molto meno rispetto nelle città per esempio di Arzignano, Chiampo, Longino, Marostica, Schio, Tiene, che sono decisivi serbatoi di economia
ma anche di industria e di conseguenza poli in grado di attrarre investimenti, tra cui quelli edilizi dei patrizi vicentini. Quindi questa relazione, mi collego anche a quanto ha detto Edoardo Demo poco fa, mostra come il territorio vicentino e la sua interezza, quindi il territorio e la città, siano estremamente sviluppati, ma come il territorio non venga assoggettato in maniera compiuta dalla città, ma diciamo così riesce sempre a tenere una sorta di indipendenza e uno sviluppo, diciamo così, autonomo, molto molto importante. Se l'acqua nella zona pedemontana è una risorsa molto importante, Gallese dice che invece in pianura può creare dei problemi, soprattutto quando piove molto. Qui si riferisce, per esempio, che in molte località tutte acque fa grandissimo danno, specialmente appunto durante i periodi di pioggia. Poiana Maggiore, faccio soltanto questo esempio, l'ingrossamento di un fosso faceva sì che l'acqua spande e interrompe e anniga gran quantità di paese. Allo stesso modo si rimarcavano le località nelle quali i fossi non erano stati scavati correttamente, causando l'allegamento dei campi circostanti. Quindi tutte queste informazioni sono utili per ripensare anche il territorio e non considerarlo un tutt'uno, ma vedere proprio una demarcazione tra l'area pedemontana e l'area pianeggiante. Tuttavia, nel 1598, solo 2 anni dopo la conclusione della missione di Gallese, il podestà di Vicenza, Benedetto Correr, poteva dire che la terra per sua natura è molto buona. Aggiuntavi l'irrigazione delle acque, che è molto pregiata e che riesce fertilissima e molto maggiormente fruttifera, onde produce gran copia di biade. Questo esempio, che può essere aggiunto ad altri di fonti coeve, fa intravedere un dato, cioè la vitalità, eccezionale vitalità di tutto il distretto berico. Gallese aveva anche un'altra inquietudine, che ho segnalato come ultimo punto, quella relativa alle risaie. La relazione ci fa capire che l'introduzione di questa cultura era relativamente recente, perché attraverso appunto quelle che ho definito come interviste, il perito riesce a tratteggiare la storia recente di queste risaie che risaliva a 20-30 anni prima. Ecco, ho riportato l'esempio della descrizione del comune di Ville dal Ferro, che oggi è noto, è il comune di Valliona, e anche per farvi capire com'è questa relazione, com'è scritta e com'è organizzata. Ora, senza ovviamente leggerla tutta, vi chiedo di soffermarvi sulla parte sottolineata, dove appunto si dice che in questa località sia stata messa a cultura il riso, che occupa una grande estensione di campi. Si parla in maniera più assuntiva di una somma dei campi 195 in circa, quindi una quantità importante. Queste risaie però fa grandissimo danno agli campi che circonda. Questo era un tema segnalato sempre da Gallese, cioè la risaia veniva paragonata alle paludi, quindi a un danno per le comunità. E quindi lui era attento a segnalare quando le comunità avevano una risaia e a che tipo di danno. Qui è un danno ai campi, ma non per esempio all'aria. Ma in altre località invece si menziona il danno provato appunto all'aria di queste risaie e anche appunto la impossibilità di coltivare nelle immediate circostanze. Ehm, Qua, per esempio, mi soffermo su un ultimo dato, Gallese è anche attento a definire la distanza delle risaie dai centri delle comunità, che erano fissate in 5-6 miglia dalle città grandi e in 4 miglia dalle città più piccole, appunto per i problemi di cui sopra. Tuttavia l'affresco che emerge è di una cultura non ancora pienamente sviluppata. Son molte le indicazioni di risaie già dismesse e il boom di questa cultura si sarebbe avuta soltanto a metà del Seicento, quindi nel secolo successivo. Vorrei adesso
aprire una piccola parentesi, avviandomi alla conclusione, su un altro territorio che ho approfondito, che sto approfondendo in questi anni, che è il territorio bresciano. Ci permette anche di dare uno sguardo alla terraferma lombarda, quindi al di là del Mincio. Perché vorrei aprire questa parentesi? Perché nello stesso provvedimento di istituzione della magistratura, dei provveditori e beni inculti, si dice, si fa menzione agli ingegneri bresciani. Sono gli unici ingegneri di cui si dà contezza della località di provenienza, perché si dice erano quelli maggiormente specializzati. E ricordo che Bartolomeo Gallese collaborava con molti periti, tra cui Glisenti, che si era occupato, o comunque voleva occuparsi, della rete idrica del Veronese, proponendo anche qualcosa di innovativo e causando anche delle frizioni con dei colleghi e un dibattito negli anni 60-70 del Cinquecento. Il territorio bresciano, ve l'ho accennato, era il più popoloso, anche il più ampio, una forte estensione, ed era percorso da diversi fiumi, tra cui il fiume Oglio, che fondamentalmente divideva il territorio bresciano da quello bergamasco. E entrambe le sponde, benché questo non farà piacere ai bergamaschi, però dal 1100 entrambe le sponde erano di pertinenza dei bresciani, benché i bergamaschi nel corso dei secoli abbiano sempre rivendicato la sponda di loro pertinenza. Ci sono due fonti inedite che possono essere sovrapposte a quelle di Bartolomeo Gallese. La prima, alla vostra sinistra, è la relazione storico-politica, economica, topografica del fiume Oglio, il suo corso, un titolo molto molto più lungo che vedete qua, l'ho bruciato ovviamente, redatta nel 1742 da Federico Mazzucchelli, figlio del più noto erudita Gian Maria Mazzucchelli. È una fonte estremamente interessante perché ripercorre nel 1100 tutta la storia dei corsi d'acqua del Bresciano e in particolar modo dell'olio, quindi con tutte le derivazioni, con indicazioni di chi deteneva i diritti, dei porti, dei canali, dei ponti, quindi è molto molto interessante. È una relazione storica, ma tuttavia è una relazione fatta per i periti, per coloro che poi dovevano operare sul territorio. Abbiamo poi alla vostra destra il Registrum Olei, sono questi 34 volumi conservati nell'Archivio di Stato di Brescia, che contengono tutte le informazioni tecniche riguardanti appunto il fiume Oglio, quindi tutti gli interventi che nel corso dei secoli si sono fatti. Ci permette appunto di ricostruire il metodo di lavoro e come venivano gestiti questi corsi d'acqua. Corsi d'acqua che erano di competenza delle varie comunità attraverso una compartecipazione. E queste comunità erano fondamentalmente appartenenti al ceti medi, non erano mai, salvo rarissimi casi, in mano o di possesso di nobili. Questi compartecipi avevano il compito di sovrintendere a ogni aspetto, quindi di pulizia dei fondali, di manutenzione degli argini, per evitare che non ci fossero piene o esondazioni, cosa che quasi mai capitò nel corso dell'età moderna per il fiume Oglio. E i partecipi poi utilizzavano un meccanismo per misurare costantemente la quantità di acqua nel fiume e nelle derivazioni, utilizzando appunto il quadretto bresciano, questa unità di misura, che proprio nel Cinquecento era utilizzata in tutta la terraferma. Poi la terraferma nel Settecento invece avrebbe utilizzato soprattutto il quadretto veneto. E vi cito soltanto due piccoli riferimenti ai corsi d'acqua bresciani dei podestà di Brescia. Nel 1520 il podestà Pietro Tron scriveva che dal fiume tutto oro viene. Quindi sì, c'era proprio contezza dell'importanza dei fiumi. E nel 1567 il suo successore, Francesco Tagliapietra, paragonava il fiume Oglio al Nilo, dice proprio in maniera esplicita, per la spiccata capacità di rendere fertile il terreno. Questo si fa capire come anche Venezia tenesse molto il territorio bresciano, soprattutto nel Cinquecento, e proprio che ci fosse una cura costante verso le acque. Per concludere, spero di aver un po' mostrato
come nel Cinquecento, ma in realtà in tutta l'epoca moderna, Venezia, ma non solo, quindi anche le città della terraferma, avessero a cuore una progettualità di ampio respiro, che andasse a intervenire sui corsi d'acqua, quindi rendendoli in sicurezza, aumentando la superficie coltivabile e fornendo energia idraulica costante ai tanti opifici, ai tanti stabilimenti sui vari territori. Questa fonte, la fonte di Bartolomeo Gallese, credo che sia interessante perché permette un approccio multidisciplinare, quindi che può attingere alla storia economica, alla storia sociale, alla storia dell'architettura, alla geografia, all'onomastica, alla toponomastica e infine anche alla linguistica. Quindi, in conclusione, veramente, la missione di Bartolomeo Gallese ci consegna la fotografia ricca di particolari, particolari che altrove difficilmente si trovano, dell'eccezionalità di alcuni aspetti economici e culturali e sociali del Vicentino, ben rappresentati dalla cura costante che le comunità locali e che Venezia prestava loro durante questi decenni, questi secoli. Vi ringrazio. Conforta sempre molto vedere come le nuove generazioni seguono nella ricerca i maestri che sono venuti prima di loro e mi complimento con il dottor Bazzani per la chiarezza e l'utilità soprattutto di quanto ci ha detto. Ora siamo perfettamente in orario, facciamo una pausa di coffee break alle 11:30 e cominciamo puntuali, in modo che dopo la lezione di Dorata Battilotti di mezzogiorno ci sia un po' di respiro per poter fare un po' di dibattito prima della pausa meridiana. Grazie.
11:30. Ah, ciao, come stai tu? Ecco, se qualcuno ci chiude la porta lì, che fa... Sì, è che brucia l'immagine. Eh. Ecco, c'è già l'immagine sullo schermo per la relazione del professor Francesco Bianchi dell'Università e Campus, che ci parla di incontri e scontri lungo la rete fluviale veneta nel basso Medioevo. Ecco, un'immagine che mi tocca molto da vicino perché questa linea delle risorgive è esattamente che quella delle barriere della nebbia quando c'era, perché per anni ho fatto il percorso da Padova verso Bassano e quindi c'erano proprio delle barriere ben fisse che corrispondevano pressappoco, o più che pressappoco, alle linee delle risorgive. Il professor Bianchi è associato di storia medievale all'Università e Campus, è autore di indagini archivistiche e saggi sulla storia istituzionale e sociale del Veneto nei secoli XIII e XV, quindi la stagione immediatamente precedente a quella palladiana. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. È un piacere incontrare tanti amici, conoscere anche nuove persone per presentare i primi risultati di una ricerca che rientra in un progetto più ampio finanziato da una borsa di studio, la borsa di studio Aldo Businaro, erogato da Veneto Edifici Monumentali, che è qui rappresentato dall'avvocato Aldo Rozzi Marin, che ringrazio molto per la presenza. Parlerò del periodo pre-palladiano, arrivando al confine, diciamo, cronologico con l'età palladiana, approfondendo alcuni spunti che sono già emersi ieri, a partire dalla natura alluvionale della pianura veneta, di cui ha parlato il professor Vallerani, e come vedete in questa carta di età contemporanea è una pianura ricchissima e fitta di corsi d'acqua, un numero eccezionale, eh, all'interno del quali spiccano sia i fiumi di origine alpina, sia quelli invece di origine sorgiva. E di età moderna c'è tutta la canalizzazione che tra l'età medievale e l'età contemporanea è stata costruita, è stata scavata, ma il panorama medievale non doveva essere molto diverso, anzi sicuramente era un panorama più umido, se non altro per la persistenza di quegli acquitrini, di quelle paludi e anche di molti laghi che non esistono più. E questa l'idrografia naturale della pianura veneta va aggiunta poi l'idrografia artificiale, cioè lo scavo di canali. Vi do solo un dato statistico che riguarda il contado padovano, che agli inizi del 300 contava ben 590 canali di scolo delle acque superficiali, quindi canali non navigabili, per un totale di circa 1100 km lineari. E stiamo parlando in questo caso della rete artificiale. Era ben nota questa caratteristica regionale sin dall'età antica, tant'è che autori classici come Strabone, Vitruvio, Plinio il Vecchio, parlando degli insediamenti nella pianura veneta, li definivano come isole, insediamenti abitati, come isole all'interno di acque correnti o di acque stagnanti. E questa caratteristica umida della pianura veneta si mantiene, anzi probabilmente viene ulteriormente esaltata nel periodo alto medievale, se non altro per due motivi. Uno, per la scomparsa degli apparati amministrativi romani che, decadendo, mandano in malora tutte quelle opere di manutenzione della rete stradale che si deteriora, anche se non al 100%, e l'altro per la frammentazione politica che perdura a lungo, almeno fino alla ricomposizione territoriale operata
dalla Serenissima alla fine del Medioevo, che rende difficile progetti di realizzazione di infrastrutture stradali di ampio respiro. E di questo periodo uno storico molto famoso come Roberto Sabatino Lopez parla di fluvialization of land transport, cioè fluvializzazione dei trasporti via strada. Chiaramente è una questione che non riguarda solo l'area veneta, ma in generale anche l'area padana. Qualche miglioramento si nota nel periodo basso medievale, soprattutto a partire dal XII secolo, con l'inizio dell'età comunale. Perché i comuni dispongono sia di una, come dire, passatemi il termine, lungimiranza politica, ma soprattutto dei mezzi finanziari per poter operare anche sulle vie di trasporto. E lo fanno attraverso la diversione dei fiumi, l'apertura di rogge, lo scavo di canali per la navigazione oppure per l'irrigazione. E anche se, l'ha ricordato ieri Walter Pancera, delle politiche ambientali di respiro regionale saranno possibili solo dopo l'occupazione della terraferma veneta da parte di Venezia. Ora, perché comunque i comuni urbani si occupano della rete stradale, terrestre e fluviale? Per ovvi motivi. Primo per il controllo politico-militare del territorio, poi per le questioni di approvvigionamento annonario, poi per garantire anche la fornitura delle materie prime necessarie alle manifatture locali e per le operazioni di import-export commerciale, ovviamente, per lo scambio di informazioni e per la mobilità delle persone. Diciamo, questi sono i temi principali attorno a cui ruotano le politiche legate alle infrastrutture stradali. Tutto questo poi è stimolato nel periodo del pieno medioevo da un trend demografico crescente. Che cosa comporta questa demografia esuberante, almeno fino agli inizi del 300? Comporta la comparsa di nuovi insediamenti abitati, cioè la proliferazione di villaggi nel contado. La gran parte degli insediamenti che noi conosciamo nelle campagne, villaggi, borghi, quasi città, nel Vicentino e non solo, sono di età pieno medievale. Non sono né di età romana né di età moderna contemporanea, sono di età pieno medievale, grosso modo fra X e XIII secolo. La moltiplicazione di questi insediamenti equivale alla moltiplicazione delle vie di comunicazione, perché questi insediamenti si collegano ad altri per lo scambio di prodotti, di persone, di informazioni, per il controllo delle risorse. E in area veneta tutto, diciamo, questo fenomeno subisce un'ulteriore accelerazione per la funzione esercitata da Venezia. Venezia, da questo punto di vista, è un catalizzatore formidabile perché, essendo centro di interscambio fra i mercati orientali e i mercati occidentali, favorisce la ricerca di vie di comunicazione ampie, veloci e efficaci fra la laguna e la terraferma, sia in entrata che in uscita. Tant'è che il Pactum Lotari dell'840 parla già, che regola i rapporti fra il Regnum e Venezia, parla già anche delle vie di comunicazione per terram nel Flumine, cioè per terra e anche attraverso i fiumi. Perché attraverso l'Adige, raggiungibile dall'area polesana, è possibile raggiungere Verona, dall'Adige ci si collega attraverso il bacino del Tartaro e le paludi del Tartaro al Po, attraverso il Brenta si raggiunge Padova, attraverso il Bacchiglione si raggiunge Vicenza, attraverso il Sile si raggiunge Treviso e quindi è piuttosto evidente che la rete fluviale gioca un ruolo importante, rilevante, probabilmente superiore rispetto a quella stradale per vari motivi, perché consente il trasporto di carichi più pesanti in minor tempo a costi unitari inferiori e tutto sommato è più sicura e meno, anche se non del tutto, esente, è più esente, anche se non del tutto, da pedaggi e dazi di varia natura. Va anche detto che però la rete fluviale e quella stradale non sono in competizione fra loro, rappresentano un sistema integrato di comunicazioni, quindi dove non arriva una prosegue l'altra.
E come si manifesta questa attenzione nei confronti della rete idrografica da parte delle autorità comunali? Sostanzialmente attraverso quattro fattori principali. Uno è la deviazione dei fiumi o la costruzione di canali artificiali. Un altro è la edificazione di porti fluviali e delle infrastrutture annesse. Un altro ancora è la produzione normativa e le prescrizioni di cui parlava ieri Walter Pacella, cioè gli accordi fra i comuni che convengono circa l'utilizzo di una rete fluviale condivisa, e dopo la comparsa di professioni e mezzi per la navigazione fluviale. Tutto questo poi viene ufficialmente riconosciuta nel 1183 con la pace di Costanza, che è la pace fra i comuni italiani e Federico I Barbarossa, all'interno della quale si riconoscono ai comuni italiani l'esercizio ufficiale di alcune consuetudines godute ab antiquo, dice il testo, e fra queste anche quelle in pontibus e in aquis, anche sui ponti e sulle acque. Un esempio specifico, e prendo questa cartina molto schematica, forse un po' troppo schematica, ma che ci torna utile perché mi concentrerò sul Veneto centrale, sul caso di Padova, e ieri giustamente Walter Pancera ricordava essere il caso più significativo per il periodo basso medievale per quanto riguarda le politiche fluviali. Ora, Padova ovviamente ha alle spalle una tradizione fluviale antica e anche piuttosto prestigiosa. Il buon Tito Livio nel 10° libro della sua opera Urbe Condita ci racconta dell'incursione, siamo in epoca pre-romana, dell'incursione del principe spartano Cleonimo, che tra il 302 e il 301 a.C. risalì il Brenta con una flotta navale, si scontrò contro la flotta di Patavium, i Patavini lo sconfissero e da allora celebrarono ogni anno quell'evento che si combatté sul Meduacus, cioè sull'antico corso del Brent, poi probabilmente occupato dal Bacchiglione, attraverso un certamen navium, cioè una competizione fra navi o una specie di naumachia, in flumine oppite medio, cioè nel fiume che scorreva in mezzo alla città. Gli statuti medievali, gli statuti duecenteschi di Padova dedicano un intero libro alla regolamentazione e alla manutenzione ordinaria della rete stradale e della rete fluviale. Opere di manutenzione che venivano affidate fuori dalla città ai villaggi del contado soggetti alla città di Padova e che erano quindi tenuti obbligati a partecipare a queste opere, tenuto conto del fatto che nel Padovano è attraversato, lo vedete molto bene, dai due corsi del Brenta e del Bacchiglione, che sono i due corsi principali condivisi con il Vicentino. Su questi corsi Padova opera e nel giro di circa un secolo e mezzo completa la costruzione di un grande raccordo fluviale. Il Brenta viene deviato nel 1142, è l'incisio Brenta, cioè la sponda sinistra viene incisa per poter raggiungere più velocemente la laguna. Successivamente nel 1209 viene costruito il canale Piovo, che vedete quello in rosso, che copre circa una decina di chilometri e collega il Bacchiglione della città al Brenta più o meno all'altezza di Stra. Nel 1314 viene costruito un altro canale artificiale, il canale della Brentella, che vedete in rosso appunto fra il Brenta e il Bacchiglione, e in questa maniera attorno a Padova si completa questo, diciamo, grande raccordo anulare fluviale. E si aggiunge a questo poi, tra il 1189 e il 1201, la costruzione del canale Battaglia, che dalla città prosegue e arriva fino a Monselice, che è il più importante centro della bassa padovana, passando per Battaglia Terme, dove si ricorda un altro canale che scorre inizialmente parallelo, che parte da Longare, quindi lo vedete in alto a sinistra, scavato invece dai Vicentini, lì è scritto 1143, si discute ancora sull'anno, ma diciamo più o meno attorno a quella data, che appunto è il canale Bisato. In questa maniera
viene potenziata ulteriormente la rete idrografica verso sud e da lì attraverso altre canalizzazioni si collega al bacino dell'Adige. Eh, di fatto, Padova potremmo dire che costruisce un sistema fluviale integrato che sfrutta un ventaglio di arterie fluviali a 360 gradi che permettono alla città di potersi collegare, di collegarsi e di poter collegare Venezia con Padova, ma anche Mantova, Ferrara, Vicenza, Verona, Bassano del Grappa, Monselice e via dicendo, e diventando così, cito Sante Bortolami, una ineludibile crocevia d'accesso ai porti lagunari per tutto il Veneto centrale. Questa città è servita, non a caso, non da uno, ma da 3 porti fluviali. Il principale è il porto del Portello, che è adibito al trasporto di persone fra Padova e Venezia. Ehm, Alla metà del 400 Michele Savonarola, che è un medico padovano, scrive che il portello occupava circa 80 navigli. Questo per darvi un dato statistico. E ovviamente questi navigli sono mossi da personale qualificato, i baccari, come sono chiamati, testimoniati a Padova almeno dall'undicesimo secolo e poi nel XIII secolo costituiti in corporazioni. Ci sono 2 corporazioni a Padova, i barcaioli appunto del Portello, nel borgo di Ognissanti, che garantiscono il trasporto tra Padova e Venezia delle persone, e poi quelli invece di San Giovanni delle Navi, che gestiscono altri 2 porti cittadini, che gestiscono altri servizi fluviali, a volte in competizione litigando con quelli del Portello. Gli statuti della Fraglia del Portello, quelli redatti fra il 1466 e il 71, ci dicono che questi navigli verso Venezia possono trasportare al massimo 14 persone, 17 in occasione delle festività, un po' di più se ci sono persone di rango. Mentre la Fraglia di San Giovanni, a partire dal 1532, incomincia a costruire una darsena all'altezza della Specola, fra la Specola e Ponte San Giovanni, e un documento del 1689, quindi siamo nella piena età moderna, ci dice che la darsena ospitava 95 posti barca. Questo per darvi così delle indicazioni. Altre 3 corporazioni di barcaioli nascono nel contado padovano e sono quelle di Este, di Monselice e di Piove di Sacco. Ora, questo sistema che favorisce le comunicazioni, il trasporto di merci, di persone e di informazioni, non serviva solo il pacifico commercio, ma era anche causa di numerosissime liti. Innanzitutto le liti fra privati o fra istituzioni non pubbliche, anche se è difficile capire cos'è pubblico e privato a questa altezza cronologica. Se ne è accennato prima, quindi proprietari di ruote idrauliche che litigano fra di loro perché si portano via la forza motrice dell'acqua, oppure chi se la prende con i proprietari di ruote idrauliche perché vuole usare le acque per altri motivi, cioè per l'irrigazione, per la pesca, per la navigazione e via dicendo. Tant'è che gli statuti comunali si occupano con frequenza di questi temi, stabilendo, e lo fanno anche gli statuti di Padova, gli statuti medievali di Padova, stabilendo come devono essere utilizzati i canali, cioè quali adibiti alle ruote di mulino, quali alla navigazione sul Piovego. Non si possono costruire mulini, ovviamente perché è destinato alla navigazione, e imponendo la demolizione degli edifici o delle strutture che ostacolano l'utilizzo predefinito dalla legge. Poi intervengono però anche i grandi conflitti, cioè quelli fra i grossi soggetti politico-militari della regione, cioè su quelli che io chiamo stakeholders fluviali, cioè quelle potenze che hanno interessi comuni condivisi sulle stesse rotte d'acqua dolce. A volte si risolvono le cose attraverso le intuizioni, se ne parlava ieri per Venezia con Cremona, Ferrara, eccetera. Queste intuizioni che rientrano nella politica commerciale veneziana, che ha tutto l'interesse a garantirsi il passaggio verso l'entroterra via fiume, sia
per l'arrivo di quelle risorse che la laguna non produce, legname, frumento, eccetera, sia come sbocco invece per i prodotti che Venezia smercia verso l'entroterra e poi da lì al nord Europa, anche se poi per risolvere questo problema nel 1315 Venezia apre una nuova rotta navale, le Mude delle Fiandre, che servono a fare il giro tra il Mediterraneo e poi l'Atlantico per evitare il viaggio via terra. Con Padova, per rimanere sul caso di Padova, Venezia stabilisce dei patti che riguardano anche e soprattutto l'utilizzo delle acque per fini commerciali nel 1209, 1216, 1227, 1232, solo per fermarci all'età pre-ezzeliniana, per darvi l'idea della scansione e del ritmo di queste pattuizioni che duravano 5 e 10 anni e che nel caso dei rapporti fra Venezia e Padova riguardano spesso la gronda lagunare, che è area di confine, ma soprattutto è un'area instabile. Lo ricordava ieri Walter Pancera per l'incontro delle acque dolci con le acque salse. E, in queste pattuazioni Venezia non regola solo gli interessi dello Stato, ma anche gli interessi dei privati, cioè di quei patrizi veneziani e dei grandi enti ecclesiastici veneziani che hanno investito in proprietà fondiarie nella terraferma, cioè in terra straniera, sono soprattutto padovano e trevigiano, e che portano a conflitti non irrilevanti. Faccio solo un esempio, che è quello del monastero di Sant'Ilario e Benedetto, monastero veneziano sulla gronda lagunare che acquisisce proprietà fondiarie fino a 90 a Padovana, cioè fin quasi alle porte di Padova, e che viene pesantemente eh, danneggiato dalla Incisio Brent del 1142 di cui ho parlato prima, perché provoca dei danni a livello ambientale, nel senso che boschi e campi di proprietà del monastero, in una zona compresa fra Cambarare e Fusina, insomma, quella più o meno la Fusina, scusate, è quella l'area di riferimento, cominciano a impaludare. Il monastero si lamenta, Venezia interviene militarmente e Padova è costretta alla resa e a rimborsare il monastero e a proteggerlo. Un altro esempio di conflitto fluviale in quella che è stata chiamata una guerra fluviale sono gli scontri che terminano nel 1147 con la pace di Fontaniva, pace da cui apprendiamo l'esistenza di consoli vicentini, quindi l'esistenza del comune di Vicenza già a quell'altezza cronologica, che si combatte fra Vicenza e Padova, Vicenza con alleati veronesi, Padova con alleati trevigiani, perché? Perché i padovani avevano incominciato a monopolizzare in maniera pericolosa i corsi del Brenta e del Bacchiglione e anche la rete stradale, impedendo, ostacolando i traffici vicentini. Nonostante 40 anni prima, nel 1107, proprio Padova e Vicenza avevano stipulato un patto per gestire liberamente e reciprocamente il corso del fiume Bacchiglione e del fiume Brenta, probabilmente a danno dei diritti imperiali. Un altro episodio celebre legato alla rete fluviale è la battaglia della Castagnaro, di cui mi sono occupato qualche anno fa. Perché? Perché questa conflittualità, che si alternava a momenti di pace, era accompagnata dalla costruzione di strutture fortificate negli snodi strategici della rete fluviale, oltre che di quella stradale, ovviamente, fra cui bastie in legno, fortificazioni in materiale lapideo, erezione di palizzate piuttosto che di catene per impedire il passaggio e magari imporre il pagamento di dazi. Una di queste roccaforti, costruita nel 1292 da Padova, si trova in località Castelbaldo, sull'Adige. È costruita su entrambe le sponde dell'Adige, sconfinando in territorio veronese, quindi al confine col territorio veronese, proprio per controllare il corso del fiume. Lì si consuma l'11 marzo 1387 uno scontro fra l'esercito scaligero e quello canarese che segue di un anno un'altra battaglia, quella delle Brentelle, che ricorda ancora una volta i corsi d'acqua, e la battaglia del Castagnaro, a differenza di conflitti dei secoli precedenti, è una battaglia che ha una portata internazionale, nel senso che intervengono forze di varia provenienza, fra cui eserciti stranieri, o per meglio dire eserciti mercenari, in questo caso non italici, come la Compagnia Bianca del condottiero inglese John Hawkwood, il quale ha la meglio, per Padova, ha la meglio sui veronesi, proprio sfruttando la rete
idrografica locale, in particolar modo il corso del Castagnaro, che è un corso artificiale derivato dal fiume Adige. L'Italia, dato di cronaca, provoca 700 morti. Eh, Questa rete poi si presta a partire dall'età tardo-medievale, poi nell'età moderna, come abbiamo visto, a grandi opere ingegneristiche, che per quanto riguarda le questioni militari, cioè gli scontri, trovo un episodio celebre, noto, forse il più famoso, che viene chiamato Galeas per Montes. Che cos'è? È un'opera ingegneristica formidabile con cui nel 1439 Venezia manda una flotta dalla laguna verso Verona e da lì per raggiungere il Garda per poter aiutare Brescia, che è veneziana, assediata dall'esercito visconteo. La flotta arriva fino a Mori, che è una località a sud di Rovereto, lì viene tirata in secco e viene trainata da uomini e buoi, a parte un piccolo tratto legato a un laghetto, per circa una dozzina di chilometri in una località montuosa, quindi in salita e poi in discesa, per arrivare sulla costa nord-orientale del Garda, d'accordo, all'altezza di Torbole, da lì rimessa in acqua e combattere contro la flotta viscontea sul Garda. Perde Venezia, però l'anno dopo ricostituisce in loco la flotta e riesce a ottenere controllo sul lago. Chiudo con questo dato, ricordando come la costruzione dello Stato da terra veneziano pone fine a quelle plurisecolari contese fra i comuni della terraferma per il controllo del sistema fluviale della rete idrografica, perché chiaramente comanda Venezia e Venezia può applicare delle politiche di più ampio respiro, di respiro regionale. Ovviamente non riesce a porre fine alle beghe fra privati o alle minacce esterne, chiaramente, ma il fatto che i comuni smettano di litigare perché soggetti da un'unica dominante fa sì che tutto quel sistema di bastie, di fortificazioni di età comunale ceda il posto a paesaggi più idillici, che è quello delle ville rinascimentali, che come ci racconterà qualcuno più pratico di me dell'argomento, non voglio rubare il lavoro, sono strettamente connessi alle acque. Su questo chiudo con una citazione che riguarda proprio il caso padovano di cui ho parlato e che proviene dal Theatrum Orbis Terrarum del cartografo fiammingo Abramo Orteglio, pubblicato nel 1570 per la prima volta, che descrive il contado padovano come bagnato da molti fiumicelli, sopra dei quali si vedono bellissime ville e palazzi, massime sul fiume Brenta, dove sono palazzi superbissimi, la maggior parte dei nobili veneziani, che gli servono in luogo di ville per suo diporto ed è gran comodità l'essere tutte le ville vicine agli fiumi che le barche portano le cose necessarie. Grazie per l'attenzione. Altra lezione interessantissima, mi domando in queste reminiscenze se questa ricchezza di acque che sono azzurre avesse determinato il fatto che in tutti gli ippodromi dell'impero la fazione veneta correva con la giubba azzurra, color prasina, dicevano, che è color del porro, poi sarebbe l'azzurro verdolino. E ora passiamo a un'altra importante, chiudiamo questa densissima mattinata dando la parola a Donata Battilotti, la nostra Donata che sapete è stata professoressa all'Università di Udine, che ha scritto moltissimo e sarebbe lungo citare tutti i suoi apporti alla scienza palladiana e soprattutto anche il contributo fattivo che dà non soltanto alla vita del centro, ma anche e soprattutto al Consiglio Scientifico di cui fa parte dal 2003. Donata, a te la parola. Grazie.
Allora, come abbiamo visto, abbiamo sentito nei precedenti interventi e sentiremo anche nei prossimi, l'acqua dei fiumi, dei canali, dei torrenti si presenta con molte facce. Può essere via di comunicazione per il trasporto delle merci ed è di fondamentale importanza per l'agricoltura. Ma è anche un ostacolo da superare per la rete stradale e causa di alluvioni a volte devastanti. I ponti sono pertanto infrastrutture essenziali per garantire la viabilità via terra e allo stesso tempo ne sono i punti deboli, in balia del comportamento delle acque, incessantemente danneggiati, distrutti, ricostruiti. Una spesa continua per le comunità interessate e una sfida per i tecnici chiamati a fornire delle soluzioni adeguate che fossero più durature. In questo campo anche Palladio ci può fornire dei validi esempi, poiché siamo a conoscenza che progetta o interviene su circa 12 ponti. Se ne occupa poi per tutta la sua carriera e ai ponti riserva buona parte del terzo dei suoi 4 libri dell'architettura. Come sempre, Palladio mantiene vivo anche in questo settore di attività il dialogo con l'antico, sia che si tratti di ricostruire il funzionamento del ponte in legno fabbricato da Giulio Cesare sul Reno, sia che si tratti di studiare i ponti romani in pietra. Qua vediamo il ponte di Augusto a Rimini e la ricostruzione di Palladio del Ponte degli Angeli a Vicenza. Ma non è su questo aspetto che intendo soffermarmi, del resto ne ho già avuto modo di farlo in più occasioni. Mi vorrei invece focalizzare oggi appunto sull'acqua, su come il comportamento e la natura di un fiume guidi e condizioni nella scelta della struttura più adatta. Gli esempi palladiani ci consentono tra l'altro di conoscere anche alcuni meccanismi amministrativi e di venire a conoscenza di scelte da parte delle autorità, sia dell'autorità centrale veneziana, sia delle autorità periferiche, appunto in materia di ponti. Testimonianze dirette ci assicurano che Palladio studiava attentamente il comportamento delle acque di un fiume. Egli stesso ne misurava la profondità, eventuali gorghi, i cambi di direzione della corrente e così via. Ma non sempre questo era sufficiente. Il più delle volte ad avere la meglio era l'impeto o il costante lavorio delle acque. Per cui avrà gioco facile Vincenzo Scamozzi a prendere ad esempio proprio 2 ponti in legno di Palladio, quello a Santa Croce a Vicenza e quello sul Cismon, ponti che erano stati portati via dal fiume pochi anni dopo essere stati costruiti, per avvertire, Scamozzi avverte anche con una certa perfidia e poca generosità dal mio punto di vista, che, cito, nel costruire essi ponti bisogna che l'architetto abbia grandissima considerazione al sito e alla natura e alla qualità dei fiumi, come se questo bastasse appunto contro l'acqua. Questa mappa del territorio vicentino, con Vicenza al centro, raffigura bene le ramificazioni dei molti corsi d'acqua che la attraversano, ai quali si sovrappongono importanti vie di comunicazione. In epoca veneziana le principali erano 6, erano dette le strade regie o militari, che da Vicenza partivano in direzione di Verona e poi in senso orario verso i monti,
verso il Trentino, verso Marostica e poi Bassano, verso Treviso in basso, verso Padova e poi la riviera Berica. Per ordine della Serenissima, queste strade dovevano essere mantenute sempre agibili, a spese di Vicenza. Anche la città era attraversata da più corsi d'acqua con il Bacchiglione, questo, l'Astichello e il Retrone. Non mi scorre il dito, scusate, e il Retrone. E i canali che circondavano le mura. In caso di avventi atmosferici avversi e relative esondazioni, vie di comunicazione si interrompevano e zone della città rimanevano isolate per il danneggiamento o il crollo dei ponti. E quanto accade anche con l'alluvione del 24 maggio 1559, che costringe l'amministrazione cittadina a prendere interventi urgenti e ad affrontare ingenti spese. L'occasione induce anche a mettere a punto strumenti finanziari appropriati e a pensare a un piano di più ampio respiro su lunga distanza per rendere più stabili i ponti di sua competenza, sia quelli del territorio sia quelli della città. Con l'approvazione del Senato veneziano, Vicenza ottiene infatti di vincolare la quarta parte del denaro incamerato con le condanne criminali alla sola riparazione e costruzione dei ponti sulle strade militari, quindi le 6 strade più importanti. Nel 1574 poi estenderà questo vincolo, anche se per la durata più limitata di 10 anni, un vincolo di un'ulteriore quarta parte da destinare esclusivamente, cito, a fabbricarli ponti in pietra e non per ripararli né fabbricarli in legno. E nel 1620 chiederà ancora un'altra ottava parte per la ricostruzione nell'immediato di Ponte San Michele, che era crollato improvvisamente, ma anche per rifare o riparare altri ponti all'interno della città. Provvedimenti questi che fanno capire quanto fosse assillante e pesante questa voce di spesa per la comunità. Ritornando all'alluvione del 59, il Bacchiglione, ingrossato per le abbondanti piogge, distrugge il ponte in legno subito fuori Porta Santa Croce e danneggia gravemente il Ponte degli Angeli, che univa e unisce anche oggi il centro della città con il popoloso borgo di Por San Piero, sulla strada per Padova. Si interviene subito in entrambi i casi, dandolo in carico a Palladio. Questo è l'attuale Ponte degli Angeli, che rischia di essere sommerso dall'acqua del Bacchiglione nel novembre del 2010. Quello danneggiato nel 59 era di origine romana, a 3 arcate in muratura, lungo poco più di 30 metri, di cui rimaneva solo l'arcata orientale, questa, mentre le altre 2 erano state ricostruite nel 300, deviando vistosamente l'asse del fiume per evitare la porta San Pietro ormai inutile che si trovava in questa posizione. In seguito al cambiamento del corso del fiume, che originariamente scorreva perpendicolare alle arcate, il ponte si era venuto a trovare in una di quelle situazioni che Palladio giudica pericolose, ossia nel punto in cui il Bacchiglione fa un'ansa, piega bruscamente. Nel 59 infatti scalza l'argine orientale dell'arcata romana, danneggia la spalla.
Palladio decide in questo caso di irrobustire, qua vediamo in questo schizzo il ponte preso dall'altro lato, da monte. Decide appunto di irrobustire l'arcata romana con un sottarco in mattoni, ma soprattutto per dare più sfogo all'acqua aggiunge una quarta arcata, che è quella che si vede nella fotografia in basso, prima in questa foto che viene presa nel momento in cui il ponte viene abbattuto negli anni 80 dell'Ottocento. Contemporaneamente viene ricostruito anche il ponte in legno a Santa Croce, che trovandosi fuori delle mura, qua vedete evidenziata la posizione, può beneficiare della recente disposizione del quarto delle condanne, anzi gliene viene riservata in esclusiva la metà. E con ogni probabilità questa l'occasione in cui Palladio, su sua stessa ammissione, mette in pratica le sue idee sul ponte di Cesare sul Reno. Si tratta quindi di un ponte a più luci, basato su pali infissi obliquamente nel letto del fiume e un sistema di giunti che si rafforza sotto la spinta dell'acqua. Come avverte anche Scamozzi, il ponte risulta danneggiato già pochi anni dopo e nel 1578 viene portato via da una piena. Tra i ponti che subiscono gravi danni nell'alluvione del 59 è anche quello sul Tesina, a Torre di Quartesolo, sulla strada Regia per Padova. Questo, tra l'altro, era il primo ponte della lista per la quale viene chiesto l'accantonamento del quarto delle condanne. Il ponte ha una storia tormentata e ancora poco chiara, che vede Palladio chiamato per una consulenza assieme a una commissione, una consulenza riguardante la vecchia struttura in legno fin dal 1544, uno dei suoi primi incarichi pubblici. A questa seguono numerosi interventi parziali, a cadenza quasi annuale, fino alla sua ricostruzione in muratura nella seconda metà degli anni '80. Il Tesina, ecco, lo vediamo in questa pianta, ecco, che sfocia, qua vediamo il Tesina, che sfocia nel Bacchiglione e attraversa la strada Regia, la strada militare per Padova. Questo fiume era diventato problematico da quando all'inizio del Cinquecento, per alleggerire Vicenza, vi erano state deviate parte delle acque dell'Astico, sopra a Montecchio Precalcino. Erano state deviate costruendo un muraglione, ecco qua, in modo da farle defluire nel Tesina e aumentandone però di conseguenza la portata. Inoltre, a complicare la situazione, nel punto in cui passava la strada si sovrapponevano interessi privati, per cui l'acqua era deviata con roste, ossia degli sbarramenti, ad alimentare mulini e una sega della famiglia Porto, che andavano a formare questa specie di isola. Questo creava grosse difficoltà per trovare un terreno solido su cui fondare le spalle del ponte, e questo ha causato diversi cedimenti, sia nei ponti precedenti, sia in quello tardo cinquecentesco. Ponte che ha subito numerosi e radicali interventi nella sua storia e anche rifacimenti, tanto che ben poco di originale oggi rimane nel ponte attuale. Da questi rilievi del 1655 si evince che solo l'attuale arcata verso Padova, benché rifatta, ha mantenuto la stessa ampiezza del ponte cinquecentesco.
Di questo ponte, tuttavia, l'attuale ha certamente conservato l'aspetto complessivo. Costruito dopo la morte di Palladio, non ci sono documenti che ne attestino la paternità, anche se palesemente si basa sul ponte di mia invenzione pubblicato nei 4 libri, senza che ne sia specificata la destinazione, sul quale torneremo più avanti. Un ponte quindi ispirato all'antico, in particolare il particolare più, scusate la ripetizione, che più balza all'occhio è la presenza delle edicole sulle pile, come nel ponte di Augusto a Rimini, da Palladio rilevato, però con le arcate a sesto ribassato come nei ponti romani di Vicenza e il Ponte degli Angeli in particolare. Un altro elemento a favore della palladianità del ponte sul Tesina è il fatto che quando se ne decide la costruzione si intende farlo esplicitamente, cito, come è stato fatto quello di Montebello. Questo sì documentato di Palladio, anche se non è più esistente. Le vicende di quest'altro ponte che attraversava il torrente Gua sulla strada regia per Verona esemplificano molto bene la complessità di certe situazioni delle acque, gli interessi in gioco e le ripercussioni sul piano progettuale. Il Gua era un tempo formato dall'unione dell'Agno, del torrente Agno, e del Chiampo, che si univano appunto a formare il Gua, le cui acque poi, immettendosi in altri corsi, scorrevano in territorio padovano, confluivano nel Brenta e sfociavano in laguna presso Chioggia. Spesso però il Chiampo rompeva gli argini e deviava a ovest, in un tributario dell'Adige, nel quale si metteva prima di Legnago. Quindi a seconda del suo comportamento, in caso di alluvioni, venivano devastate le campagne padovane o quelle veronesi. Esisteva perciò un secolare contenzioso fra i due territori che reclamavano interventi da parte di Venezia, facendo leva i padovani sul pericolo di interramento della laguna e i veronesi sui danni arrecati alla fortezza di Legnago. L'alluvione del 59 aveva risollevato con urgenza il problema ed era stata nominata l'ennesima commissione. Ma benché fosse stato deciso di rinforzare gli argini del Chiampo in modo da tenerlo diviso dal Gua e farne confluire le acque nell'Adige, la situazione non era cambiata e il suo corso continuava a rimanere instabile. Il Gua, quindi, di carattere torrentizio, aveva l'alveo asciutto per la maggior parte dell'anno, ma al tempo delle piogge o del disgelo si riempiva, trascinando gran quantità di terra e sassi, ancor più quando si aggiungevano le acque del Chiampo. Questo spiega perché il suo letto era stato tenuto molto ampio e l'antico ponte in legno a più campate, parte su pali e parte su piloni in muratura, era lungo più di 80 metri. All'ennesimo danneggiamento, nel 1575 i vicentini ne avviano la ricostruzione in pietra e Palladio, proprio per rispettare l'originaria ampiezza del letto, anche se il letto si era ristretto, e lo vediamo, ecco qua vediamo disegnato l'ampiezza dell'alveo del torrente, Palladio, dicevo, progetta un ponte all'antica, sempre un ponte all'antica, con le edicole, ma non di 3, bensì di 5 archi, uno grande al centro e 2 decrescenti per lato. Lo progetta anche molto alto, più di 5 metri sopra il piano stradale, tenendo in considerazione la possibile portata dell'acqua
e la gran quantità di materiale trasportato a valle. Approfittando del periodo di secca estivo e reimpiegando i 3 piloni esistenti, vengono eseguite in poco tempo le 3 arcate centrali. Poi i lavori si interrompono e cominciano le critiche. In particolare viene considerato scandalosamente, viene usato proprio questo termine, scandalosamente alto, per cui le carrozze e i carri che salivano da un lato non potevano vedere chi arrivava dall'altro e questo era pericoloso perché la carreggiata era anche troppo stretta. Una commissione successiva degli anni 90 stabilirà che, cito, fu fatto così alto acciò che le acque non lo superassero, avendo così giudicato essere necessario il Palladio, che in ciò ha usato maggior diligenza e fatica per rispetto di questo torrente e nel fondarlo, che non sia forse fatto in qualsivoglia altra cosa. Tuttavia, solo una settimana dopo i funerali di Palladio, non era passata nemmeno una settimana, nel settembre 1580, era stato deciso di finire la struttura stravolgendone il progetto. Giudicate sufficienti le sole 3 arcate eseguite, erano stati tralasciati i 2 archi laterali e il ponte era stato concluso in questo modo, collegandolo appunto ai lati. E questo decretò la precoce rovina del ponte. Già 6 anni dopo rischiava di rimanere in isola dal momento che l'acqua aveva scalzato l'argine del fianco occidentale. E di lì a qualche decennio la situazione si presentava impressionante, perché i depositi di ghiaia avevano ormai superato la linea d'imposta delle arcate che di lì poco verranno quindi demolite. Al di fuori dell'allora territorio vicentino, Palladio si trova alle prese con altri 3 fiumi, con esiti diversi. Sul Cismon, che confluisce nel Brenta una trentina di chilometri a nord di Bassano, realizza nel 1550-52 il suo primo ponte a noi noto. Torrente molto impetuoso, lungo il Cismon veniva fatto fluitare a valle il legname proveniente dalle montagne e il suo attraversamento in condizioni di sicurezza era di fondamentale importanza per il commercio via terra con la Germania. Ecco, qua vediamo anche la strada in giallo. Il ponte era in mano ai privati, che in cambio della manutenzione del ponte riscuotevano i dazi sul legname e i pedaggi delle merci e i passeggeri che transitavano. Prefigurando un'opportunità di guadagno, viene acquistato dall'amico di Palladio, Giacomo Angarano, che aveva proprietà e interessi vicino a Bassano. Angarano che si trova costretto a rifare il ponte. Come spiega lo stesso Palladio, il comportamento impetuoso del fiume e le caratteristiche del luogo di attraversamento, nonché la necessità di far passare il legname, consigliano un ponte senza porre pali nell'acqua, ossia a luce unica, lungo quasi 36 metri, una struttura in legno basata sul principio della trave reticolare, poggiante alle estremità su solide spalle in muratura, di cui nel trattato poi presenta altre 3 varianti. Va detto che il ponte non fu un affare per l'Angarano, il quale dopo alcuni tentativi riesce finalmente a venderlo nel 1580. Le spese per ripararlo o rifarlo erano infatti continue, anche perché l'acqua spesso deviava, scalzava le rive e cambiava il corso, costringendo ad aggiungere pezzi
di ponte. Venne alla fine rifatto negli anni 20 del Seicento, spostandolo un po' più a valle. Anche il Brenta, con le sue temibili brentane, ha sempre creato grossi problemi al ponte in legno che l'attraversa a Bassano, che tuttavia, pur avendo subito numerosi interventi e rifacimenti, ha mantenuto nel tempo il suo aspetto, diventando il simbolo della città. Si può anzi affermare che lo stesso Palladio, nel ricostruirlo dopo l'alluvione del 1567, abbia rispettato la struttura precedente, di ponte coperto a più luci, certamente però perfezionandola e mettendo in atto accorgimenti tecnici per renderla più solida. Questa mappa del 1557, avvalorata anche da altre fonti, vedete, mostra che il ponte precedente, quello distrutto nel 67, era molto simile. E poi quasi certo che Palladio in questa occasione avesse proposto la costruzione del ponte in pietra, il cui progetto pubblica poi, lo abbiamo visto più volte, nei 4 libri, senza esplicitare la destinazione e lasciando intendere che si trattava di un'opera non eseguita. Le misure di questo ponte corrispondono infatti alla larghezza del Brenta nel punto di attraversamento, e così le pile sono più robuste dell'ordinario per affrontare la forza del fiume velocissimo, scrive Palladio, e per resistere alle pietre e ai legnami che da quelle sono portate all'ingiù. Gli amministratori bassanesi, tuttavia, forse per i costi elevati, forse memori di un precedente ponte in pietra che era stato costruito negli anni 20 e che aveva resistito assai poco tempo, stabiliscono che, cito, esso ponte sia rifatto e costrutto nel modo e forma che era il precedente menato via dalla Brenta. Quindi si preferisce mantenere una struttura tradizionale, chiamiamola, ormai consolidata. E per concludere, una consulenza che viene chiesta a un Palladio ormai notissimo architetto dalla città di Belluno nel 1579 per l'ennesima ricostruzione del ponte sul Piave. Situato in Borgo Pieve, ai piedi della città, questo ponte era una spina nel fianco dell'amministrazione, perché nel tempo era stato e sarà successivamente distrutto e ricostruito innumerevoli volte, anche a distanza di pochi mesi e a volte mentre si costruiva il ponte successivo. Così avviene nel settembre del 1578, quando una piena porta via la campata più esterna del ponte in legno che risaliva una decina di anni prima, nel punto esterno dell'Ansa, in cui la corrente era più forte. A ottobre, alla terza ondata di piena consecutiva, nel giro di pochissimo tempo, ondata di piena che rende vani gli interventi di emergenza, si decide di fare una struttura provvisoria più a valle e di ricostruire il ponte più stabile e fermo. Bandito concorso a gennaio 79 e presentati più progetti, ci si rivolge a Palladio con queste parole che esprimono allo stesso tempo sfinimento per la situazione e fiducia nell'architetto. Gli scrivono: occorrendo a questa magnifica comunità di Belluno di fare un ponte sul fiume della Piave e desiderando, se possibile, di farlo talmente che sia stabile e fermo e che resista alla grande inondazione di detto fiume, che spesso avvengono, essendo che tutte le volte che sta fatto a diversi modi, dalle montane
quindi dalle alluvioni, ecco, è stato levato via, onde, inteso del buon giudicio, discorso e intelletto vostro, sopra l'architettura di molte cose, e specialmente de simili ponti sopra fiumi grossi e rapidi, avendo edificato il ponte di Bassano, sopra il fiume della Brenta, con molto magisterio, lo invitano a Belluno a valutare la situazione. Studiato il luogo e ascoltati esperti del posto, Palladio lascia 2 disegni che sono andati perduti con le relative relazioni che sono molto ricche di suggerimenti pratici. Una per fare il ponte in legno, sul tipo par di capire proprio di quello di Bassano, l'altra per un ponte in pietra. Un anno e numerosi dibattiti dopo, di fronte alla scelta se fare le stilate in legno secondo il modello di Palladio, oppure di fondare i pilastri in muratura, secondo il modello di un tale Domenico Barcelloni, si comincerà a mettere in opera quest'ultima proposta che viene realizzata, ma che già pochi mesi dopo veniva in parte portata via dall'acqua e quindi rifatta in un gioco continuo di distruzione e rifacimento. Abbiamo visto quindi, seguendo Palladio, tante situazioni diverse che vengono affrontate in modo diverso, ma tutte alla fine accomunate dal potere dell'acqua di contrastare e assai spesso di vanificare le azioni dell'uomo sia per contenerla sia per attraversarla. Grazie. Ecco, e con questa articolatissima intervento chiudiamo i lavori della mattina, però lasciando spazio al dibattito. Ecco, se chi vuole intervenire per porre domande, dopodiché faremo la pausa e riprenderemo nel pomeriggio alle 2:30. E so che il mio posto verrà preso da Donata stessa. Vediamo. Vabbè. Allora, chi ha domande? Credo che qui la carne al fuoco sia abbondantissima. Chi ha le domande venga qui per piacere, perché così si sente in generale eh, meglio per tutti gli uditori. Ecco, professore, prego. Più che una domanda, volevo così aggiungere 2 cosette alla bella relazione di Carlo Bazzani, perché sono stato forse il primo assieme al collega Marco Bellabarba, che insegna a Trento, a usare quel tipo di fonte e 40 anni fa circa, quindi un po' di tempo fa, ahimè. Ma questo per dire semplicemente che io poi avevo cercato anche di correlare quella fonte con i sviluppi successivi per quel che riguarda le concessioni di acque nel Vicentino, no? Da lì il risultato era che quello è solo un punto iniziale. Intanto, Carlo l'ha detto, è già abbastanza impressionante, no, il dato, ma manca Vicenza città e manca anche appunto quel luogo di cui parlava Dragonzino, cioè l'alta valle dell'Eogra, dove c'era soprattutto una lavorazione di metalli, riciclaggio di metalli per lo più, quindi si producevano chioderie e attrezzi agricoli usando ferro vecchio in sostanza, no? Questo perché lì non c'è ferro in realtà, quindi erano più di così naturalmente, questo lo dico per chi appunto ha ascoltato bene la relazione di Carlo, e poi ciò che succede dopo. Va detto che da quello che ricordo, la grande espansione poi proto-industriale vicentina
dal punto di vista degli impianti idraulici, quindi parliamo di energia dell'acqua, data dal 1670, cioè dalla ripresa demografica post-peste manzoniana, fino grosso modo a metà Settecento. Poi continua ancora, ma con un ritmo più rallentato, perché a un certo punto il tipo di sfruttamento di risorse è già parecchio avanzato. Quindi non solo il 500, ma volevo solo sottolineare questo, anche un ulteriore cumulativo, no, processo di aumento dello sfruttamento energetico dell'acqua e naturalmente la produzione. E vorrei poi sottolineare che questo processo con il XVIII secolo finisce per coincidere, o meglio per creare dei veri e propri poli proto-industriali sull'acqua. Ne cito due molto importanti. Abbiamo visto le cartiere, ce n'è due a fine 500 e sono effettivamente solo due, quella di Due Ville di cui parlava Debra e poi quella di Chiupano, che poi lì si era spostato anche il cartaio, quindi erano sempre gli stessi. A fine 700 sono oltre una ventina, mi pare 24, se non ricordo più il numero esatto, le cartiere di tutto il Vicentino. Quindi lo sviluppo sull'acqua è notevole. Vi ricordo che per le cartiere l'acqua ha due funzioni, non solo, ma è stato detto, mi pare, da Debra, no? Cioè non è solo fonte di energia, ma è necessaria per la frantumazione degli stracci e poi anche per la produzione della colla, andrebbe detto, perché la colla si faceva bollendo carniccio, cioè bollendo i rimasugli, no, dei macelli e si otteneva insomma la colla naturale, animale, con l'acqua naturalmente. Quindi l'acqua ha una funzione fondamentale. Dicevo, i poli sull'acqua, i più importanti, che sono poi durati molto a lungo nella storia, sono sulle due aste medie dei fiumi che attraversano il Vicentino, cioè il Brenta da un lato e l'Astico dall'altro. E quindi parliamo dell'area tra Arsiero e Lugo da un lato, dove ancora oggi ci sono le cartiere, e poi il polo, dove invece sono scomparse, però a sud di Vastagna, tra i canali di Brenta e il fiume Ogliero, che è il brevissimo fiume che sfocia direttamente sul Brenta. Lì c'erano due o tre cartiere, solo su quel breve tratto di fiume, una è rimasta, perché dove adesso c'è il polo lì dove escursionistico, diciamo, dentro alle grotte di Ogliero, quella è una cartiera di proprietà Capello, quindi era proprietà veneziana, di proprietà ai nobili veneziani, risalente ai primi decenni, se non vado errato, con la memoria del Settecento. Quindi tutto questo porta poi anche a degli sviluppi notevoli in cui l'acqua è sempre elemento fondamentale fino proprio a centrare, potremmo dire, dei nuovi poli di sviluppo. Poi ci sono anche quelli vecchi che già nel 500 appaiono nella relazione gallese, cioè ad esempio la pluricitata roggia di Schio, dove si concentra, no? Che in realtà è una roggia che parte da Pieve del Vicino, si innesta a Schio e poi prende un'altra molto lunga e ricca di sviluppi fino appunto a tempi molto abbastanza recenti, oppure ad Arzignano lo stesso, no? Quindi le rogge ex comunali che diventano poi elementi di ulteriore sviluppo e che già sono presenti nel documento del 500. No, volevo chiedere ai colleghi presenti qualche informazione in più sul porto fluviale vicentino, cioè cosa sappiamo, che tipo di fonti possiamo capire sul funzionamento. Forse Donata c'è anche notizia di un intervento di Palladio sul porto o me lo sogno? Anno 56, una roba così possibile? No, 60. Eh, Ho capito. Perché erano quindi che loro abitavano lì e quindi avevano... Prego, vieni perché siccome Palladio è l'acqua, il porto... Sì, sì. E c'è un Vai dibattito. dall'inizio, spiegagli. Sì, negli anni 70, ora non ricordo bene esattamente l'anno, viene incaricato uno dei due fratelli Piovene, quelli che avevano il palazzo proprio lì
Piazza dell'Isola, Palazzo sull'Acqua, come provveditore per la sistemazione del porto sull'isola. E quindi è possibile che sia intervenuto Palladio anche in questa fase. In ogni caso, il dibattito sulla sistemazione del porto e sulla navigabilità del Bacchiglione è un dibattito frequente che va avanti a lungo, quindi molto, molto attuale. Ecco. E chiedevo agli storici. Sì, beh, intanto è interessante questa cosa che i fratelli Piovene periodicamente ricoprono ruoli sia per la Basilica, per il porto e poi intervengono, evidentemente hanno un interesse diretto. Tra l'altro il luogo è quello dove è situato l'ex macello, quindi una zona che speriamo abbia una riqualificazione presto, che magari permetterà anche di studiare la presenza del Palazzo Palladiano. Per quanto riguarda il porto, per la fine del 400 c'è un notaio, Gregorio Damalo, che fa diversi atti per i costruttori di burchi della zona. Quindi noi sappiamo che ci sono squeri, che ci sono proprio calafatti, che ci sono... Quindi c'è proprio anche una struttura che permetteva la produzione delle imbarcazioni in loco. Questo è una cosa, e forse è un notaio che vale la pena riprendere in mano. Io l'avevo visto molti anni fa e ci sono dei contratti proprio per la costruzione delle imbarcazioni anche. Quindi viene fuori a fine 400 una visione del porto abbastanza vivace. Altre tipologie di contratti che troviamo, che riguardano sia Vicenza, ma in questo caso Vicenza e Padova insieme, sono i lanaioli che devono mandare i tessuti verso Venezia, che fanno accordi coi barcaroli vicentini e coi barcaroli padovani. Qui riprendiamo il discorso di Francesco, perché, sì, infatti, quindi il problema è che tu non dovevi metterti d'accordo solo con i vicentini, dovevi metterti d'accordo anche con i padovani dopo, perché evidentemente il passaggio per arrivare in laguna richiedeva che ci fossero, e ci sono anche in questo caso dei documenti sempre quattrocenteschi, quello che ho in mente io, sul 500 non me ne vengo, però per esempio il caso di Gregorio D'Amalo potrebbe valer la pena riprenderlo in mano perché vediamo, c'è proprio il contratto di che navi venivano fatte, si tratta di burchi a fondo piatto, ne abbiamo sentito parlare ieri adesso non mi ricordo chi aveva fatto riferimento che se escono dalla via fluviale e finiscono nel mare vanno a picco perché non sono adatti per navigare. Sappiamo che avevano una vela anche. Sì, c'è qualche contratto che vale la pena approfondire. Stai fermo qua. Aveva parlato il professor Valerani dei naufragi Ecco, sì. e un'altra domanda sempre ai colleghi esperti, e sui tempi di percorrenza della tratta, cioè abbiamo idea quanto ci si metteva ad andare a Padova? Ecco, Elena, prego. Ah, Ne parlavamo ieri. Sì, ci sono queste testimonianze di viaggiatori, per esempio 1608 abbiamo Thomas Coriat, che conosciamo molto bene, che dice che da Venezia a Padova, cioè che i padovani potevano andare a Venezia e ritornare indietro in 24 ore. È proprio, c'è scritto questo. Perché la questione dei tempi di percorrenza è giusto quello che adesso che ha detto adesso Elena, perché io avevo suggerito a Guido a suo tempo i manuali di mercatura, però i manuali di mercatura rispondono a un'esigenza precisa, che è quella di mandare informazioni e merci nel modo più sicuro e veloce possibile. E spesso il trasporto viene fatto a tappe forzate, quindi sono tempi molto più rapidi rispetto a quelli del movimento delle persone normali, però per le tratte più lunghe può essere un... vedo scusa che vedo in azione Francesco. Dunque, sì, queste corporazioni barcaioli sono delle strutture molto rigide, se vogliamo. C'è un rotolo, un ruolo in cui vengono assegnati gli spostamenti, i viaggi a rotazione e nel 600 soprattutto molti di questi barcaioli in realtà sono semplici padroni di barca e fanno lavorare degli altri, alcuni sono bambini
che detengono il titolo, quindi è una sorta di sinecura. Però queste corporazioni sono importanti perché hanno un ruolo nel fornire il grande mercato veneziano di prodotti freschi. C'è chi manda a Venezia migliaia di uova fresche, frutta dai colli, contratti tra bottegai veneziani e, diciamo fruttaroli, casolini, quindi bottegai vicentini per la spedizione continua di primizie e prodotti agricoli a Venezia. Difatti c'è anche tutta una avvertenza sul fatto che questi barcaioli siano obbligati a riportare a Vicenza i cesti vuoti della frutta perché così se no si ferma il traffico. Ricordiamo che in questo periodo Venezia è una delle più grandi città europee con una grande concentrazione di spesa e quindi si innescano questi meccanismi che vediamo ad esempio sono stati studiati anche per Parigi, quindi fa parte, è una componente di quel sistema di relazioni commerciali che si incentra sulla capitale. Grazie, professor Vianello, lo sentiremo oggi pomeriggio, prego. Ecco, parto da ultimo perché questo dibattito mi fa venire in mente molte cose. Lei avrà presente il quadro di Gabriel Bella dell'inizio del Settecento, quando c'è stata una di quelle microglaciazioni in cui in primo piano c'è la donnetta con il cesto di uova che scivola, cade per terra e fa la frittata, che è una delle annotazioni più interessanti. Ecco, volevo dire a proposito, adesso a proposito delle distanze, io studiando Jacopo Bassano ci siamo sempre posti il problema. Se a Venezia ci andava soprattutto per il ritratto di Sebastiano Venier, se ci andava per barca, cioè per fruitazione delle menade che arrivavano e poi insomma erano fino a Padova, o se andava a cavallo, non ricordo, ma mi pare che una volta sia citato che per andare a Venezia da Bassano a cavallo, siccome si facevano al massimo 35 chilometri al giorno, evitando la notte, si andava, ci voleva 2 giorni per strada percorribile. E questo è un problema enorme di conoscere i tempi che sono usciti dalla nostra mente, ma erano assolutamente determinanti. Ultima cosa, siccome ieri qualcuno aveva interpretato male che io avessi messo in dubbio che il grande lunettone fosse il Bacchiglione, perché ha quello scettro in mano. Ricordo, e ci ho pensato stanotte, che l'angolo di quella stanza, il Bacchiglione occupa proprio in traiettoria, va verso il vero Bacchiglione e il Palazzo dei Piovene. Quindi sembra come che figurativamente si volesse dare a questo fiume una specie di priorità, di privilegio, mettendogli in mano il bastone del comando. Potrebbe essere una lettura, Edoardo, che andiamo magari insieme a vedere, perché questa parete è proprio riservata orientale, riservata all'affaccio del palazzo, non è casuale, perché poteva metterlo anche in qualsiasi altro lato della stanza, eppure lo fa. Quindi secondo me è emblematico. Fernando, chiudiamo i lavori, Scusa. Allora, chiudiamo i lavori, ci vediamo puntualissimi alle 14:30 e quindi buon ristoro. senza adesso, perché devi
apre il professor Francesco Vianello dell'Università di Padova, ci parlerà di acqua e agricoltura. Ricercatore e docente di storia economica presso il Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità e delle Antichità dell'Università di Padova, il professor Vianello ha pubblicato diversi saggi sulla mercatura, l'imprenditoria e le manifatture nel Veneto moderno e contemporaneo, tra cui il volume Seta fine e panni grossi, manifatture e commerci nel Vicentino 1570-1700 e poi l'altro importante saggio, La politica nella comunità rurale, Bassano e l'Università di Roma, tra ricerca e autonomia e conflitti interni del 2004. Prego il professor Vianello di prendere il podio. Allora, dunque, bonifica e irrigazione nel corso del Novecento sono stati integrati in una strategia di regolazione del regime idraulico del suolo, che è definita da Arrigo Serpieri come la bonifica integrale. Quindi consiste nel garantire alle culture acqua che serve per il loro ottimale sviluppo, aggiungendo acqua quando è necessario e togliendo l'acqua in eccesso quando invece questa ha effetti negativi. In periodo pre-novecentesco, in periodo soprattutto veneto, quello che ci dicono gli studi condotti principalmente da Ciriacono e Vergani, sono che questi due aspetti, bonifica e irrigazione, sono invece aspetti distinti. Vengono applicati in zone diverse, dove si irriga in genere non si bonifica, dove si bonifica in genere non si irriga, si cerca di tenere quanto più possibile al di fuori dei terreni le acque in eccesso, anche perché molto spesso quando si bonifica una nuova zona di territorio, questo ha degli effetti negativi sullo scolo delle acque delle zone già bonificate a monte. Come già è stato detto molte volte, l'area irrigua tende più o meno ad identificarsi con i territori a monte e anche per un certo verso a valle della zona delle risorgive, perché come anche ha ricordato De Brouwer stamattina, c'è un uso irriguo dei fontanili e acque di risorgiva, come è documentato anche dalla relazione Galesi. Quindi questo porre il confine tra le due zone lungo la linea delle risorgive in realtà taglia fuori molte aree dove effettivamente vi è l'irrigazione. Un altro aspetto da notare, scusate, è che questa uniformità dei quadri ambientali, la zona di pianura asciutta al di sopra delle risorgive e zona di pianura umida al di sotto, è qualcosa che può apparire consolidata alla fine del Cinquecento, alla morte di Palladio. Però se noi risaliamo al periodo precedente, almeno al 400, le cose diventano parecchio meno nitide. Ad esempio, sull'est del Brenta vi sono molti laghi, prati umidi, toponimi come Palù, e così anche ai piedi delle colline prealpine vi sono delle zone umide e di cui resta memoria oltre che nei contratti di compravendita,
anche nella toponomastica. La loro scomparsa ci rimanda a un processo di sistemazione dei suoli che avviene, diciamo, avviene su scala micro, che non è che precede le grandi bonifiche, che non è colto dalla politica di concessioni dei provveditori ai beni inculti, un processo di sistemazione del suolo i cui protagonisti sono non solo i nobili, ma molto spesso probabilmente gli stessi contadini. E che quindi sarebbe da studiare tra 4 e 500. Come già si è detto oggi, le acque sono oggetto di più usi in competizione tra loro. Trasporto, fluidazione del legname, a loro volta in competizione, utilizzo a fini di forza motrice idraulica, manifatturiera o anche semplicemente di macinazione dei cereali e l'irrigazione, più usi concorrenti che dalla metà del 500 sono più o meno dalla metà del 500 sono oggetti di concessione da parte della magistratura dei beni inculti. Sì, la magistratura fa notevoli nuove concessioni, però diciamo che, almeno per quel che mi pare, per quel che ho letto, le opere fondamentali più importanti, i grandi canali derivati dal Piave e le grandi prese effettuate sia sul lato destro che sul lato sinistro del Brenta all'altezza più o meno di Bassano e che purtroppo non vengono rilevate dai galesi, sono realizzate prima dell'istituzione della magistratura. Queste erano alcune delle migliori concessioni e più importanti concessioni d'acqua all'interno dello Stato. Queste concessioni d'acqua, come sanno bene gli stessi magistrati e periti, non hanno tutte lo stesso valore, al di là appunto della difficoltà tecnica del tempo di riuscire a misurare l'effettivo flusso, che poi può variare nel corso del tempo, delle prese d'acqua, cosa a cui si arriverà in teoria nel 600, ma in pratica ad applicare molto dopo, e delle caratteristiche variabili nel senso di quantità nel corso dell'anno e anche di qualità nel senso di tipologia di acqua nel corso del tempo. In generale mi pare che le concessioni antiche di acqua, le prese da un fiume con con una portata notevole, soprattutto le prese più vicine per acquare i terreni, siano assai più vantaggiose di molte delle concessioni successive che spesso riguardano scoladizie, acque di scolo o di torrenti di minore e più discontinua portata, anche se c'è l'aspetto importante delle acque di risorgiva di cui si è parlato stamattina. Uno dei problemi che mi pare sia meno chiaramente affrontato in letteratura è cosa poi se ne si faccia di questa acqua, cosa viene effettivamente irrigato, qual è il ruolo dell'acqua all'interno dei cicli agrari, degli effettivi usi del suolo. Ciò che le magistrature e i periti, chi presenta le suppliche ai beni inculti, ripete infinite volte, è che l'irrigazione migliora i terreni, ne aumenta il valore, rende possibile la cultura su delle zone altrimenti sterili o poco produttive. E si tratta dell'Alto Trevigiano o del cittadese, le fonti ci mettono che i canali rendono possibile la cultura di questi terreni, non specificano in modo chiaro in che modo effettivamente, in che modo materiale queste acque vengono applicate
per far crescere le rese agricole, almeno se fanno crescere le rese agricole. Queste acque possono anche essere dannose. Vediamo il caso appunto di questa testimonianza di Marino De Zilio De Cavallini da Brescia, non a caso attuale, dei fratelli Nievo a Tienio, i fratelli Nievo che torneranno a più riprese, hanno dei terreni sulla Ogra e l'Ogra in questo caso fa danni. Perché come nel corso del fiume le acque hanno riempito questi terreni di ghiaia e di sassi e il signor Gerolimo Nievo ha molto operato nel corso degli anni per recuperare questi terreni e per anzi rendere questo apporto fornito dalle acque un elemento positivo. La fertilità di detti campi, ridotti come di sopra, che non vi so dire quanti fossero, valgono 100 scudi, a seconda del testimone valgono 100 scudi il campo. Siccome lo scudo tra l'altro è un po' più del ducato, è una bella sommetta per questo periodo. 100 scudi, secondo me forse anche un po' esagera. 100 scudi a campo è tanto e sarebbe tanto. No, state, avevano le acque della Rogra avevano ingirato alcuni campi de Pradi. Stiamo parlando di prati, grazie alle acque diventano più produttivi. Ora, cosa è stato confrontato? Quali sono i parametri di riferimento sulla base dei quali si giudica l'effettivo successo di questo processo di utilizzo delle acque per il miglioramento dei suoli? È stato messo a confronto con il modello inglese, la rivoluzione agricola inglese tra 7 e 800, sulla quale sono state nel corso infinite discussioni, è stata oggetto di molteplici revisioni. C'è chi dice che vi sia, c'è chi dice che non vi sia. Nella visione classica si basa sull'integrazione delle foraggere, delle piante foraggere, delle leguminose all'interno delle rotazioni agricole, grazie al fatto che queste piante fissano l'azoto dell'aria nel terreno, lo rendono disponibile per la crescita di altre piante che vengono coltivate sulla stessa superficie di terreno negli anni successivi all'interno di una rotazione varia. Questa fissazione di elementi nutritivi aumenta la resa dei cereali, in sostanza diciamo fertilizza il terreno. L'utilizzo di foraggere, di leguminose foraggere, consente di espandere l'allevamento del bestiame e di mantenere il bestiame in stalla, recuperare tutto il cime, utilizzarlo per fertilizzare, per aumentare ulteriormente la fertilizzazione dei terreni. Questo, insomma, nella visione classica della rivoluzione agricola inglese, porterebbe a un notevole aumento delle rese, spezzando quei vincoli che erano dovuti alla insufficiente rigenerazione della fertilità del suolo lasciata agli elementi o un'insufficiente un'insufficiente concimazione. Queste innovazioni si legherebbero al fenomeno dell'eclosul e porterebbero con sé anche una gestione capitalistica dell'agricoltura da parte di grandi fittizieri che agiscono come imprenditori utilizzando manodopera salariata. Altro modello di riferimento con cui è stata confrontata l'agricoltura veneta, l'uso delle acque per l'irrigazione, è il modello lombardo, dove già nel 400 nella bassa lombarda viene praticata l'irrigazione continua dei prati in marcita, che consente a ottenere anche 7-8 tagli di foraggio all'anno e mantenere numerose mandrie di bestiame instabulate e produrre
una elevata quantità di formaggi a pasta dura, questo formaggio Piacentin, che secondo Alberto Grandi non è proprio il nostro parmigiano, ma che sappiamo essere oggetto, sì, la marcita è un prato che viene tenuto costantemente con un velo d'acqua, è sotto acqua corrente, non gela mai, e le piante, il foraggio crescono in continuazione. Questo permette di avere benissimo. Ecco, la produzione è principalmente orientata a una buona produzione cerealicula, ma è principalmente orientata alla produzione di questi formaggi a pasta dura che, a differenza di quelli a pasta molle, possono essere oggetto di commercio internazionale. Piacciono moltissimo, sembra, alle concubine dell'harem di Costantinopoli. Gli ambasciatori veneziani li portano per regalarli al sultano, o sono anche molto richiesti, ad esempio in Germania nel Settecento se ne vendono un bel po' insieme a limoni in salamoia della Riviera Gardesana, eccetera. In questo caso grandi conduzioni, grande affluenza, uso di manodopera, di poca manodopera permanente, impiego di numerosa manodopera salariata per far fronte ai picchi di lavoro del ciclo stagionale dei lavori agricoli, quindi agricoltura di tipo spiccatamente capitalistico orientato al mercato. Sappiamo che nel Veneto del Rinascimento, così come anche nelle zone di pianura asciutta della Lombardia, si diffonde tra 4 e 500 nel Veneto la coltura promiscua, basata sull'integrazione tra seminativo, tra coltura dei cereali e invece colture arboree e arbustive, quindi la vite a palo vivo, sostenuta da alberi, e il gelso, che in genere viene collocato nell'aia o sui confini, perché gelso e vite non convivono particolarmente bene, cioè l'idea che la piantata veneta sia basata su vite sostenute dal gelso, no, è irrealistica. Il buon Andrea Savio ha provato nel suo piccolo giardino a piantare il gelso con la vite, e la vite non cresceva. Quando ha tolto il gelso, la vite è gli agronomi ottocenteschi difatti sconsigliano assolutamente l'uso del gelso come pianta di sostegno per la vite. Insomma, la coltura promiscua, sotto forma di, come lo chiamano i catasti, arativo piantato vitato, diventa un elemento fondamentale del paesaggio veneto e in molti casi chiude lo sguardo sulle campagne, bisogna salire per ammirare il paesaggio. Questo è un altro aspetto di cui tenere presente. Abbiamo partecipato a un progetto con dei colleghi di storia dell'arte. La piantata non è raffigurata nei dipinti veneti del 500-600, cioè magari c'è nelle mappe dei periti, ma quando si dipinge il paesaggio veneto, piantata viene spennellata via perché blocca la visione. Per lo stesso motivo nell'Ottocento i generali austriaci dicono: in Italia non si fa la guerra con la cavalleria, che non ci si può muovere, tutti i campi sono pieni di piantati, quindi fanteria, artiglieria, ma i cavalli non riescono a manovrare. È una delle tanti condizionamenti a cui la piantata sottopone la vita sociale, economica e anche le operazioni militari durante le guerre d'Italia.
Intorno alla piantata i proprietari cittadini nel corso del 500-600 costituiscono dei poderi a coltura promescua, dove c'è la piantata con questa associazione tra cereali e viti, anche una piccola superficie di prato per mantenere un tiro di bestiame o più tiri di buoi sufficienti a lavorare adeguatamente alle terre del podere. Questo fa sì che in genere la dimensione del podere sia un multiplo intero delle dimensioni che in determinate condizioni idologiche e ambientali i buoi possono lavorare. Una casa canonica e degli annessi, molto spesso anche un orto, qualche parte di terreno a lino o canapa per soddisfare le esigenze di sopravvivenza della famiglia contadina e garantire al proprietario delle entrate in natura, in genere con forme di colonia, di contratti di tipo di colonia parziaria. Ora, le colture, le piante che costituiscono la base della piantata veneta non richiedono di particolare irrigazione, perlomeno nelle condizioni normali per l'Italia settentrionale, cioè non hanno bisogno di tanta acqua. Peggio ancora, in molti periodi della loro crescita l'acqua è fortemente dannosa. Il frumento non risente particolarmente del freddo invernale. Difatti c'è un proverbio riportato da Sergio Anselmi, grande storico della mezzadria umbro-marchigiana: sotto la neve pane, sotto la pioggia fame. Eccessive piogge nei mesi autunnali, nel periodo in cui si deve fare la semina, la sistemazione dei campi e poi la semina, soprattutto eccessive piogge nella tarda primavera, quando ci si avvicina al raccolto del frumento, sono la più comune causa di carestie che diventano particolarmente catastrofiche nel Veneto e nell'Europa meridionale della seconda metà del Cinquecento, periodo in cui vive Palladio. La vite si cerca di irrigarla il meno possibile per motivi che immagino saranno ovvi a tutti voi, se no il vino viene anacquato e anche il gelso cresce meglio in terreni sciolti e senza irrigazione. Sono tutte culture che se vengono irrigate in condizioni di emergenza, in condizioni di protratta siccità, e non vengono irrigate perché se irrigate rendono di più, quindi per salvare il raccolto, ma in condizioni appunto di drammatica siccità, altrimenti crescono benissimo, crescono senza aver bisogno di particolare irrigazione. Poi ovviamente se non sono concimate, gli manca l'azoto e il fosforo, non crescono tanto bene, ma questo l'irrigazione lo può risolvere in un certo punto. C'è una cultura che ha bisogno di irrigazione e basta, quale sia, avete ben presente se girate un po' tra una città e l'altra per le nostre campagne in questo periodo. E il mais, il grano turco e gli altri cereali a semina primaverile e il grano turco ha sostituito. Il grano turco ha bisogno ha bisogno di irrigazione estiva, però il grano turco è un prodotto, così come appunto i cereali che ha sostituito, è un prodotto destinato prevalentemente alla dieta contadina. Non credo proprio che i gentiluomini vicentini e i patrizi veneziani vadano a investire in irrigazione per far sì che i loro contadini abbiano più polenta. Questo insomma sarebbe un po' ottimistico pensarlo. Appunto, queste colture della piantata non necessitano di particolari irrigazioni per spendere molti soldi per l'acquisto delle concessioni d'acqua e ancor più soldi probabilmente per la realizzazione di bocche e canalizzazioni
eccetera, eccetera. Una risposta ce la può dare il catastico del Vicentino redatto dal Galesi. Ora, al giorno d'oggi i terreni si concimano con concimazioni artificiali e qualche collega di agronomia mi ha detto che in sostanza l'agricoltura al giorno d'oggi è la trasformazione di concime in prodotti agricoli, in cui il suolo svolge semplicemente un ruolo di supporto materiale, che non è molto confortante, ma probabilmente hanno ragione loro. Potremmo distinguere due ruoli dell'acqua come fattore per crescere la produttività agricola. È quello di rispondere a una domanda idrica da parte dello specifico tipo di coltivazione. Nel caso che il grano ha bisogno di acqua, aumenta molto meno. L'altro invece è quello di ricostituire, attraverso un apporto di componenti organici, la fertilità dei suoli depaupata la coltivazione continua per più anni. Questo è quello che fa, che so, il Nilo o anche la Senna nei bacini limosi, dove vengono i nostri fiumi a corso rapido tendono a fare più danni che utile in questo proposito. È il caso dell'ingiaramento dell'eccesso di ghiaie portate sulle terre del Nievo in precedenza, è appunto un caso classico di questi apporti poco benefici. Ora, qui lancio un po' il sasso a chi dovrà dopo di me parlare dei provveditori ai beni inculti. Non ho visto moltissimo dei provveditori ai beni inculti in materiali per un saggio scritto insieme ad Edoardo, in cui ho visto appunto alcune documentazioni relative alle concessioni dell'Alto Astico, Salcedo, Lonedo, dove si trova anche Villa Godi. E cosa che mi ha un po' lasciato perplesso, perché il materiale, la documentazione raccolta per queste concessioni dice pochissimo lo sarà l'effettivo uso di queste acque. Cosa dicono a proposito delle concessioni richieste dal Nievo? 563. Maddalena, vedova di Marco del Nievo, vuole usare acqua per adeguare alcune possessioni sue. Possessioni in genere sta per poderi o gruppi di poderi, insomma terreni senza specificare chiaramente quale sia l'uso che se ne fanno, se è arativo piantato vietato, operativo, eccetera, eccetera. Dice che i studi sono favorevoli considerato il beneficio che segue al pubblico irrigando, riducendo a culture, migliorando i ruoli aridi e infruttuosi. Vorrebbe di capire che si mette a coltivare terreni incolti. La perizia legata alla concessione dicono che sarà un grande utile, più di 4 volte il danno, essere loghi magri e giarosi, campi 360, però non mi dice cosa andranno a fare con questi campi, cosa coltiveranno. Una successiva richiesta per ancora altra acqua mi dice quantità di campi descritti nel predetto disegno, quali sono campi 64? Sì, cosa ne fate di quest'acqua su questi campi? Su questo, su quale sia l'effettivo uso di queste acque, almeno in questo caso, i provveditori e i loro periti, per non parlare dei proprietari, sono quantomeno elusivi. Il mio sospetto, però, a partire da un caso è difficile generalizzare, siano reticenti. Viene usata sulle relazioni di Bartolomeo Gallesi. Comune di Montecchio Precalcina è una delle zone irrigate da queste acque dei Nievo, da varie derivazioni che poi andranno su terreni appartenenti a vari rami della famiglia, però sono pradi, è un prado, sono pradi, vanno agli pradi, serve agli pradi e campagne. Pradi e campagne, per una volta anche campagne e pradi.
Ossia, dopo ci sono le estensioni, però il termine più ricorrente è prati. Le acque concesse dai Nievo sembrano servire soprattutto per irrigare prati. Andiamo a vedere in altre zone cosa ci dice la relazione di Galesi, prendendo un po' a caso tra le località di cui mi ero trascritto qualche decennio fa il testo. Fara, sempre nel Pedemonte vicentino, vi scorre l'astico, e questo astico addacqua un prado di Campi 2, un'altra rozza, Campi 1 de Prado, poi la Seriola, Campi 6 de Prado, che scorre l'acqua del Terreale, Prado Campi 15, e poi un altro prado di Campi 1, Vali Pradi di Domino Gerolamo Godi, poi qui dice Campi in generale, ad acqua Campi in circa de Prado, Ali Pradi il soprascritto, Molini Campo 10, al Prati. Spostiamoci a Poianella, vi scorre il Tergola, che scende dal comune di Bressanvido e va ai prati del Locoditto delle Zanette di Ottavio Tiene e Campi 18, poi un altro corso d'acqua che va ai prati di Domino Francesco Anzolelli e dell'ospedale dei Proti, poi altri campi, senza definire qualcosa, però prima aveva parlato di pradi, Vali Pradi dei Cogolli, Contrada del Bosco Campi 5, Alli Pradi di Domino Cesaro Daltoso, sarà quello del Galeone, Daltoso, Campi 34 di Prati. Insomma, come guardiamo, almeno per i posti, per le località che ho visto io, si parla di prati. In alcune altre località si parla di possessioni o si parla di prati e campi. Però è molto raro, mi pare, almeno per le parti che ho visto io, poi avendo il testo completo si potrebbe fare della relazione Galesi, si potrebbe fare un discorso molto più estensivo, però il termine acqua è quasi immancabilmente connesso ai prati. Facendo un salto in avanti di più di 2 secoli, ecco all'inizio dell'Ottocento, atti preparatori del catasto austriaco per il comune censuario di Thiene, quanto si paga di affitto per le varie qualità di terreno. Arativo arborato vitato è la piantata, però non c'è un arativo arborato vitato adequativo. La piantata non si irriga ancora una volta, qui stiamo parlando di anni 20 dell'Ottocento, si irriga il prato, si irriga il brolo. Questo prato irrigato può anche essere un arborato vitato, quindi vi possono essere le viti, come vi erano nei prati irrigati dalla Rosta Rosà nel territorio bassanese del 400. La tipologia del prativo arborato vitato con irrigazione è documentata già nel 400, ma piantata e irrigazione sembrano proprio non andare d'accordo. Cosa ne dobbiamo dedurre? Ne dobbiamo dedurre che l'irrigazione in questi casi serve per trasformare il prato magro, quindi il pascolo della pianura asciutta, in prato grasso, un prato più produttivo. Si tratta, sembra, prevalentemente di prato permanente, perché in molti casi sono degli appezzamenti definiti come unicamente a prato. Questo mi pare emerga anche dalle mappe dei terreni dei Godi, ad esempio, ma può anche essere promiscuo perché, tanto come abbiamo visto, nel podere una piccola superficie a prato c'è sempre ed è quella che è sensato irrigare. Si spende per ottenere le concessioni, si spende per portare l'acqua. Non è ragionevole utilizzare quest'acqua per irrigare, annaffiare erbaccia. In alcuni casi ne abbiamo
una testimonianza, però in generale è sensato ritenere che questi prati irrigui siano non solo prati permanenti, ma anche prati artificiali, cioè prati lavorati e prati dove si semina una pianta da foraggio, tanto più che i loro proprietari appunto sono gentiluomini vicentini, enti assistenziali, ecclesiastici, eccetera, devozionali della città e non, direi ovviamente, abitanti del contado. Tanto più che vi sono delle notazioni sparse sulla diffusione nel Vicentino del secondo Cinquecento o dei secoli successivi di colture foraggere. Queste colture sono un aspetto importante, come vi dicevo, della rivoluzione agricola inglese, perché se inserite nelle rotazioni in alternanza con i cereali possono permettere un notevole aumento delle rese cerealicole che, è bene sapere, nelle terre della piantata sono diminuite dalla presenza sui campi delle viti e degli alberi di supporto, cioè un terreno tenuto ad arativo nudo dovrebbe dare rese più elevate, rese del frumento più elevate o della segale più elevate, perché si coltiva la segale nel Cinquecento in molte zone della pianura asciutta, rispetto a quella della piantata, e si trovano testimonianze della diffusione, della coltivazione di trifoglio e di una leguminosa di veccia. Non ho trovato però erba medica, ad esempio, che è un'altra pianta utilizzata per queste cose. Su questo c'è una sconcertante serie di testimonianze raccolte da una magistratura civile vicentina, il Banco del Sigillo, nel 1571. Questa è la più interessante, sulla diffusione della cultura della veccia e dei lupini. Qui siamo più in zona padovano, nelle vicinanze di Camisano, in cui tutti i testimoni attestano che si semina molto più veccia e molti più lupini rispetto a quanto non si facesse qualche decennio prima. La veccia per seminare e nutrire il bestiame. Ora, queste sono foraggere, queste piante foraggere, questi prati artificiali, questi prati lavorati e seminati, ovviamente risentono in modo molto pesante di una protratta siccità estiva, e quindi qui c'è un incentivo forte a utilizzare l'irrigazione. A proposito della fava lovina, dovrebbero essere i lupini se non mi sbaglio, una delle cose più sconcertanti che ci racconta questo parroco o questo detentore di beneficio è che ho sentito dire che seminando la fava lovegna, quindi i lupini, e lasciandola maturare, quindi raccogliendola per farne farina, questa smagra il terreno, quindi toglie fertilità, sostanze. Ma lasciandola nascere, intanto la facerà il grano, arar l'azoso, che la ingrassa. Qui stiamo parlando del sovescio. Stiamo parlando dell'utilizzo di una coltura leguminosa per poi fare il sovescio, arare questa cultura senza raccoglierla, in modo che vada ad arricchire il suolo per un successivo raccolto di frumento. Questa è una pratica rivoluzionaria, perché porterebbe a un forte aumento delle rese. Poi probabilmente non si diffonde, magari l'ha semplicemente letto in Gallo o in Tarello, ma è abbastanza, inquietante trovare un personaggio che nel Vicentino degli anni 70 del Cinquecento
parla di una pratica che sarebbe rivoluzionaria, appunto questa del Sovation, perché in questo caso non si tratterebbe più di prati permanenti, ma la coltura della leguminosa, della foraggiera, sarebbe inserita all'interno delle rotazioni. È questo che sarebbe rivoluzionario. Poi, come sappiamo, non si diffonde, però c'è l'idea. E effettivamente si trova molta veccia in giro per i campi e nei granai. Un'altra indicazione sulla diffusione delle vecce viene un po' casualmente dalla relazione del Galesi, in cui ci parla di una risaia creata da Alcibia de Traverso, che però ha distrutto la risaia. E ora su 40 campi di risaia cosa fa? Semina il trifoglio. Quindi abbiamo un'ulteriore testimonianza della presenza di questi campi artificiali. Questo con ogni probabilità non è un campo permanente, non è inserito nelle rotazioni, ma con il trifoglio cosa farà? Alleverà bestiame, secondo ogni logica, anche se appunto bisognerebbe trovare qualche contabilità, finito. Allora, la risaia è, almeno nella letteratura, è il percorso veneto al capitalismo agrario. Necessità di capitali per costruirla, gestione da parte di fittavoli con l'uso di manodopera salariata, commercializzazione della maggior parte del prodotto, quando invece sappiamo che nel podere metà del prodotto se lo mangia il contadino. Però anche qui ci sono dei problemi, ad esempio questo caso che riguarda la risaia di Valmarana a Pila. Chi si è impegnato a fare la risaia non ha né le capacità né i capitali per farlo, va a chiedere a Veronesi di aiutarlo perché l'impresa è in pari alle sue capacità e in sostanza si mette nelle mani, dopo 6 mesi dopo aver fatto il contratto con il nobiluomo, si mette nelle mani di questi personaggi perché gli gestiscono tutto. C'è un proliferare di iniziative per creare risaie in questo periodo, proprio in questi anni si trovano parecchi atti in Francesco Cerato, però pare abbastanza la congiuntura di un momento. Ecco, perché questi gentiluomini possono essere interessati alle risaie e perché i provveditori e i beni inculti e i periti sono così reticenti nel dire che le acque servono per irrigare prati? Perché questi sono periodi di un fortissimo tensione sulla sussistenza, continue carestie che culminano in quella gravissima del 1591-92. Si sta bloccando il mercato internazionale dei cereali, che si sbloccherà solo con l'arrivo del grano nordico da Danzica, e il popolo delle città vuole pane. Anche in Lombardia, dove c'è questa tradizione delle marcite, ci sono voci critiche. Questi grandi proprietari stanno togliendo il pane dalla bocca del popolo di Milano e degli altri centri del Ducato per alimentare i loro commerci internazionali. A Padova nel 1592 compaiono dei cartelli che incitano il popolo e gli artigiani a rivoltarsi, a massacrare la nobiltà che li affama, e sia i rettori di Padova che quelli di Vicenza prendono iniziativa, su probabile suggerimento di Venezia, perché la cosa è un po' troppo sincrona per essere spontanea, a costituire dei fontici delle grane. I provveditori ai beni inculti erano stati creati per mettere a cultura dei terreni. Sostenere questa espansione del prato irriguo si fa, ma non sembra essere buona politica dirlo in modo troppo aperto. Questo comunque sarà da verificare su altra
su altri casi dei provveditori dei provveditori dello stesso periodo. Allora, la nostalgia è la malattia da lontananza. Abbiamo sentito, almeno io che vengo da un'estrazione agraria, tante di quelle terminologie che avevo ormai sepolto dagli anni 60, perché la svolta del crollo dell'agricoltura nel Veneto, qui nel Vicentino, è proprio segnata con l'inizio dell'industrializzazione. Ecco, credo che da ieri pomeriggio sono almeno 30 le terminologie che abbiamo, o almeno io personalmente, immagazzinato. Buona parte già note, altre assolutamente ignote. Ogni parola ha dietro un concetto e il concetto ha dietro un'attività. Quindi, per esempio, mi ha molto stupito quando Guido ha detto che cosa sono le marcite. Io ci sono nato in mezzo alle marcite e in mezzo alle becacce e ai re di quaglie, che erano i re di quaglie, erano degli uccelli acquatici che non c'entrano con le quaglie, che a casa mia detestavano perché sapevano la puzza da freschin quando si cuocevano, ma che per esempio era un tributo che la mia bisnonna mandava qui in Palazzo Negri, che è qua, alla sua amica la contessa Negri, perché mangiavano i re di quaglie, animale rarissimo come adesso mangiare un fenicotero, tanto per dire. Ecco, allora, stimolati da queste, credo che ognuno di noi abbia delle reminiscenze. Anche questo sarebbe un apporto interessante, perché vorremmo fare questa volta, intervento per intervento, il dibattito subito. Quindi se c'è qualcuno che ha, e credo che quello che il professor Vianello ha messo tanta di quella carne al fuoco, che insomma c'è possibilità per chiunque di porsi dei quesiti o di avere delle reminiscenze, siete benvenuti a questo leggio per poter fare delle domande o chiarire dei concetti. Bravo. Intanto grazie Francesco, perché la relazione è stata veramente splendida. Il problema è che ogni volta che noi mettiamo le mani per cercare di capire che agricoltura si fa nel Vicentino, non riusciamo a capire. Cioè ci sono continuamente sorprese, tipologia di contratti agrari complessi che vedono l'investe di affittuari, i mercanti stessi che sono in società nella mercatura con i nobili. Adesso i prati, non ci avevamo mai pensato, ma tutti questi prati fanno pensare a una diffusione dell'allevamento forte, o invece una pratica agricola molto moderna, che è quella di fare foraggera per poi avere risultati migliori con la coltivazione di cereali. Cioè, non riusciamo a capire, non so che idea tu hai lasciato in sospeso, che interpretazione dai, perché in effetti ci hai lasciato a bocca aperta. Sì. Francesco, no? Ha cercato di eludere, no? Non lo so, cioè io sta roba l'ho scoperta quando mi sono messo seriamente a leggere la relazione di Galesi, perché vi dico francamente, finché non avevo preso in mano quello, non capivo assolutamente, perché sulle fonti, non solo quelle del PBI, ma anche ad esempio le relazioni degli sindaci inquisitori in terraferma, c'è sempre questo continuo ripetere il legame tra irrigazione e agricoltura e indirettamente, implicitamente cerealicoltura, un legame che però in pratica si fatica a cogliere nella più ottimistica delle interpretazioni. Sappiamo che alcune famiglie vicentine possedevano con un numero consistenti mandrie di bovini, i Velo di sicuro, i Callogno, eccetera, che ovviamente avevano
avevano interesse a disporre di terreni in grado di alimentarle. Sappiamo che poi ci sono molte questioni che restano insolute, che non si possono affrontare attraverso questo tipo di documentazione, ed è molto difficile riuscire a trovare contabilità familiare per gli anni della grande carestia. Io ne ho visto un volume in esposizione al Castello di Thiene, ma c'avevamo il convegno, altrimenti mi sarei gettato, appunto per gli anni, prima metà degli anni 90 del 500. Ci sono 3 archivi Capra, l'ho saputo domenica da Giacomo di Thiene, quindi anche quelli sono una fonte inesauribile. Francesco, l'allevamento bovino avviene in campagna e avviene in edifici specializzati, sappiamo niente, stalle. Allora, dunque, non lo sappiamo. L'idea è che all'interno di un podere ci sia una coppia o 2 coppie di buoi che hanno le sue stallette, hanno la loro stalla e dopo all'interno della casa colonica. Questi grossi branchi di mandrie di bestiame non lo so. Allora, l'ideale sarebbe che fossero stabulati, perché allora raccogli tutto il concime e lo puoi utilizzare sui seminativi, perché se invece mandi le mucche a pascolare sul trifoglio, le mucche la fanno sul trifoglio e quindi si fertilizza quello e non invece i campi coltivati a cereali. Quindi l'ideale sarebbe la stabulazione, però anche lì bisogna trovare contabilità familiare di grandi famiglie. E lo studio della gestione delle grandi proprietà di una famiglia nobile è frequentemente citato come causa di morte per i ricercatori di storia economica all'interno delle facoltà di economia. Cioè quello che si dice normalmente ai giovani: non vorrete mica studiare la contabilità di una famiglia nobile. Dovete studiare perlomeno i mercanti, ma meglio ancora l'impresa contemporanea. Però insomma viene considerato, Edoardo potrebbe dare molti esempi a questo proposito. Questa è la realtà del Vicentino, e vedendo le altre realtà contermini, per esempio il Trevigiano, che ci sono gli studi che sono stati fatti dalla Fondazione Benetton, perché a vedere le altre zone non sembra esserci una situazione di questo tipo. L'area più interessante è come quella più simile, dico, il Pedemonte trevigiano, Asolo. Non mi pare che si parli tanto di irrigazione, non è stato messo lì il focus. Dopodiché bisogna dire che nella documentazione fiscale l'irrigazione appare pochissimo. Non so se il CISA ha raccolto le portate di decima dei patrizi veneziani committenti del Palladio, ma quelle che ho raccolto io molto tempo fa, quando ancora si potevano vedere direttamente le dichiarazioni in Archivio di Stato di Venezia e non chiedere tramite il funzionario, cioè ci sono i Capello di Villa Capello di Cartigliano, che hanno un canale poderoso che porta il loro nome, quindi non è che possono dire noi zero. Cioè dicono che loro hanno l'acqua per far funzionare i mulini, eccetera, ma non danno la minima indicazione di qual è l'uso delle acque per irrigare. Loro si limitano a dire che le terre sono magre, sassose, improduttive, i contadini devono essere ai contadini bisogna dare denaro a prestito, i cereali, perché sennò muoiono di fame, che sostanzialmente loro fanno i proprietari fondiari per beneficenza. Quindi le acque compaiono solo quando vengono affittate a qualcun altro, e quindi c'è la dichiarazione, e quindi chi
le ha prese in affitto, le dichiara in modo corrispondente. Per il resto si fidano che già in quel tempo, come oggi, le varie magistrature non colloquino tra loro e quindi fanno finta di non avere terreni irrigui. Idem temo per l'Estimo vicentino. L'irriguo non si dichiara che è una terra irrigua perché chissà mai ti potrebbero chiedere di pagare di più. Procediamo perché siamo molto in ritardo. Comunque, ecco, c'è una domanda. Io intanto vi lascio questo, un proverbio rarissimo che forse non avrete mai sentito, quando si dice di una persona fortunata: ega l'acqua su strafoglio. Tre flash. La relazione gallese o galesi è dedicata in maniera specifica a rilevare i corsi d'acqua, quindi è chiaro è l'utilizzo delle acque, quindi l'effetto è distorcente in qualche maniera, perché è chiaro che parla dei prati irrigati e non parla di altri utilizzi della terra che non necessitano di acqua, quindi lì si tratta di vedere le proporzioni. L'effetto può essere quello di una prospettiva parziale. E gli archivi Capra sono 5, sono 5 enti conservatori. Sono 5, un'altra cosa, però la produzione del formaggio potrebbe legarsi alla produzione formaggera, su cui le famiglie nobili vicentine investono molto, come abbiamo visto. Bene, procediamo perché siamo molto in ritardo e dobbiamo rispettare i tempi. Quindi adesso introduciamo Simone Rauch, che ci parlerà sulla magistratura e i beni inculti, quindi un tema centralissimo. Rauch è esperto di archivi nei quali si muove con grande disinvoltura. Ha collaborato con Deborah Howard al progetto di ricerca per la ben nota mostra che ha avuto questi riconoscimenti internazionali così lusinghieri, e oggi collabora con il Centro per il progetto Palladio Clima e Ambiente. Grazie e buonasera. Proverò a mostrarvi, il titolo dell'intervento non è solo la magistratura e beni inculti, ma una ricognizione d'archivio, in quanto vi mostrerò tutta una serie di documentazioni di questa magistratura della quale si è tanto sentito parlare in queste 2 giornate. Le affascinanti rappresentazioni grafiche del territorio elaborate dai periti cartografici al servizio dei provveditori dei beni inculti, di cui abbiamo sentito parlare in queste 2 giornate, sono tuttora importanti fonti documentali per lo studio del territorio. Per queste testimonianze iconografiche, ma anche per la documentazione scritta, abbiamo qua degli esempi delle carte iconografiche e dei documenti scritti conservati all'Archivio di Stato, gli studiosi sono rivolti al fondo archivistico della magistratura dei beni inculti, che proverò ad illustrarvi nei limiti del tempo concesso. In una prima parte dell'intervento vi spiegherò brevemente le funzioni e la struttura della magistratura, sempre basandomi sulle carte d'archivio, e seguirà quindi una rassegna della documentazione generale che è conservata all'Archivio di Stato di Venezia, e infine vi porterò alcuni esempi pratici delle istruttorie più o meno complete tratte dall'archivio, dove nel fascicolo istruttori troviamo le mappe dei periti, le suppliche con gli schizzi dei supplicanti, le mappe dei periti e quindi le investiture. Inizio ho tante slide da farvi vedere, spero di riuscire ad arrivare alla fine. Sebbene vi sia un notevole ricorso appunto alla documentazione dei beni inculti per singoli casi e finalità specifiche, abbiamo sentito molti studi a livello specie quelli cartografici, oppure studi sui mulini, quelli condotti da Mauro Pitteri, ad oggi manca però uno studio completo sull'organicità di questa magistratura. Tuttavia non mancano degli articoli e dei saggi che possono aiutare a comprendere meglio la funzione e la struttura. Tra questi vi cito questo lavoro del 1927 di Ugo Mozzi, che si intitola L'antico Veneto magistrato dei beni inculti,
ed è contenuto in una pubblicazione che riguarda dal titolo I magistrati veneti alle acque e alle bonifiche. Siamo nel 1927, quindi in un periodo particolare per l'Italia, e il lavoro è stato fatto per magnificare i lavori di bonifica del regime fascista, e quindi nell'introduzione c'è un po' di molta retorica che riguarda appunto gli interventi dei fascisti, e il volume si può scaricare dal sito scusate che ho perso un attimo, si può scaricare dal sito degli archivi degli studi adriatici del CNR, e in questo viene descritta l'attività e la struttura in base ai capitolari dei provveditori, che vi farò vedere in seguito. Un altro volume che tratta abbondantemente la magistratura è il volume di Salvatore Ciriacono del 1994, Acqua e Agricoltura, che affronta proprio il tema delle bonifiche in età moderna, e in particolare nei primi tre capitoli sono frutto di un'indagine archivistica ad ampio raggio sul fondo dei provveditori. È un testo fondamentale per gli studi della storia dell'agricoltura in area veneta, tanto che ha avuto più edizioni. Nel 2006 c'è stata anche un'edizione in inglese, Building on the Water. Il percorso inverso invece è stato percorso da un'altra pubblicazione che è stata molto citata in questi giorni, che è il Palladian Landscape del geografo Dennis Cosgrove, pubblicata in inglese nel 1993, che nel 2000 ha avuto la sua edizione italiana. C'è stato anche contribuito il Centro Palladio, e l'edizione italiana è stata curata dal professor Vallerani, che ha parlato ieri. E questo lavoro è molto importante per approcciare appunto la magistratura dei beni culti, perché c'è un capitolo dedicato al paesaggio e all'acqua che appunto descrive le modalità di intervento della magistratura, dividendola in due grandi settori: quello legato alla bonifica, quindi ai grandi interventi dei ritratti che abbiamo visto ieri, e quello legato alle concessioni idriche per i privati, quindi interventi di minore impatto. Fatta questa premessa sugli studi per poter approcciare l'argomento della magistratura dei provveditori e beni culti, ci chiediamo una domanda di come nasce e di che si occupa questa magistratura. Le risposte le troviamo nel contesto storico, economico, che ci ha illustrato molto bene ieri il professor Pancera, e possono essere riassunte in questa slide. In particolare la nascita di questa magistratura, delle motivazioni che sono qui esposte, una di quelle molto importanti è quella della crisi delle cerealicole cicliche. Ne ha parlato anche prima il professor Vianello, e vedremo proprio dai documenti come vengono affrontate queste cose. Questi sono sinteticamente i motivi che spinsero alla messa a cultura delle campagne incolte, aride, paludose, e attraverso l'opera delle bonifiche del territorio. Perché diciamo questo? Perché quando la magistratura si nasce, la prima attestazione che troviamo nei documenti è del 1545, risale al 19 di settembre, ed è una disposizione del Senato nella quale si delibera di eleggere 3 provveditori deputati allo studio e all'analisi del territorio, una sorta di commissione d'inchiesta. Ho perso un attimo il filo, scusate.
Quindi nel documento del Senato, se noi leggiamo bene nella parte, scusate che vedo male, sono inserite le motivazioni per cui vengono eletti queste magistrature. Si trovano molti lochi della nostra signoria inculti, li quali si riducessero alla debita cultura senza dubbio, e questa città e li sudditi nostri di terraferma si serviriano per uso loro di buona summa di frumenti, in modo che si veniriano a fare insieme dei buoni effetti. L'uno tenir li popoli ubertosi di Biave, e l'altro di ovviare, questo è il motivo di cui parlavamo prima, gli convenienti che ora seguono alla carestia, di quelli per la qual conviene ogni anno uscire dallo Stato nostro gran quantità d'oro e che si spende in comprare frumenti forestieri. Quindi per evitare di risolvere le carestie andando a comprare il frumento nei territori o turchi oppure nel sud dell'Italia, lo Stato veneziano punta a bonificare i terreni e quindi trovare le soluzioni per alimentare la città. Un'altra attestazione della fase provvisoria della magistratura, di cui ha parlato anche ieri il professor Pancera, avviene nel 1549, quindi qualche anno dopo, quando viene riproposta l'elezione dei 3 provveditori, però in questo caso si devono occupare solamente del territorio trevigiano. Questo è il capitolare della magistratura, che è il libro, lo statuto fondativo dell'istituzione, che è il libro nel quale, il libro nel quale sono conservati i decreti riguardanti la magistratura, che danno appunto le linee guida del funzionamento dell'istituzione. Se andiamo a vedere la prima carta, che è quella più importante, troviamo nella nota marginale che viene definita la creazione dell'ufficio nostro dei beni culti a data 10 ottobre 1556, che è la data fondativa che è la trascrizione sullo statuto, quindi sul capitolare, della delibera del Senato che istituisce la magistratura. E non ve la leggo perché è stata già letta stamattina nell'intervento di Carlo Bazzani, però voltiamo pagina e vediamo che c'è la votazione del Senato, sempre questa è una copia tratta dal registro del Senato, nella quale si vede che lo Senato quasi all'unanimità, con 117 voti su 125, delibera che vengano eletti questi 3 provveditori. Nello stessa giornata vengono anche eletti i 3 provveditori. I primi 3 provveditori li vediamo trascritti sotto, sono Lunardo Loredan, fu di Ser Bortolo, Ser Hieronimo di Prioli, fu di Ser Giuane, Ser Nicolò Zen di Ser Caterina. Questi sono i primi 3 provveditori dei beni culti presi dal ceto senatoriale, che avviano l'attività permanente di una magistratura che fino a quel momento era stata provvisoria, come abbiamo visto dalle slide precedenti. Nel capitolare appunto noi troviamo le norme, le regole di funzionamento dell'organismo
dell'ufficio, di come come doveva lavorare, e che vi riassumo leggendovi che i 3 provveditori sopra i luoghi inculti eletti dai membri dei senatori restavano in carica circa un anno e non potevano assumere altro incarico né rifiutare l'ufficio sotto pena di pagamento di 500 ducati. Si occupavano di bonifiche, di concessioni d'acqua, controllavano i consorzi di bonifica, che potevano essere obbligatori o volontari. Questo è un aspetto importante perché obbligatori vuol dire che dovevano bonificare il terreno per appunto sottrarlo alle paludi e quindi avere una maggior quantità di campo da coltivare per quel discorso di prima di poter alimentare una città che aveva una forte spinta demografica. E inoltre, oltre a controllare i consorzi di bonifica, concedevano e rinnovavano le investiture d'acqua per l'irrigazione o per l'uso proto-industriale, industriale, come abbiamo visto e abbiamo sentito dall'intervento di Deborah Howard, nei territori della Repubblica che arrivavano fino al Mincio. Anche questo l'abbiamo sentito stamattina ed sono tutte disposizioni che troviamo trascritte nel capitolare. Per il miglior funzionamento di questo ufficio, in più occasioni vennero anche nominati dei provveditori straordinari, sempre presi dal ceto senatorio e quindi tra i patrizi veneziani, con l'incarico di operare, quindi di dare supporto a quelli ordinari, nel momento in cui probabilmente c'era un maggior afflusso di pratiche e quindi le operazioni dell'ufficio si facevano un po' più, andavano un po' più per le lunghe. Perché questo? Vi dico questo, perché dai decreti, e quindi sempre dai capitolari che vi ho mostrato in questo momento, emergono le linee guida che appunto indirizzano il lavoro di questa magistratura, che sono la conoscenza del territorio, bisogna conoscere il territorio, quindi attraverso i sopralluoghi, i pareri dei periti e ingegneri, anche le interpellazioni, interpellano più volte, lo vedremo dopo nei documenti, i rettori, i podestà per avere un'opinione loro anche su determinati interventi e anche attraverso l'opera soprattutto dei periti quando vanno nei sopralluoghi, anche il parere degli abitanti, l'abbiamo visto, cioè abitanti, dei fruitori dei luoghi, l'abbiamo visto anche ieri, si è parlato anche di questo. Oltre alla conoscenza del territorio, un'altra linea guida è quella della sostenibilità economica. Perché? Perché nelle disposizioni, e dopo vedremo anche delle altre disposizioni oltre a quella dell'atto fondativo che abbiamo visto prima, si prevede che la spesa per le esecuzioni delle bonifiche debbano essere inferiori agli utili che ne derivano, quindi i lavori non devono essere sostenibili economicamente, non si può sperperare anche perché appunto la situazione è quella che è, come abbiamo visto. Oltre a questo, un'altra linea guida è quella dell'efficienza. Il sistema, le norme appunto contenute negli statuti prevedono delle pratiche abbastanza solerti, veloci, quindi è tutto codificato in modo tale da arrivare a una delibera investitura in tempi abbastanza rapidi. Oltre a questo è richiesta la chiarezza, perché le regole devono essere semplici, chiare, per evitare appunto contestazioni, vertenze che comunque ci saranno. Ad ogni modo, la chiarezza dei regolamenti servirà nel momento in cui ci saranno le vertenze per risolvere le questioni che nasceranno, appunto, saranno molte, e infatti i documenti, come vedrete dopo nella rassegna, sono tanti, sono moltissimi, centinaia, e attraverso questo sistema codificato e abbastanza lineare, i giudici d'appello potevano riuscire a risolvere le contese.
Queste linee guida le troviamo in una disposizione molto importante che è una sorta di manifesto di come devono essere condotte le pratiche in sostanza. Io vorrei leggervela tutta se riesco, perché è un po' complicato, andrò a salti, ed è il decreto del Senato del 6 febbraio del 1556, More Veneto, quindi 57. È già stato citato, però io ve lo faccio vedere qua sulla carta del capitolare, quindi sul documento più importante della magistratura. Ed è trascritto, e se volete ve lo provo a leggervi a salti, perché in questo documento ci sono quelle linee guida di cui parlavamo prima e anche le norme pratiche da seguire per chiedere un'investitura. Allora, a ciò si possi coltivare i luoghi aridi et inculti a beneficio universale, questo ritorna anche, riprendiamo quelle prime attestazioni che abbiamo visto prima, e il conduttore over consorti, che vado a salti, che vorrà trar acqua da fiumi, over condur seriole, over cavar di altre vene sotterranee, debbano piantar le mire, cioè dei target, dei segnali, per tutto dove vorranno passare con le dita seriola, et far un disegno del loco che vorranno adaquar, et della seriola dal principio dove vorranno tuore essa acqua, fin dove la vorranno far uscire, e a presentarlo agli provveditori nostri sopra i beni inculti, li quali debbano mandar sopra il loco a spese dei conduttori 2 periti pratici, quindi che conoscevano il territorio, e ad essi i provveditori parerà. In questo caso parerà più avanti nello statuto, che non vi mostrerò, se no stiamo. I periti verranno estratti a sorte, quindi questo parerà verrà modificato. E come tutti gli statuti hanno delle modifiche, qui sono degli organismi in divenire, gli statuti i capitolari, dove abbiamo detto 2 periti pratici che ad essi i provveditori parerà, dovendo essi periti diligentemente veder et considerar se il loco sarà riuscibile e se la seriola potesse inferir danno ad altri, e stimare il fondo della seriola, e qui tutte le indagini che devono fare, vado un po' più avanti, e il tutto riferire in scrittura, questa è la procedura standard, con giuramento agli provveditori nostri soprascritti, li quali vedano per esse relazioni, loco potesse apportare 4 volte più utile del danno, che è quella questione che abbiamo visto dentro della sostenibilità, dentro prima della sostenibilità economica, più utile del danno, che potesse fare ad altri. Possano tutti e 3 d'accordo uniti, e non altrimenti, concedergli licenze con le condizioni prescritte, e tessendo di contraria opinione, possino separati venire a questo consiglio con le opinioni loro, quindi a questo consiglio sarebbe il Senato, e parendoli etiam di tuor informazione da altri pratici de luochi possino fare come a loro parerà con maggior sua delucidazione. Quindi possono integrare per capire meglio se concedere o meno l'investitura. Andando avanti, salto, non so neanche se l'ho riportato, però sempre prende da questa disposizione del Senato del febbraio, quelli che vorranno condur seriole tra Brenta e la Piave debbano dar notizia agli savi nostri sopra le acque, a ciò vedino che non sia inferito danno alla laguna. Questo è un passaggio molto importante, perché si vede la relazione con il magistrato alle acque, di cui ha parlato appunto ieri il professor Pancera, e in questo caso, poiché le eventuali seriole riguardanti questi 2 fiumi che sfociano in laguna vanno nel campo di competenza del magistrato alle acque, dei savi esecutori alle acque, quindi devono un po' interagire tra tutti e 2. Questo è un problema che le 2 magistrature non hanno avuto
un rapporto, specie all'inizio, tant'è che probabilmente, secondo alcuni studiosi, il ritardo dell'istituzione ufficiale, quindi del 1556 o 7, 56, scusate, del 1556 del 10 del febbraio, dell'ottobre, scusate, è dovuta a questi contrasti tra le due magistrature, contrasti che il Senato prova a sanare dicendo, cioè, con questo, anche con interventi di questo tipo. Pertanto, se invadete il territorio dei savi esecutori alle acque, dovete rivolgervi a loro. Questa è un po' l'interpretazione che do. Per- e poi andiamo avanti e non vi leggo altro perché ti spiegano cosa fare in caso di ricorsi, del ruolo dei provveditori come organo giudiziario in questo caso per risolvere le questioni che nascono tra vari contendenti come giudici d'appello in sostanza. Ehm, Oltre a questo, cioè la concessione alla regolazione delle bonifiche, alla concessione dei diritti sull'acqua, i provveditori si occupavano però anche di altre funzioni, perché avevano il compito di contrastare gli abusi e i danni che potessero recare impedimento alla navigazione. Infatti, sempre nei capitolari, ma non ho qua la trascrizione, nel settembre del 57 i provveditori ordinano che venissero tagliati gli albori che sono per 5 piedi vicini ai fiumi, i quali non solo sono di impedimento per tirare le imbarcazioni quando risalgono, ma spesso cadendo nell'acqua creano dei problemi, delle conseguenze, dei danni, quindi un intralcio un altro intervento del novembre sempre del 57, perché siamo nel momento in cui si forma questo organismo, cioè, è la genesi della magistratura. Nel novembre veniva proibito il pascolo e il passaggio degli animali lungo gli argini perché potevano recare danni alle rive, collassamento e quindi in ogni caso problemi anche alla navigazione. Oltre a questo, prendevano dei provvedimenti che li troviamo nelle terminazioni, dopo vi farò vedere anche questo tipo di fonti molto velocemente, provvedimenti contro la pesca abusiva, contro l'abusiva derivazione delle acque per il movimento degli opifici idraulici, per l'alimentazione delle risaie, per l'irrigazione per gli usi domestici e gli abusi derivanti alla mancanza dell'investitura, cioè c'era qualcuno che utilizzava l'acqua senza avere l'investitura. E come si regolavano in questo caso? Con delle penalità contro penalità che potevano essere pecuniarie, ma anche con penalità abbastanza severe, come la condanna in certi casi a morte, alla prigione, al bando o al servizio sulle galee dello Stato come rematori per alcuni mesi. Anche nel magistrato alle acque, che ho visto recentemente, ho visto delle buste, e ci sono dei condannati alle galee, al remo in sostanza. E, oltre a questo c'era la confisca dei beni, il ritiro delle concessioni d'uso e l'obbligo di chi ha danneggiato di ripristinare l'opera danneggiata. La magistratura non era formata solo dai provveditori, ma avevamo anche tutto, come classico nelle magistrature veneziane, una struttura organizzativa eh, che si può riassumere in questa slide. Vediamo che c'è l'esecutivo con i provveditori aggiunti, i provveditori di rispetto, i membri delle commissioni i giudici d'appello. Questi sono incarichi riservati ai patrizi, ai senatori. Poi c'è l'apparato amministrativo che è riservato ai cittadini. Qua abbiamo il segretario, che è una sorta di gran cancelliere dell'ufficio, il coadiutore, che è un assistente del segretario,
il ragionato, che è in poche parole un ragioniere che si occupa dei conti della tenuta dei registri contabili dell'ufficio, che vedremo poi rapidamente, e l'avvocato fiscale, che si occupava di analizzare le istanze e le pratiche, soprattutto per quelli che va- dovevano dimostrare di vantare dei diritti di concessione precedenti all'epoca, alla conquista della Repubblica. Oltre a questi ci sono le figure operative d'un massaro, sono come dei fattorini in sostanza, e poi c'è un apparato tecnico che è quello forse più importante per il nostro intervento. Sono gli ingegneri e i periti, la cui funzione era quella, come abbiamo visto prima, di fare i sopralluoghi, le verifiche, stilare le relazioni, fare i disegni e riferire in scritto con giuramento ai provveditori. Si dividevano, qua vado molto rapidamente, in ordinario e straordinario i due periti che venivano. L'ordinario aveva l'obbligo di risiedere a Venezia, lo straordinario invece non aveva questo obbligo. L'ordinario aveva una paga fissa, mentre lo straordinario prendeva la commissione sul lavoro, sulla perizia in sostanza, commissione che abbiamo visto dal quel precedente documento veniva pagata da chi chiedeva la supplica. Allora, scorrendo i capitolari, in più occasioni il Senato e i provveditori intervengono per perfezionare questo apparato organizzativo. E, quindi danno ulteriori funzioni e la macchina organizzativa, insomma, si accresce. Fatto sta che cosa produce questa macchina? Produce tutto un apparato di carte legato alle istanze, ai processi, che ci è stato tramandato fino al giorno d'oggi ed è conservato all'Archivio di Stato di Venezia. In cosa consiste il lavoro e la produzione di documenti di questo, di questo magistero? Lo scopriamo, di cosa ci ha lasciato? Lo scopriamo dall'inventario generale dell'Archivio di Stato di Venezia. Questa è la carrellata sulle fonti in sostanza, che informano che il fondo dei provveditori dei sopra i beni inculti si compone di ben 875 unità archivistiche, tra registri, filze, buste, con estremi cronologici che vanno dal 1556 al 1797. La parte costituita dalle mappe e dei disegni è stata scorporata dal fondo, per confluire in un generico fondo cartografico suddiviso però in produttori, poi ve lo farò vedere nel dettaglio. Perché? Perché questa operazione di scorporo ha permesso di conservare meglio la documentazione cartografica. Quindi abbiamo la documentazione scritta, come le relazioni, le suppliche, le terminazioni, le investiture, la documentazione cartografica, le mappe, i disegni, gli schizzi, questo che l'abbiamo visto anche già prima. Approcciare il fondo dell'archivio conservato dall'Archivio di Stato, fondamentali sono alcuni strumenti che forniti dall'archivio. In particolare, se dobbiamo affrontare la serie degli atti con tutte le sottoserie delle varie, con i capitolari, i decreti che adesso vi spiegherò meglio, che vi illustrerò meglio, dobbiamo ricorrere ai documenti come l'inventario redatto nel 1992. E l'indice dell'inventario appunto suddivide tutte le sottoserie che fanno parte della grande serie atti. Vediamo i capitolari, i decreti, i catastici, mentre per quanto riguarda la consultazione della raccolta cartografica, dobbiamo ricorrere a uno strumento d'ausilio come le schede cartacee e gli album fotografici della fotoriproduzione, che sono
nella sala d'accesso alla sala studio dell'Archivio di Stato. Queste schede cartacee permettono appunto di fare delle ricerche toponomastiche che rinviano alla scheda della carta e del fondo che conserva la carta e alla foto miniaturizzata di circa quelle sono le dimensioni da consultare nei piccoli album a disposizione degli studiosi. Questo è quello che avveniva fino a qualche anno fa ed era eh, rispetto a come siamo abituati oggigiorno, un'impresa perché mappe di 2 metri per 1,5 metri, ridotte a una miniatura da 20 centimetri per 15, andavano viste forse con la lente di ingrandimento e anche in questo modo non si vedeva praticamente nulla. Oggigiorno, grazie alla digitalizzazione, abbiamo l'opportunità di vedere non tutte queste carte che sono negli album fotografici, ma gran parte sono state digitalizzate e possono essere consultate solo all'Archivio di Stato, solo nelle postazioni monitor della sala studio, ricorrendo all'ausilio di questi elenchi digitali in Excel riferiti ai singoli fondi produttori di cartografia. In questo caso non si vede molto bene perché sono foto fatte allo schermo. Abbiamo per i provveditori ai beni culti una serie di disegni riferiti agli atti, quindi per lo più gli schizzi allegati alle pratiche che poi vedremo, e una serie generale suddivisa territorialmente, come vedete, PD, TV, VR e VI, che sono OVI e VRVI, che sono Padova, Treviso, Venezia no, Vicenza e Verona, nella quale in questi Excel sono riprodotte quelle schede che abbiamo visto prima cartacee con il riferimento al file della mappa da poter visionare. Se si riesce a capirlo bene, è abbastanza cioè, intuitivo. Si arriva alla mappa che si vuol vedere dopo allo schermo, rispetto alla miniatura si può fare l'ingrandimento e quindi lo studioso è più agevolato. Però riuscire ad arrivare a vedere la mappa, cioè il file riferito alla mappa, è un'operazione un po' contorta che solo con la frequentazione di questi strumenti si riesce a superare. E cosa contiene appunto la serie atti? Abbiamo visto i capitolari sono i libri più importanti, l'abbiamo detto prima, lo si vede dalla legatura, sono coperta in cuoio, caratteri in oro, in pergamena, sono scritti su pergamena, hanno i colori dei titoli correnti in rosso anche le note marginali. Insomma, i capitolari sono i libri più importanti dell'istituzione, sono le prime buste Ehm, oltre ai capitolari ci sono i catastici delle investiture, che sono le raccolte delle concessioni d'acqua con i rubricari suddivisi per i territori. Sono molto complessi da maneggiare perché si tratta di volumi da 70 cm per 50, poi abbiamo le suppliche, le infilze in registri, le lettere dell'ufficio inviate e ricevute in filzi e registri, le relazioni, come abbiamo visto oggi, la relazione galese, questa è una simile alla relazione galese, la relazione Feliciano-Perona del 95, quindi stessi anni, riguarda il territorio trevigiano e la busta 263. Le terminazioni delle investiture, anche qua è un assaggio un po' anche dei libri contabili di cui vi parlavo prima, contabilità dell'ufficio tenuta dal ragionato. Poi c'è questo bel fondo che è quello questa bella serie che è quella dei processi e delle investiture che si compone di 106 unità contenenti fascicoli in ordine alfabetico con nome e cognome del richiedente delle suppliche. Vado velocemente al succo di questo mio intervento, che sono gli esempi d'archivio tratti appunto dalle buste dei processi. In questo caso la busta 488
contiene una supplica di poter derivare acqua da un canale artificiale denominato le Rozze delle Legne per irrigare i campi di sua proprietà da parte di Giulio da Porto. Io vi presento questa supplica perché è pubblicata nel volume di Cosgrove di cui abbiamo parlato prima, ma perché è molto interessante in quanto, come abbiamo visto dal decreto che detta le linee di come presentare le suppliche, c'è la supplica del Da Porto, lo schizzo di Giulio Da Porto con il fiume Astico, la roggia delle ligne che porta la legna a Vicenza e lo schizzo dell'indicazione del suo terreno dove lui vuol portare l'acqua per ad acquar i suoi terreni. Questo è per rispondere al professor Vianello, quindi confermo che anche in questo caso non spiega, è solo per irrigare in sostanza. Qua vediamo dell'esempio dell'efficienza. La supplica è del 22 marzo 57, il 23 marzo 1557 c'è l'informativa inviata da il magistrato con le firme dei tre provveditori che sono, qua adesso non vedete bene, io lo vedo meglio, sono i primi tre che abbiamo visto prima perché siamo proprio i primi anni scrivono ai rettori di Vicenza per avere un parere loro sulla fattibilità dell'opera e allegano, lo scopriamo dopo, lo scrivono però in questa nota a margine, allegano il disegno, lo schizzo, un copia in realtà perché sono due gli schizzi dentro al fascicolo, lo schizzo del diporto. Il 29, quindi una settimana dopo, i rettori rispondono e segnalano, danno un parere positivo e segnalano anche che le restituiscono l'allegato che torna indietro per essere archiviato nell'archivio nella pratica dei processi che stiamo vedendo. Il 4 maggio i provveditori cosa fanno? Danno mandato a due ingegneri periti per eseguire il sopralluogo. Non sono estratti a sorte, ma sono nominati e, sono, un secondo, il perito Gastaldi, se non sbaglio, adesso, e uno Severin, che vanno a fare questo è il mandato che è in incarico di fare il sopralluogo. Eh, Cosa fanno? Vanno a fare il sopralluogo, rispondono con una relazione, con una deposizione, anzi, che fanno proprio presso gli uffici del magistrato il 24 di settembre 1557. Però allegano la loro perizia, firmata appunto, come vediamo qua dal Gastaldi, la perizia e la mappa del territorio che loro hanno visionato. Questa è una cosa abbastanza importante perché qui in questo caso la mappa è quella dei periti. Solitamente le mappe dei periti venivano estratte dai conservatori dell'archivio per confluire nella collezione cartografica che abbiamo visto prima. Quindi è molto importante il fatto che ci sia la carta del Galesi, no del Galesi, scusate, di Giacomo Gastaldo. E vediamo dei particolari della mappa dove sono segnalati appunto la Rozza delle Legne, i terreni del conte Giulio da Porto da irrigare, il cartiglio che è un classico eh, il cartiglio che veniva appunto posto dal perito cartografo per autenticare il suo lavoro, dice che il disegno fatto io, Giacomo Gastaldo, cosmografo, in compagnia di Severin Bevilacqua, che è l'altro, su istanza del conte, il 5 agosto dell'anno 1557. Un secondo. Quindi il 5 agosto fanno il sopralluogo, il 24 danno il loro risponso che è positivo, loro dicono che vabbè, per loro va bene,
dare la concessione e pertanto l'operazione va in porto. Avevo un altro esempio, ma non arrivo. Era un esempio che vi volevo farvi perché anche in questo caso si conserva la carta del perito, che in questo caso è Giacomo Sorte e Cristoforo Sorte, un perito molto famoso che si è occupato, ha lavorato per i beni inculti per una trentina d'anni, eh, ad intermittenza sia come ordinario che come straordinario. C'è il spartiglio che distingue sempre i suoi lavori. Qua siamo nel 1563, vediamo i territori, le caratteristiche in questo caso si chiede un'acqua di risorgiva e quindi viene rappresentata la fonte sorgiva. I tratti in rosso rappresentano i tracciati degli interventi. La carta è molto bella e la cosa strana, appunto, che è ancora conservata nella sezione dei processi e quindi è consultabile invece di essere ritirata dalla consultazione. Chiudo appunto allacciandomi a questo aspetto dell'estrazione delle carte per conservarle, perché volevo, tra i vari esempi che volevo mostrarvi e che non vi mostrerò, c'era una richiesta di concessione d'acqua nel territorio di Montorio, questo distretto industriale di cui abbiamo parlato anche ieri, con un uso molto intensivo delle vie d'acqua, dei canali che sono presenti sul posto. Lo schizzo allegato alla supplica non c'è. C'è questo avviso datato ottobre 2022. E cosa dice? Dice in sostanza di riferirsi alla mappa nella postazione PC dell'archivio, indicando il codice che è il 27466. Noi fortunatamente abbiamo questa mappa perché è lo schizzo allegato alla richiesta di supplica del supplicante di questo Mariani Giulio. Vediamo che rappresenta il distretto appunto di Montorio. La mappa non c'è più, è stata tolta dalla consultazione, si può vedere solo al monito. Perché? Perché la mappa è stata presentata, ospitata qua durante la mostra di Deborah Howard, che è stata presentata qui al Museo Palladio, a fronte di un restauro finanziato dal CISA e quindi adesso non è più consultabile, ma questo è un bene perché rappresenta una tutela a lunga conservazione di un documento e comunque non è che non verrà più consultato, anzi, grazie all'intervento del CISA, la mappa ha potuto essere conosciuta anche al di fuori dell'archivio e quindi quello del CISA è stato un esempio di valorizzazione di bene culturale, anche se si tratta di una piccola mappetta, però in realtà è un esempio di valorizzazione di bene culturale e di diffusione anche di fonti storiche. Per questo dobbiamo ringraziare il CISA e vi ringrazio dell'attenzione, nonostante non sia riuscito ad arrivare a, a me. Grazie, grazie per il tempo extra. Purtroppo siamo un'ora in ritardo e gli ultimi sono sempre i più penalizzati e questo non è giusto. Quindi io passo subito a dare la parola alla professoressa Elena Svalduzzi, la quale ci parlerà di ville e corsi d'acqua. La professoressa Svalduzzi, scusate, mi incappo, è associato di storia dell'architettura presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Padova, appunto. Si occupa principalmente di storia dell'architettura, di storia delle città in età moderna e di paesaggio storico. Membro del consiglio direttivo dell'AISU, Associazione Italiana di Storia Urbana, cura con Gianmario Guidarelli il progetto e la collana Armonie composte sul paesaggio monastico. Scusa, no, ho cambiato il tuo cognome, ma siamo tutti, credo, molto provati da questa. eh,
Ringrazio moltissimo per questa presentazione. Tra l'altro non mi chiamavano Sbalduz dal liceo, quindi è bellissimo sentire. Allora, visto che siamo tutti molto provati, cercherò di sintetizzare al massimo, anche perché molte cose obiettivamente sono state dette. Nell'affrontare il tema partirò da due osservazioni che risalgono a due momenti molto importanti di intensa trasformazione del territorio veneto. Anch'io parto dal 1937, non a un caso, parto da un'osservazione di Elsa Campos nel volume Consorzi di bonifica. Nel Veneto del Cinquecento, che è il Veneto di cui stiamo parlando, elemento primario è l'acqua, quindi vedete in questa antiporta di un trattato settecentesco del Lovisa opponesi elemento ad elemento una lotta tra terra e acqua, che è lo sfondo su cui si stagliano le considerazioni che sono avvenuti in questi giorni. Quindi l'elemento primario è l'acqua e secondario la terra. L'ha detto molto bene rispetto alle aree interne, quindi non solo lagunari, Walter Pancera. La seconda osservazione invece è di Guido Piovene e cade in un altro momento importantissimo di trasformazione del territorio veneto. È una frase famosissima: nel Veneto dove sono nato la natura è specialmente dolce, eppure so che molto e proprio quello che ci sembra più naturale è invece artificiale, fatto dall'uomo, sostituendo alle antiche paludi e ai torrenti senza freno la terra. Quindi l'acqua come elemento primordiale. Trasformazioni queste anche più recenti che ci impediscono in effetti di comprendere il rapporto tra l'architettura e l'acqua, tra le ville e l'acqua, che è quello di cui vorrei brevemente parlarvi, come in origine. Che il paesaggio non è un paesaggio naturale, ma è un paesaggio antropico e costantemente trasformato. Allora, che cosa c'è di speciale in questo nel Veneto? La prima cosa, secondo me, è che la situazione è unica perché l'architettura è al centro di queste trasformazioni. Ancora una volta evoco Cosgro, il paesaggio veneto del Cinquecento è plasmato attraverso l'architettura. Vi farò vedere come la villa è parte integrante di questo sistema. La seconda questione che rende speciale questo orizzonte è che le modifiche sono in qualche modo concepite, guidate su questo non ritorno sulla questione da magistrature che non sono solo quelle di cui abbiamo parlato, non solo i beni inculti di cui ci ha illustrato benissimo il funzionamento Simone, ma anche i savi esecutori alle acque. Pensate che in un inventario che ho studiato del 1642 abbiamo ben 550 disegni nell'archivio di questo magistrato e sono disegni che rimangono a disposizione dei proti. Non vi parlo del funzionamento dei proti alle acque, ma si copiano questi disegni tramite spolvero, anche disegni di grandi dimensioni che consentono anche, come dire, di conoscere in maniera rapida ed efficiente il territorio soggetto a trasformazione. Però, se adesso vado proprio velocemente tagliando molte cose, però se io fossi stata invitata a parlare qualche tempo fa, vi avrei presentato questo orizzonte che mi presto a descrivervi brevemente. L'avete sentito più volte, quindi non lo ripeto. C'è una parte alta del paesaggio che è, come mi insegnate voi, storici economici, l'abbiamo visto prima in un documento, magro e giaroso, l'acqua bisogna portarla, al di sotto più o meno della linea delle risorgive, ma sono d'accordo con Francesco Vianello che non è sempre così, ci sono delle sacche che adesso mi presto ad illustrarvi dove questo limite non esiste, lo vedremo, e una linea appunto
più bassa, la cosiddetta bassa, che è ricchissima d'acqua. Allora guardate questa bellissima illustrazione a cui sono molto legata, il territorio veneto tra la Piave e l'Adige, tra i due fiumi. Cristoforo Sorte, che è considerato uno dei primi cartografi, bravissimi, geografi storici, quello che volete, in questo disegno famosissimo che ha il cartiglio che ci faceva vedere prima Simone rispetto a un'altra mappa del Sorte, ed è intitolato anche nell'inventario che ho studiato Disegno ad acquare il Trevisano, il che significa che pur facendo riferimento all'istituzione dei beni inculti, siamo nel 1556, è conservato nell'archivio dei savi esecutori alle acque. Io ho studiato molto bene i savi esecutori alle acque, un po' meno i magistrati, non credo nella guerra tra i due, ma di una profonda collaborazione. È un disegno che intende capire attraverso la rappresentazione del territorio così ben definita, seppur con pochi elementi, dove si possa trarre acque per adattare il territorio trevisano. Le due prese sono a sud e a nord del Montello, attraverso le derivazioni che vengono definite la Brentella con tutte le diramazioni. Nel cartiglio si fa riferimento a quel lessico che è un lessico istitutivo dei beni inculti, ma che ricorre in moltissima parte della documentazione che abbiamo analizzato e anche in qualche stralcio palladiano, come abbiamo già visto nei 4 libri. Nel cartiglio si dice: vi sono molti luoghi i quali si potriano ridurre a buona cultura quando si potessero adattare, il che certamente sarebbe di beneficio e comodo di questa città nostra. Attenzione, perché l'occhio è sempre a favore di Venezia. Io ritengo che il 1556 sia un turning point, per dirla così, 556-557, per la politica di gestione delle acque. Faccio riferimento a un bellissimo studio di Howard sulla storia dell'architettura, l'importanza della fase di passaggio degli anni 40 del Cinquecento. Secondo me 1556-57 sono anni strategici in cui, lo conferma in fondo la relazione di Simone, si decide molto. Dicevo del passaggio tra le decisioni di governo e, come dire, le iniezioni sul territorio anche attraverso gli interventi palladiani e il risuonare di questo lessico all'interno dei 4 libri. È una cosa risaputa, quindi faccio qui riferimento all'esempio di Villa Emo a Fanzolo, famosissimo. Nella breve didascalia dice: questa fabbrica, scusate, dietro a questa fabbrica è un giardino quadro per mezzo del quale corre un fiumicello che rende il sito molto bello e dilettevole. Questo è un aspetto, come dire, estetico, ma anche funzionale, che è una delle caratteristiche dell'acqua che è emersa in questi giorni. Ma guardate come queste diramazioni dalla Brentella, che è il canale principale che vedete in alto, vadano a irrigare, questo sì, vadano ad irrigare, come vedete dalla presa principale, come delle vene che portano l'acqua in maniera abbastanza omogenea. E sappiamo che nel 1536 Lunardo Emo chiede di potenziare la seriola dei Barbarigo lì vicino, confinanti, ed è l'atto che precede la costruzione vera e propria della villa. Perché vi dico che è un turning point anno 56-57? Perché ragionando in un orizzonte più ampio, il 1556 è anche la data a cui risale questa rappresentazione straordinaria che riassumo, che è un piano, un cosiddetto piano per Venezia, ed è un ricordo. La ricordo è un altro sistema attraverso cui una sorta di relazione, ma che può essere anche disegnata, attraverso cui viene presentata qualcosa, quindi un carattere anche di invenzione, di novità che la documentazione presenta. Quindi è il ricordo che viene presentato da Cristoforo Sabadino, che è
stato nominato in questi giorni e che è ingegnere proto dell'ufficio alle acque. Un anno, 1557, sono impazzita per trovare la documentazione coordinata con questo disegno e non esiste, ma il piano viene presentato in maniera molto congrua, anche realistica, non credo affatto sia un piano ideale, con una serie, vedete qui, di conti e che fanno riferimento al sostegno. È un progetto a finanziamento chiuso, diremmo oggi, in cui, vedete, tutte queste aree verdi sono le aree nuove che si sarebbero dovute aggiungere per trovare terreni nuovi come bonifica per colmata. Bonifica per colmata che avviene tramite l'escavo dei rii. L'escavo dei rii, quindi i rifiuti si tolgono, si riutilizzano, guardate qui i rifiuti a Venezia sono i fanghi, si riutilizzano e si creano terre nuove e inoltre si costruisce una è nota questa cosa, ve la ripeto brevemente, una riva tutto intorno a Venezia, salvo questa parte dietro la Giudecca, un nuovo canale che movimenti le acque, perché le acque non devono stare ferme, lo dice anche Palladio questo, e dalla vendita dei nuovi terreni l'ingegnere proto calcola che si possono realizzare delle opere pubbliche. Ora di tutto, tra cui 36 nuovi ponti, insomma avevo studiato nel dettaglio tutto, ma non ve lo racconto. Ecco, di tutto questo viene realizzata solo la parte delle fondamenta nuove e 20-30 anni più tardi. Però, voglio dire, istituzione dei beni inculti, intervento nella campagna, definizione di una prima grande opera, finanziamento chiuso, bonifica per colmata. Ecco, la cosa ancora più di cui sono assolutamente convinta è che non ci sono solo le magistrature, ci sono anche, l'abbiamo detto più volte, gli uffici locali, ma c'è anche una cultura diffusa che è straordinaria. Vi do qui un assaggio, è veramente capillare. Questo è il cosiddetto codice Paolini, è presentato da due proprietari di boschi nel Bellunese, dalle mie parti, in cui vedete che descrivono una specie di dossier a partire, questo è bellissimo, sono straordinari, cioè dipingono delle stampe anche piuttosto importanti. Questa che vedete qui è la Venezia di Battista Franco, siamo al 1500, metà 500 più o meno, la dipingono per far vedere gli effetti che l'intervento fatto lungo i fiumi, e in particolare il disboscamento delle rive, questi sono proprietari di boschi, vogliono proteggere il patrimonio boschivo, diremmo oggi, in realtà vogliono ottenere qualcosa dalla Repubblica, però un effetto fatto come dire, un'opera fatta a monte in malo modo ha degli effetti sull'equilibrio generale, sul sistema idrografico generale. Questa volevo farla vedere l'ho inserita poi ieri sera perché è una descrizione fiume per fiume fatta da dei proprietari di boschi. Questi proprietari di boschi che vedete come poi non sono loro che in questo caso ci sono varie mani, insomma non vi racconto tutto, però è interessante perché analizzano la posizione per esempio qui di Belluno, i ponti, guarda Donata, non me ne ero nemmeno accorta, poi soprattutto anche, vedete, delle case, dei complessi rurali di villa, forse già, con una descrizione della vita in questi complessi che recano danno. Anche, vedete qui una segheria, ma anche, insomma, i prodotti agricoli e i residui agricoli sono visti in malo modo perché vanno ad impaludare la laguna. Allora, questo fatto di capire che il territorio veneto è in prevalente acqueo è stato un po' difficile da spiegare, per esempio, nelle giornate palladiane
quella che ho condotto io, perché una delle domande che mi è stata rivolta, ma la Villa Pojana cosa c'entra con l'acqua? E c'entra e come? Allora sono partita da queste considerazioni che nel Veneto del Cinquecento l'acqua c'è ma non si vede, bisogna trovarla e poi in questo periodo in cui in questo momento di grandi cambiamenti climatici è anche difficile quando ci si trova di fronte a situazioni come quella che vedete, corsi d'acqua in secca, mentre molto più facile è capire il rapporto acqua e architettura laddove l'acqua riaffiora. Anche questo è già stato detto. Per un terzo la Villa Pisania Montagnana è costruita sull'acqua, vedete qui abbiamo esplorato assieme ai nostri corsisti, e ancora la Barchessa, ciò che rimane del complesso acropolico pensato da Palladio a Meledo. Eccola qui, questa, scusate, ho detto Barchessa, volevo dire Torre Colombara, è adiacente ad un fiume, vedete qui fiume Exello in questa mappa, in un punto, e qui introduco una variante a quanto detto fin d'ora, in un punto in cui, attenzione, la strada si congiunge, la strada carrabile si congiunge con il corso d'acqua. E a me sembra importante perché questo ricorre molto spesso nel posizionamento dei complessi di villa, strada che si congiunge al corso d'acqua, ponte e ingresso alla proprietà. Il caso emblematico è quello che qui vedete, Pisania Bagnolo, con questa cosa che non piace molto a Guido, che è come dire, l'ingresso, il controllo sul territorio, vedete, dalla loggia verso il fiume, che adesso è completamente chiusa da un muro, quindi ci vuole uno sforzo immaginativo per pensare che davanti a noi c'è un asse stradale, forse tracciato da Palladio, che va verso Bagnolo e che compone un tridente territoriale con le strade carrabili. Quindi e nelle mappe tutto questo si vede. La cartografia ovviamente è il mezzo privilegiato per leggere queste relazioni a scala territoriale e ci fa anche capire come la cartografia ci fa anche capire quale può essere la congiunzione tra acqua e architettura, che può avere declinazioni differenti. Io avrei voluto spiegarvele, ma sono già state spiegate, funzionali, estetiche, perfino simboliche, quindi vi tralascio. Io vorrei però aggiungere un'altra questione. Non se ne è parlato, da questa bellissima foto di Filippo Romano c'è anche il valore, come dire, di luminosità, di lucentezza che può dare l'acqua e si vede molto bene da Villa Foscari, che è collocata non a caso nell'ansa del fiume. Anche questa è la collocazione e in rapporto al punto dove si incrociano le strade e i corsi d'acqua, ma anche lungo l'ansa del fiume che consente di guardare l'architettura da punti d'osservazione via via differenti. E su questo anche questo libro l'ha già, questo passo del secondo libro, del sito da leggersi per le fabbriche, l'ha già citato Deborah questa mattina. Volevo solo far notare, Edoardo, che si parla di acque morte, cioè che anche Palladio parla in rapporto alla possibilità di adacquare, quindi c'è quest'idea di muovere anche le acque per evitare le paludi, che è il vero problema di sempre. Ecco, un altro aspetto invece che avrei legato a questo elenco di funzioni che ho lasciato legate all'acqua è l'acqua come infrastruttura che diventa in alcuni luoghi, legato ancora una volta, però questa volta parallelamente, non a livello di incroci, alle strade, quindi la costituzione delle riviere. Abbiamo famosissime riviere come la riviera del Brenta, questo era quello che vi dicevo, che Thomas Coriat, che compie questo viaggio nel 1606, descrive il viaggio nel Brenta, ma poi a ricaduta
abbiamo per esempio John Evelyn, 1645, che dice siamo arrivati da Venezia a Fusina, abbiamo cambiato, siamo saliti su un barcone, fummo trainati col mezzo di cavalli lungo il fiume Brenta, vedemmo ville e luoghi di pace. Bellissima questa espressione di Evelyn. Giardini piantati di agrumi, fichi e altri alberi fruttiferi. Lungo questo corso d'acqua, in alcuni punti il fondale è così basso da rendere necessario riserve d'acqua contenute da porte che si aprono e che si chiudono. Eccole qua, bellissimo, no? Queste le chiuse che permettono, ecco, spesso i viaggiatori dicono è un viaggio molto lungo, molto... io quando faccio le presentazioni per il corso di turismo dico che questa è un'idea molto bella di turismo sostenibile e turismo lento, slow tourism e via dicendo. Ecco qui alcune immagini che ci riportano nelle riviere. Poi c'è un'altra funzione che forse abbiamo dimenticato, che è l'acqua termale. E l'acqua termale è importantissima soprattutto in una fascia che un po' hanno delineato i due Franceschi, Bianchi e Vianello, ma che sono importantissime in una fascia che può essere anche questa definita una riviera. Mi riferisco in particolare all'area pedecollinare, anche in questo caso, ai piedi dei Colli Euganei, dove abbiamo una di quelle situazioni, una di quelle regioni interessanti da studiare all'interno di queste due fasce alte e basse. Abbiamo giusto ai piedi dei Colli Euganei una fascia con alcune parti sono definite terre di cuori, con dei laghi, delle zone paludose, l'avete detto voi storici molto bene, e queste aree paludose, questi laghi, non si vedono molto bene in questa riproduzione, ma vi assicuro che ci sono in questa carta del territorio padovano di Niccolò Dal Cortivo. Vedete qui Colli Euganei, Padova, e quest'asse stradale che è quello che io chiamo la riviera Euganea, che è segnata da una successione di ville, ne abbiamo discusso prima, dal Cataio che vedete qui adagiato ai monti, prima la villa Mandria, il Cataio, per arrivare a Villa Selvatico e poi ancora Villa Emo, capodilista più verso Monselice, e si arriva fino a Monselice. Vado un po' più, ecco, la vedete qui l'asse stradale, guardiamo se riesco, vedete qui la Mandria, Villa di Scamozzi, questa è precedente ovviamente, e questo è l'asse stradale che intercetta Battaglia. In una situazione che, eccola qui, vedete, Padova e tutto quest'asse ai piedi dei colli, che è un asse canalizio, l'abbiamo visto nella presentazione di Francesco, adesso rivedete la stessa slide, è un canale che è scavato dai padovani e che delinea una situazione, diciamo, è già definita nel corso del Medioevo, ma che si arricchisce di eh, presenze architettoniche particolari importanti, e sono presenze architettoniche che sfruttano risorsa termale, sul quale taglio tutto, i riferimenti all'antico, eccetera, per dire che arriviamo nel Rinascimento con questa risorsa importantissima che genera qualcosa. Allora, in questa fascia a me sembra una, mh, un punto d'osservazione strategico per i temi che abbiamo trattato in questi giorni, perché troviamo la lunghissima conoscenza, perizia nelle acque dal comune alle signorie padovane che ci ha raccontato Francesco, in cui arriva ad un certo punto anche l'esperienza e la conoscenza e anche la diffusione, diremo oggi, di queste tematiche portate dal nostro Cornaro, che vedete qui ritratto qui a sinistra. E su questo abbiamo la prima grande operazione di
ritratto del Monselice, che avviene, guardate, nel 1556 ed è la prima. Tant'è che in un registro dei beni inculti che abbiamo guardato in archivio con Simone, è molto interessante perché c'è questo registro, non ve lo descrivo, comunque che in successione richiama una serie a ricordi a partire da quello di Cornaro e poi il decreto istitutivo dei provveditori ai beni inculti e poi tutta una serie di operazioni che hanno a che fare con il ritratto del Monselice, che non vi racconto, vi dico solo perché è troppo lungo, vi dico solo, guardate questa rappresentazione a destra, che è una rappresentazione del mio Sabadino, a riprova del fatto, ed è conservato nel fondo dei Savi Esecutori alle Acque, vedete, in cui ritroviamo questa riviera. Ecco, la presenza delle acque termali, vedete qui i laghi termali, ma vedete anche qui una rappresentazione che abbiamo visto assieme ai corsisti dentro Villa Pisani, nella Sala della Musica, attribuita da Stefania Mason a Francesco Torbido, in cui vedete, come dire, questi aspetti. Io all'inizio ho detto sarà un bagno termale, poi si vede che c'è anche un parto in acqua, quindi legato alla vita, quindi probabilmente è l'immersione nel bagno della vita, però ricordo che parallelamente c'è questa rivalutazione delle acque termali, su cui non rientro, e che diventano, nel caso di Villa Selvatico, anche un sistema vero e proprio. Ci sono 4 laghetti termali che sono riuniti da un condotto e un monte che si chiamava Colle di Sant'Elena o della Stufa, sopra il quale si costruisce questa villa. Non abbiamo tempo per entrare nel dettaglio, ma la cosa che a me sembra più interessante è che i Selvatico, che sono i proprietari e che promuovono la costruzione di questa villa, operano in maniera, se volete, un po' strana, nel senso che inizialmente nella prima metà del Cinquecento diventano possessori delle valli selvatiche e sono valli piene d'acqua. Dopodiché promuovono addirittura ehm, la canalizzazione di alcuni fiumi. Dal 1538 la Repubblica li stoppa subito dicendo no, questo non lo fate. Successivamente nel 1557 si avviano le operazioni del ritratto che adesso vi farò vedere velocemente. A questo punto costruiscono la villa. Quindi è un meccanismo un po' strano. Aspettano, come dire, che i beni inculti individuino il modo più veloce, come è stato detto, per rigenerare queste terre e alla fine capiscono che per loro è importante conquistare il colle. Sulla costruzione non mi dilungo, però è chiaro che il progetto della villa, vedete qui, è condizionato dalla presenza dell'acqua. La villa è molto rappresentata, è una villa che non solo è dislocata intorno a questo colle, il colle della Stufa o di Sant'Elena, ma che nella sua progettazione, che si prolunga in diverse fasi fino agli anni 40 del Seicento, va verso il basso, si prolunga per cercare di arrivare a uno di quei canali battaglia che sono dei canali strategici. Ecco qui alla fine come compare a fine Ottocento, laddove i giardini si sono via via articolati. Vi dicevo, non mi soffermo, qui alla fine viene costruito dall'INPS un impianto termale. Sarebbe molto bello, però a me ha ricordato non quel disegno, ma in realtà la corsa all'acqua, la ricerca all'acqua, questo disegno su cui Guido si era soffermato in apertura, cioè l'allungamento di questi spazi aperti per cercare l'acqua. Vedete, questo è il bellissimo disegno per il progetto per la villa di Bartolomeo Pagliarino a Lanzè, che non viene realizzato, ma che indica questa costante, diciamo, ricerca dell'acqua
anche là dove è difficile averla al centro della proprietà. Allora la cartografia ve la passo così in rassegna. Si tratta di, in questo caso, non di portare l'acqua come nell'alta pianura, ma di scolare l'acqua, quindi tutta una serie di canali. Guardate, le rappresentazioni sono moltissime. Qui ve ne do solo una selezione. Guardate che cosa succede. Questo è il colle con questa strada che si chiama la strada dei Bagni, già nella toponomastica antica, e che si collega, vedete, al canale della Battaglia. Ma mi sono detta, perché è così importante? Guardate, è ancora al centro di un paesaggio molto vallivo, se volete, cioè l'acqua è ancora riaffiorante nei campi. Ecco, questo è Cristoforo Sorte che propone, vedete, per ancora con i savi esecutoriali acque, propone una derivazione, cioè tutto un sistema scolante che va verso il basso. Ma mi sono detta, che cos'è tutto questo interesse dei selvadeghi, cioè dei selvatico, e non solo, perché lì si allineano una serie di proprietà di nobili padovani, dove poi i veneziani si insinuano dopo il ritratto del Monselice, perché alcune terre non risultano vendute, quindi subitano, diciamo, il 50% passa ai veneziani. Ma questa è la zona anche di controllo delle pietre che vengono fluitate verso il basso, vengono convogliate nel canale delle pietre, passano proprio lì nella proprietà dei Selvatico e vanno verso il basso. Quindi abbiamo queste bellissime rappresentazioni. Domenico Gallo, guardate, tutti i migliori cartografi da Sorte a Gallo a Gastaldi arrivano in quest'area e con il disegno delle cave di trachite che sono la vera ricchezza di questo territorio. Ecco, sono in una fase di studio, non da sola, volevo dirvi che questo è un progetto di ricerca dove per fortuna non sono sola, ma sono con un bel gruppo di ricerca a fianco della bravissima collega Ludovica Galeazzo e con un gruppo di giovani più o meno ricercatori che ci stanno aiutando a capire come avviene questa bonifica, perché insomma, non è chiaro il consorzio, non consorzio, quello adesso con le istruzioni che ci ha dato Simone sicuramente riusciremo a capire. Certo è che i Selvatico ad un certo punto riscattano i campi 2 euro, scusate, sì, 2 euro, 2 ducati a campo e ritornano proprietari dei territori che erano stati espropriati. Questo rapporto con l'acqua si vede in queste rappresentazioni straordinarie di Tommaso Forzan e si vede anche, insomma, stiamo anche studiando la stratificazione delle due ville, inizialmente una villa più piccola che poi viene allargata dal medico padovano Benedetto Selvatico, importantissimo, che ha un'ambizione straordinaria, allarga e costruisce una specie di rotonda che però non ha una sala rotonda centrale. Abbiamo una serie di disegni che stiamo cercando di collocare e per finire volevo concludere dicendovi che il rapporto acqua-architettura non è fatto solo di ville, ma di una serie di manufatti, tra cui i ponti, che i ponti canali che vengono realizzati in questa asta fluviale sono importantissimi. Le abbiamo viste anche nella relazione che ha presentato Carlo di Galesi, in cui alla fine si menzionavano questi manufatti idraulici, ne abbiamo due qui che funzionano con una sezione complessa eccolo qui, che adesso cerco di farvi capire come funziona. Intanto parlo, cioè abbiamo un livello più basso, che è quello che arriva in pendenza dai monti, l'acqua passa sotto, quindi le pietre vanno bene lì, vengono convogliate lì, un livello più alto, che è quello del canale, eccolo qui, vedete, quindi poi la strada carrabile che è doppia, in questo caso da una parte all'altra del canale, cioè quella che io ho definito
la riviera. Vi faccio vedere anche questo che è ancora più significativo. Qui ho lavorato con Camera Nebbia perché stiamo predisponendo un dispositivo multimediale per raccontare la storia di Villa Selvatico, però diciamo raccordata questa dimensione territoriale, perché riteniamo proprio che il rapporto con l'acqua in questa serialità di ville costruite lungo la battaglia sia davvero fondamentale per capire anche il valore di quell'architettura, ma anche per capire, cioè secondo me io questo ponte canale non riuscivo e sono spesso nominati nei documenti, non riuscivo a capire come fosse, come funzionasse, ma è un manufatto idraulico importantissimo. Ecco, io chiudo, scusate, ho dovuto tagliare, ma Elena, stai qua, magari c'è qualche domanda. Grazie Elena, bellissimo lavoro. Pensavo forse anche, pensando alla zona, anche i benedettini di Santa Giustina, in realtà sul problema acque e bonifiche, no? Sai, eh. cosa ti dico fortuna se no c'è Mario. No, nel senso, adesso sto scherzando, che lì abbiamo un'assenza, in quella fascia abbiamo poche proprietà ecclesiastiche e quindi, cioè tu dici come riferimento. Come attore, no? E poi lì, In quell'area. sì, eh, però poco, no? Cioè c'è poco. Sentite, qualche domanda? Se no c'è un gradito caffè qui dietro, come stamattina, e poi ci vediamo per l'ultima parte. Grazie a tutti, a dopo.
Questo poteva anzi essere all'inizio, perché sul tema, come dire, di importanza estrema per noi, vale a dire la tutela di questi materiali. Abbiamo il piacere di avere con noi Silvia D'Andria, che è responsabile della tutela architettonica e paesaggistica per i comuni della provincia di Vicenza. Abbiamo lavorato con Silvia in tante situazioni che lei ha risolto con diplomazia e sapere, che ho apprezzato enormemente, mentre Paola Salzani è responsabile della tutela archeologica per i comuni della provincia di Vicenza e per i comuni della Valpolicella. Terza collega che ha lavorato al loro contributo è Francesca Meneghetti, che purtroppo oggi non c'è, che è responsabile della tutela dei beni storico-artistici per Vicenza e provincia e dell'ufficio Vincoli. Prego. Grazie, sì, integro solo un attimo la presentazione di noi tre perché in realtà, come dire, rappresenta anche un po' l'azione del nostro ufficio, cioè Francesca Meneghetti è la responsabile dell'ufficio Vincoli, cioè di chi si occupa poi proprio dei procedimenti di avviamento dei vincoli di tutela. La collega dottoressa Salzani, che è archeologa, si occupa del settore della tutela demo-etno-antropologica, è responsabile per l'ufficio e vabbè, io sono il funzionario, diciamo, di zona competente territoriale. Vi porto i saluti del soprintendente che in questi giorni non sta bene, era molto dispiaciuto e non ha potuto appunto prendere parte a queste 2 giornate. E niente, ci sembrava interessante portare un nostro contributo proprio per, come dire, dare testimonianza di come gli studi sul territorio, gli studi legati alla storia dell'architettura in realtà hanno un risvolto molto concreto per noi, perché tutto ciò che voi mettete in evidenza e quello che ci raccontate come testimonianza, spesso partendo da fonti scritte, per noi si traduce in testimonianza materiale del nostro patrimonio culturale, di cui in teoria siamo tenuti a appunto siamo tenuti alla conservazione e a lasciarlo anche in eredità ai posteri. E quindi oggi vi presentiamo 2 casi per farvi anche capire, insomma, un po' di cosa ci occupiamo, che ci sembrano significativi. Sono 2 casi che la professoressa Howard ha già, credo, ampiamente affrontato e che erano anche parte della mostra dell'anno scorso. Mi piace anche il fatto che ci sia stata una coincidenza tra il nostro occuparci di queste 2 ville e poi anche appunto la preparazione della mostra, che in realtà per ora sono andate su 2 binari un po' paralleli, ma di cui noi sicuramente abbiamo giovato molto perché appunto dovendo lavorare sul campo spesso non possiamo dedicarci a studi così approfonditi e quindi anche la collaborazione appunto tra soprintendenza e CISA in realtà nasce anche da quello, una necessità di unire le forze, detto con parole un po' banali. Ehm, ecco, sono 2 casi in cui appunto abbiamo messo a punto una concezione un po' diversa della tutela del patrimonio, che non si ferma solo alla cosiddetta architettura monumentale o ai manufatti evidenti, ma che scende proprio sul piano della testimonianza materiale costruita, ma non solo. Ehm, Devo assolutamente ringraziare i proprietari e chi si occupa di questi 2 contesti di villa, anche se appunto ognuno lo fa a modo proprio, però comunque siamo stati accolti e questi complessi ci sono stati aperti e poi anche ringraziare i tecnici che lavorano sul territorio, i professionisti che per noi sono un legame importante con il territorio e con le realtà costruite e che spesso ci segnalano anche luoghi e siti importanti e che dovendoci noi occupare di un territorio molto ampio possiamo anche rischiare di perdere. Ovviamente il complesso di Villa Chiericati appunto, è attenzionato
e il rapporto anche con la proprietà è nato dal fatto che appunto la villa ha anche bisogno di qualche intervento e quindi con la proprietà abbiamo cominciato a parlarne anche in vista di alcuni interventi di consolidamento strutturale, poi entrando nel complesso ehm, abbiamo potuto documentare un importante impianto di pileria per la lavorazione del riso. Probabilmente segnalatomi dall'architetto Diego Peruzzo sicuramente, in seguito agli studi che abbiamo fatto sul complesso di Villa Pisani a Bagnolo. Ehm, che dire, appunto si tratta di tutto quel sistema di annessi rustici che poi fanno parte del complesso di villa e che in questo caso in realtà arrivano quasi 200 anni dopo la costruzione della Villa Palladiana, che già sappiamo ha avuto insomma vicende costruttive che si sono prolungate nel tempo fino agli inizi del 1600. Mi riferisco in particolare appunto all'edificio che abbiamo segnalato con la freccia blu, che è la Pilla da Riso. Questo probabilmente è uno dei pochi esempi in Veneto di pilla conservata anche per quanto riguarda il macchinario ligneo che consentiva la lavorazione del riso. Mhmm, Vi mostro queste fotografie, ovviamente voi fate tesoro di tutte le informazioni che avete ricevuto in questi giorni, sicuramente da persone, più competenti di me e in ogni caso appunto è lampante qual è il rapporto sia dell'architettura di Villa che di tutti, i suoi edifici correlati con il territorio e di quale sia il ruolo principe appunto dell'acqua e quindi di tutto il sistema irriguo, in questo caso legato soprattutto appunto alla coltivazione del riso. E quindi con le varie derivazioni dei canali e di canali minori, appunto in questo caso dal tribolo, e questo è proprio uno di quei casi di supplica in cui in rosso viene poi segnato il percorso della seriola che deve arrivare la vedete la freccia? Sì, che deve arrivare alla ruota della pilla da riso. Questo edificio è stato attribuito come progetto al Bertotti Scamozzi e risale ai primi anni 60 del 1700. Tutto questo complesso è stato anche recentemente ristudiato all'interno di una tesi di laurea dello IUAV da Giacomo Picco, con cui ci siamo anche confrontati per alcune informazioni. E soprattutto per questa ricognizione, insomma, cartografica di cui vi ripropongo degli estratti. In ogni caso, come vedete, appunto, è ben indicata la ruota e proprio nella supplica è scritto che viene indicata con una linea rossa la derivazione appunto della seriola che dovrà servire per detta pilla, quindi per la costruzione della pilla. Questa è un'altra mappa di qualche anno dopo, anche qui si legge proprio che c'è la pergola a far girare la ruota della pilla, no? Quindi questo ruolo fondamentale dell'acqua in quanto energia meccanica. Ehm, Passo a farvi vedere appunto l'edificio che probabilmente è noto esternamente ma non internamente. È proprio l'Abate Magrini che lo definisce una loggia rurale, quindi un edificio che ha anche una sua, come dire, ha un suo linguaggio architettonico, una sua veste architettonica significativa e che all'interno contiene appunto il macchinario per le attività produttive. In particolare, appunto, nell'edificio a fianco che sta a cavallo della Seriola, troviamo ancora la ruota metallica con le pale in legno ricurve.
che ovviamente serve ad azionare un albero, in particolare in questa prima foto vedete appunto c'è questa ruota dentata che trasmette a una lanterna, ovviamente inverte il posizionamento del movimento rotatorio e quindi appunto tramite questo albero a camme, come ben ha descritto anche la professoressa Howard, con questo sistema di leve vengono azionati questi pestelli che vanno a cadere all'interno dei mortai. Beh, è incredibile questo esempio proprio per l'integrità, che ovviamente è anche merito della proprietà, che ha già espresso anche l'intenzione di prendersene cura con interventi appunto di carattere manutentivo più importanti, che spereremo anche di come dire, affiancare in questo percorso e ovviamente come vedete questo sistema di leve fa sì che il movimento dei pestelli sia a ritmi alternati. E cos'è interessante vedere, anche da un punto di vista costruttivo, la conformazione di questi mortai, che sono proprio come dire, dei cilindri, no? All'interno di questo elemento a correre in pietra. Ovviamente è difficile andare, ragionavamo con l'architetto Peruzzo, è difficile ovviamente andare a ricavare questa cavità all'interno. Infatti i mortai sono composti da due grandi lastre lapidee che sono lavorate ovviamente con il la semisfera e poi vengono sovrapposte per avere poi un'imboccatura più stretta che mi consente di non far saltare fuori i chicchi di riso lavorati. I mortai ovviamente servivano per rimuovere la lolla e la parte di crusca del chicco di riso. Questo complesso comunque, da un punto di vista diciamo della tutela, ha un vincolo, un decreto di vincolo che risale al 1956, quindi era stato già ampiamente attenzionato e peraltro non era stato fatto solo un vincolo diretto sull'edificio di villa, ma i nostri predecessori avevano già compreso l'importanza appunto del legame con il territorio e quindi contemporaneamente erano state date anche delle prescrizioni di tutela indiretta, cioè che andavano a controllare le trasformazioni almeno del territorio nell'immediata adiacenza della villa. Perché nel 56? Perché ovviamente, come si vede in questi casi, stavano cominciando operazioni di speculazione edilizia, cioè non ci fosse stato il vincolo, ci trovavamo una bella lottizzazione proprio davanti allo stradone d'accesso, insomma, del complesso. In questo senso, appunto, noi adesso, di concetto anche con la proprietà, intendiamo integrare e anche attualizzare questo decreto di vincolo, ampliandolo a il sistema della loggia Barchessa e peraltro con un'accezione appunto un pochino più contemporanea. Perché vorremmo puntare l'attenzione, quindi mettere nero su bianco che questo complesso va tutelato non anche perché è un complesso di cose immobili, quindi di architetture, ma anche perché contiene delle cose di interesse eccezionale, perché poi il vincolo va a riconoscere come dire, un interesse particolarmente importante, soprattutto se ho a che fare con una proprietà privata e quindi vado a incidere anche, come dire, sugli interessi del privato e quindi deve essere dimostrato un interesse appunto o particolarmente importante o come in questo caso per la macchina della pilla un interesse demo-etno-antropologico eccezionale, proprio come testimonianza delle storie della tecnica. Quindi appunto questo nuovo decreto conterrà anche questi due aspetti, ovviamente. Altro caso che abbiamo già presentato anche in altri incontri anche con appunto sempre con il professor Beltramini, è quello della villa notissima Villa Pisani a Bagnolo,
che anch'essa è interessata, come dire, da una buffer zone riconosciuta dall'UNESCO, ma che in realtà non ha un valore normativo cogente. E invece a livello, diciamo, di codice ha un vincolo diretto sulla villa e su quella che sarebbe la Corte Vecchia, ma ha poi come complesso solamente un'area di rispetto, di tutela indiretta, che riguarda strettamente la villa. Da tutta una serie di studi che abbiamo attivato anche con l'Università IUAV di Venezia, abbiamo potuto insomma fare un po' il punto sulla storia costruttiva del complesso di Bagnolo, andando a comprendere non solo appunto strettamente la corte di Villa Pisani, ma anche estendendoci alle Barchesse Grandi, che già comunque in bibliografia sono ampiamente, insomma, ampiamente spiegato che sono state costruite probabilmente a cavallo degli anni 70 del 500 su disegno di Palladio, che viene pagato appunto per il disegno delle nuove barchesse. E il nostro studio era partito da uno scavo archeologico che ci ha consentito di trovare le fondazioni di un braccio delle barchesse palladiane, ma questa è un po' un'altra storia, ma che ci ha consentito di riprendere appunto un po' le fila di tutto il complesso e di capire che l'impianto della pileria, che è proprio centrale, è proprio il vulnus del complesso, ne è il cuore e peraltro è una pileria che risale ai primi anni 60 del 1500. Quindi appunto di 200 anni precedente alla prima che vi ho fatto vedere, che vi ho fatto vedere per prima perché è leggibile. In questo caso invece appunto, qui vedete questa mappa che ha rielaborato appunto l'architetto Mantovani con tutta la rete idrografica. Ehm, e anche con l'estensione territoriale insomma, delle risaie dei pisani. Questa è una ricostruzione del complesso dove vedete l'impianto della pilla dove era posizionato e fra l'altro anche con appunto questa biforcazione della seriola che andava da un lato, da questo lato qui, ancora oggi con molta fatica è individuabile la ruota metallica e quindi ancora presente. Ehm, Diciamo che queste barchesse grandi hanno subito diversi momenti di disgrazia, nel senso che nel 1816, insomma, tutto il complesso è stato interessato da un imponente incendio e poi con il secondo conflitto bellico ci sono state anche ulteriori esplosioni, quindi della pileria rimane appunto una parte della ruota metallica, ma di fatto non del tutto visitabile, e poi il filare a terra dei mortai e moltissime tracce ovviamente sulle murature d'ambito che testimoniano tutti gli alloggiamenti delle travi e degli elementi che andavano a costituire il macchinario ligneo. Qui vedete infatti una rappresentazione di inizio Novecento con le barchesse integrali e poi quello che è l'effetto della ricostruzione, diciamo, degli anni 50. Anche in questo caso, appunto, il complesso delle barchesse grandi in realtà fortunatamente è di proprietà di un ente morale, sì, dell'ordine dei Cavalieri di Malta, e quindi di fatto in tutti questi anni è stato soggetto a tutela, come diciamo noi, ope legis, nel senso che ha più di 70 anni ed è di proprietà di un ente morale. È ovvio che è una tutela, come dire, un po' generica e anche debole e quindi alla luce, insomma, anche di questa ricognizione fatta, l'intenzione è quella di, come dire, doppiare un po' la situazione, quindi andare a comprendere con un vincolo di tutela diretta proprio il complesso architettonico, che peraltro ha una bellissima aia molto grande dove veniva trebbiato
il riso, perché tutto questo spiazzo davanti in realtà è un'aia pavimentata con il proprio toro perimetrale in, in elementi laterizio e poi appunto corredare almeno per una parte questo sistema di canali con un vincolo di tutela indiretta per controllarne le trasformazioni. In realtà attraverso il vincolo di tutela indiretta noi possiamo prescrivere, come penso faremo, l'inedificabilità assoluta, come è ovvio che sia. Ehm, Vabbè, qui tralascio, insomma, appunto in questo caso si tratta più che altro di una verifica dell'interesse culturale. Adesso lascerei la parola a una collega Salzani. Sì, io veramente brevissimamente, come ha mostrato la collega, quello che sta cercando di fare la soprintendenza adesso è che è un po' il punto di forza della nuova struttura che ha tanti difetti, ma che ha messo insieme e ha unito le competenze. Avete visto, noi facciamo indagine archeologica, indagine sui beni mobili anche dal punto di vista etnoantropologica, unita all'indagine, diciamo, architettonico-monumentale e quindi il valore del vincolo costruito in questo modo è completo e è fatto all'interno di un'unica struttura. Ed in più il vincolo va, come noto, non solo a certificare il valore culturale di un bene, anche se non è bello, ma attraverso questa certificazione il Ministero si affianca in un certo senso ai proprietari che hanno uno strumento in più per poter tutelare al meglio, conservare, diciamo così, i loro beni, nel caso della prima pileria ancora con tutta la struttura in legno, come avete visto, che sono veramente notevolissimi e che poi possono diventare patrimonio della comunità in senso stretto o allargata. Sì, ecco perché ovviamente anche il riconoscimento del vincolo può dare anche accesso a una serie di agevolazioni o comunque di sostegni da parte del Ministero. Chiudiamo con questa immagine, insomma, che mi ha commosso in questi sopralluoghi che ho fatto in questi giorni, nel senso che si tratta di una porta di un magazzino del riso dove sullo stato di Catrame sono ancora presenti le tracce dei chicchi di riso, no? E quindi appunto come questo, cioè poi da un lato, cioè anch'io sono un'appassionata delle ricerche d'archivio, però dall'altro quello che significa in termini di testimonianza documentale il mantenimento proprio materiale delle parti di un'architettura anche minore, cioè ci consente, come dire, un'immediatezza, no? Anche nella risposta delle nostre ricerche che è particolarmente significativa, insomma. Grazie. Bellini che Bellissimo, grazie, grazie mille. E tra l'altro devo dire che spero che anche il maglio tamiello sia protetto nello stesso modo. Quest'idea che bisogna proteggere, no, demo antropologico non solamente le tracce dell'arte, ma quelle del lavoro delle persone, mi pare straordinario. Quindi Cartiere di Due Ville, cioè, magari un discorso si potrebbe fare. Esatto, esatto. Sì, sì, certo, certo, certo. Sì, no, fatto in questo modo è eccezionale. Grazie mille. Allora, niente, grazie per queste giornate. È stato... Prego. Sì, sì, dobbiamo chiudere, ma un secondo faccia. Sì. Madonna. Eh.
che doveva aumentare nel 2009 e poi che deriverà una questione di libertà della regione, questo operativo, perché anche la versione prevede dalla e sono i piccoli paesaggi che dovrebbero rappresentare un strumento corretto per investire anche più ampio, perché i titoli diretti invece sono veramente potenti e non appropriati. In questo caso, effettivamente, per impararla, il stato della presa di Bagnolo, l'edificio che è stato demolito è un edificio che in realtà, per quanto riguarda il sedime, effettivamente è stata per i vedenti vanno fatti da testimonianza però l'edificio che era presente ad oggi era un edificio bellissimo. Quindi si è stato che ovviamente il territorio ha tutta una serie di specifiche che devono trovare un complemento rispetto al territorio. Quindi la cosa è fatta, ma anche c'è stato comunque documentato delle non state fatte problemi e la struttura che il progetto dell'orizzonale è stato di molto giusta. Abbiamo un po' di utilizzo di determinati materiali strutture, abbiamo un po' comunque di mantenere una memoria del fino in fondo della strada della stessa e poi in un contratto abbiamo ottenuto dal comune la ricostruzione a livello quindi della urbana organizzazione della identità quindi noi ci troviamo a fare un lavoro storico ovviamente come dire trovare Certo. l'unico strumento potente da campo era di lavorare del stato e allora sono fatto che il comune che si sono ragionati della lettura di nuovo della lettura di strati, potrebbe installarsi in questo stato di questo di nuovo anche questo sistema di letteratura di verde e dati. Sì, dobbiamo lasciare andare le colleghe che so che hanno un treno e c'è una domanda di Deborah. Sì. Silvia, andate perché non vogliamo, anzi, vi siamo grati e non vorremmo che aveste danni. Bene, allora grazie a tutti, mi sono sembrati 2 giorni fantastici, spero anche che i colleghi siano d'accordo che potremo pubblicare gli atti di queste giornate, visto, come dire, i punti di vista diversi, farlo anche abbastanza rapidamente, se Howard, il consiglio scientifico, è d'accordo. Benissimo. Quindi grazie a tutti e ci vediamo presto al prossimo progetto. Grazie.